Buongiorno, ben ritrovati con Focus, speciale elezioni. Riprendiamo la linea. Ieri sera abbiamo chiuso molto tardi dando tutti i risultati, soprattutto la vittoria e il trionfo di Alberto Stefani, il candidato presidente del centrodestra che si è imposto con un grosso distacco su Giovanni Manindo e gli altri candidati presidenti. Erano 5 candidati presidenti della Regione del Veneto. Alberto Stefani l'ha spuntata, trainato dall'effetto Zaia. Il presidente Zaia che aveva detto: se vogliono che sia un problema lo diventerò, e in effetti lo è diventato, perché ha ottenuto oltre 200.000 voti. Oggi andiamo fino a mezzogiorno fino al Focus TG con i nostri registi Francesco Scerone, Andrea Basso, il coordinamento di Francesca Bozza, tutti i nostri tecnici, i nostri giornalisti nelle province in cui si è votato, per sentire anche stamattina le reazioni, i commenti. Quindi state con noi perché abbiamo anche tutte i probabili eletti. Bisogna usare il condizionale perché è un meccanismo molto complicato quello dello scrutinio, quello dello spoglio dello schede. Poi ovviamente ci sono le rese, insomma, i resti e compagnia bella. Per cui intanto vediamo il titolo del Gazzettino di questa mattina: Stefani al 64%, Zaia tira la volata e la Lega doppia Fratelli d'Italia, Manindo resta sotto il 30%. Giovanni Manindo, che ha detto: comunque rispetto alle precedenti elezioni abbiamo migliorato i consensi che sono stati ricevuti in questa consultazione. Allora sentiamo Zaia ieri sera che commenta appunto l'esito delle elezioni. E avere questo risultato per me, al di là dell'elezione, mi si apre il cuore, perché poi penso che dopo 15 anni e mezzo i cittadini ti vogliono ancora bene. Penso che un risultato come questo oggi significhi ancora di più di tutte le elezioni che ho fatto, perché dopo 15 anni e mezzo i cittadini danno un segnale di gradimento di quello che ho fatto, e quindi questo zittisce le tante voci, poche diciamo omeopatiche di coloro che hanno sempre qualcosa da dire sulla nostra amministrazione, ma dimostra anche che il cittadino è vicino a noi. E poi un segnale, penso che sia anche un segnale di riconoscenza rispetto anche a tutto quello che ho subito prima, me lo lasci dire, prima di queste elezioni, perché no alla lista Zaia. Se oggi avessimo avuto la lista Zaia, questa maggioranza avrebbe avuto ancora più consiglieri, voglio ricordare, e si governa con i consiglieri, non con le chiacchiere. No al nome di Zaia su simboli, avanti così. Alla fine ho detto: se sono un problema cercherò di renderlo reale. Adesso tutti hanno capito cosa intendevo, andate a guardare i dati e avete capito. Ma allora questo problema adesso come si concretizzerà? Beh, penso che si concretizzi e si stia consolidando con i risultati elettorali, che immagino che se avessimo chiesto ai bookmaker inglesi di dare delle quote avrebbero detto impossibile. Abbiamo realizzato una mission impossible, diciamolo fino in fondo, perché comunque stanno venendo fuori dei risultati di un partito che l'anno scorso alle europee aveva il 12-13%, non mi ricordo quanto, oggi vola, e quindi vuol dire che la Lega, quando si tratta di presentarsi sui territori e lavorare nei territori, è ancora il partito di riferimento. Per quale provincia opterà? Per curiosità. Ecco, anche questa, direttore, è un'informazione che è stata maldestramente diffusa per evitare di farmi tirare su voti in altre province. Il consigliere votato, eletto in più, come nel mio caso, unico caso, eletto in più collegi, anzi in tutte e 7 le province, da quello che ho capito, non sceglie la provincia, ma il calcolo matematico, quindi non è un'opzione ma è una designazione. Quindi anche quando avete vissuto o visto dichiarazioni serie, non serve votare Zaia in questa provincia piuttosto che in quella, perché lui sceglierà Treviso. Io non posso scegliere proprio nulla, sarà il calcolo matematico della Corte d'Appello che mi dirà in che provincia verrò eletto. Questo significa, per me non cambierà nulla perché comunque sarò consigliere, ma significherà molto per chi viene dopo di me, perché vuol dire che scatta un consigliere. Presidente... In 6 province scatterà il consigliere, dopodiché rispetto alla regione ho detto io entrerò in consiglio regionale, come ho già detto, anche perché eventuali scelte su quello che posso fare in futuro non saranno
saranno scelte immediate, per cui comunque garantirò la mia presenza sicuramente dall'inizio. Ogni amministratore poi caratterizza con la sua personalità e con la professionalità il suo mandato, quindi io ricordo che quando fui eletto in provincia di Treviso le prime domande che mi fecero i suoi colleghi furono: ma lei sarà il nuovo Gentilini? Io ho detto: Gentilini è uno, è unico, cioè, quindi ognuno fa la sua parte. E per quanto riguarda gli accordi con la suddivisione degli assessorati o altro, non è cosa che mi compete, sarà il Presidente a decidere, e se hanno fatto degli accordi sicuramente immagino verranno rispettati, come ha detto il Presidente Stefani, ma io mi fermo qui, non ho partecipato a tavoli di accordi o altro. E questo era il Presidente Zaia, intervistato ieri sera da Lucio Zanatto, collegato con Ringa e Ferdinando Avarino su Antenna 3. Ieri sera, tra l'altro, Alberto Stefani ha detto: dedico questa vittoria ai nonni, e molti si sono chiesti il motivo di questa dedica. Vediamo un altro titolo che spiega quello che ha detto Stefani. Sarò sindaco dei Veneti e dedico questa vittoria a mia nonna, è stata male. D'altra parte, e adesso ci colleghiamo con Chiara Gaiani a Padova, proprio l'inizio della campagna elettorale di Alberto Stefani è stata dedicata al sociale, ha parlato di anziani, ha parlato di case di cura, ha parlato di non autosufficienti, disabili. Andiamo da Chiara Gaiani a Padova, alla Mandria, perché Stefani sta per arrivare proprio in un centro anziani. A te, Chiara. Sì, direttore, buongiorno ai telespettatori. Stiamo aspettando a minuti l'arrivo di Alberto Stefani. Quella che vedete alle mie spalle è la sede generale dell'Opera Immacolata Concezione, una grande struttura per anziani che ha, questo è il suo quartier generale, ma ha strutture anche in altre zone del Veneto. Quindi, come aveva detto Alberto Stefani in campagna elettorale, questa attenzione al sociale, questa attenzione ai nonni, alla non autosufficienza. Anche ieri durante la conferenza stampa, ricordando che chi è presidente in questo momento del Veneto deve guardare non solo ai 5 anni di mandato ma al futuro del Veneto, faceva i conti alla mano sul numero di anziani continuamente crescente, sulle risposte che gli amministratori devono dare ai loro bisogni, alle loro esigenze di cure. Proprio per questo probabilmente questa mattina parte da qui, sono passate da poco le 9, riparte da qui. C'era il direttore generale Fabio Toso dell'OIC che lo sta aspettando, anche noi lo stiamo aspettando, anche per proporvi le sue dichiarazioni e per raccontarvi questa sua seconda giornata da presidente del Veneto. Con Sandro Ponchio lo stiamo aspettando, non appena sarà qui vi richiederemo la linea, direttore. Grazie molto a Chiara Gaiani, vedremo di sentire nuovamente in diretta Alberto Stefani. Il dramma dell'astensione: ha votato soltanto il 48% degli aventi diritto al voto. Si pensava e si sperava di poter vedere un maggior numero di elettori alle urne, è andata diversamente. Vediamo i dati. 44,64% contro 61,16%. È tutto in questo raffronto tra oggi ed il 2020 il quadro impietoso dell'affluenza al voto in Veneto per le elezioni regionali, un tonfo di oltre 16 punti percentuali che fotografa la poca affezione dei cittadini alla partecipazione ed il fatto che il partito dell'astensione è quello della maggioranza assoluta. Nessuna provincia raggiunge il 50%, record si fa per dire di votanti nella provincia di Padova, che raggiunge il 49%, seguita da Vicenza 45,1%, Verona 44,7%, Venezia 44%, Treviso 43,7%, Rovigo 41% e fanalino di coda Belluno con il 35,2% dei votanti, anche se nel bellunese l'elevata presenza di residenti all'estero ha un peso rilevante sul dato dell'astensione. Spulciando i dati dei comuni, il record di votanti si registra ancora nel padovano, a Carmignano di Brenta,
con il 61,7%. Qui era candidato il sindaco Pasqualon dell'UDC. Nella Marca è Preganziol, il comune con maggior affluenza, 50,9%, ed assieme a Paese, 50,4%, sono gli unici comuni trevigiani ad avere superato la soglia della metà degli aventi diritto. Situazione simile nel Veneziano, con 2 comuni che hanno superato di pochissimo il 50%, Marcon e Fossò. In provincia di Verona il primo posto dei votanti va a Velo Veronese con il 57,6%. Nel Vicentino il comune dove si è votato di più è Pozzoleone con il 54,7%. In provincia di Rovigo è il piccolo comune di Gaiba a raggiungere il 52%, nel bellunese Zoppè di Cadore il 53,11%. In assoluto il record negativo di votanti va al comune bellunese di Soverzene, dove ha votato appena il 18,6% degli aventi diritto, poco sopra il 18,8% di Cibiana di Cadore. E ieri dopo l'elezione, dopo la conferenza stampa che poi più tardi sentiremo integralmente di Alberto Stefani alla Crown Plaza di Limena, il nuovo presidente si è spostato nel suo paese, Borgorico, paese di cui è stato sindaco, ovviamente accolto da una folla festante. Sentiamo, vediamo. Presidente Stefani, si ritorna sempre alle origini. Era giusto, doveroso un passaggio qui nel mio comune, da dove tutto è iniziato e dove continuo tra l'altro a svolgere il ruolo di consigliere comunale. Adesso saluto i miei concittadini, o comunque siamo arrivati tardi, ma ci tenevo a dare un saluto ai presenti e poi ci mettiamo a lavoro. Quindi il sindaco dei Veneti adesso saluta. E per sempre cittadino di Borgorico. Grazie. Ciao. Ciao a tutti. È stata una campagna elettorale interessante, sentita, sofferta, ma abbiamo fatto un grandissimo risultato. Permettetemi di ringraziare Borgorico, che è il risultato più alto del Veneto e che ancora una volta dimostra l'attaccamento. Non è stato semplice perché è stata una campagna elettorale di 40 giorni, altri partivano da marzo, però devo dire che li abbiamo corsi a tutta velocità. Abbiamo fatto un risultato importante anche senza la possibilità di avere liste civiche e quindi insomma il lavoro da fare era doppio, ma è stato ottenuto un risultato fondamentale. Credo che non poteva mancare un passaggio nel comune in cui tutto è partito. Io ho fatto il consigliere comunale qui a 21 anni e ho fatto il sindaco, se ve lo ricordate, a 25-26 anni e tuttora continuo a fare il consigliere comunale. Io continuo a ribadire una cosa: ho scelto di continuare ad occuparmi del mio comune, di fare il consigliere comunale, perché nonostante uno possa arrivare a livello nazionale non ci si può mai dimenticare della propria comunità locale. Questo è un risultato è una scelta che rivetico e che rifarei. Oggi però è diventato incompatibile perché il presidente non può anche essere consigliere comunale, insomma vi accontenterete di un presidente di regione. Io in questa campagna elettorale ho lanciato dei temi nuovi, dei temi diversi, qualcuno è rimasto sorpreso, ma in realtà li ho sperimentati proprio qui a Borgorico. Il tema del sociale, il tema della sostenibilità ambientale, il tema della tutela delle imprese, l'importanza di essere vicino ai cittadini, della prossimità. Questo sarà il segreto della politica del futuro. In un mondo sempre più isolato, in un mondo in cui le nuove generazioni sono troppo spesso risucchiate dai social network e da una tecnologia con dei modelli sbagliati,
il futuro sarà la comunità, il futuro sarà il rispetto dei territori e la capacità che hanno i territori di saper creare comunità. E questo è un modello che io ho conosciuto da sindaco, e se oggi non fossi stato sindaco di Borgoricco, oggi non sarei presidente del Veneto. E così ieri sera Alberto Stefani con i suoi concittadini a Borgoricco. Come sono andate le preferenze? A chi sono andate? Chi è stato eletto? Adesso vi facciamo vedere provincia per provincia proprio tutti i voti, e sono ancora diciamo, risultati provvisori. Non c'è la conferma ufficiale dell'elezione delle persone dei politici che vedete in questi elenchi, ma diciamo 9 su 10 dovrebbero spuntarla. Allora vediamo provincia per provincia. Qui siamo i probabili consiglieri in provincia di Belluno: Dario Bond per Fratelli d'Italia e Alessandra Del Bianco per il Partito Democratico. Quindi Alessandro Del Bianco per il Partito Democratico. Vediamo in provincia di Padova, sempre il dato provvisorio: Elena Ostanella, Alleanza Verdi Sinistra, Elisa Venturini per Forza Italia, quindi si tratta di una riconferma, e poi Filippo Giacinti, che è il sindaco di Albignasego, se non ricordo male, perché è facile fare confusione. Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico, viene riconfermato. Entra in consiglio regionale da Padova Eleonora Mosco. Giorgia Bedin sempre per la Lega. L'avvocato Alessio Morosin, che viene eletto con Liga Veneta Repubblica. Andrea Michalizzi, vice sindaco di Padova. Il sindaco è, come sapete, Sergio Giordani. E poi dovrebbe avercela fatta anche Eric Pasqualon, il sindaco mi pare di Carmignano di Brenta. Vediamo adesso i probabili consiglieri in provincia di Rovigo. La supervotata Valeria Mantovan, che è assessore al lavoro, all'istruzione e alla formazione della Regione del Veneto, quindi viene riconfermata. E poi un altro supervotato, molto votato in Polesine, Cristiano Corazzari, attuale assessore alla cultura e con molte altre deleghe. Provincia di Treviso: Claudio Borgia, ovviamente Luca Zaia, Sonia Bresca-Cinna, la Presidente della Commissione Salute, quindi si tratta di una riconferma. Ottimo risultato anche per Paola Roma, la sindaca di Ponte di Piave. Riccardo Barbisan, vice segretario regionale della Lega in Veneto, e Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso e sindaco di Castelfranco. Non sarebbe stato eletto Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega, però ripetiamo, sono ancora dati provvisori. Per quanto riguarda invece il Partito Democratico, viene eletto Paolo Galeano. Entra in consiglio regionale anche Riccardo Szumski del movimento Resistere. È stato un exploit di Riccardo Szumski, tra l'altro vedete ha preso 17.000 preferenze. E poi entra anche in consiglio regionale con Uniti per Manildo Nicolò Rocco. Allora dovremmo avere Lucio Zanato, non so se avevamo altre province. Le vediamo dopo. Abbiamo Lucio Zanato, lo vedo tra le bancarelle di un mercato, immagino sia quello di Treviso. A te Lucio. Okay. Dove potrei essere secondo te, direttore, se non al mercato di Treviso, per sentire cosa ne pensano i cittadini di quello che è successo ieri, delle votazioni, delle preferenze, di quello che viene definito il plebiscito per Luca Zaia. Allora, proprio per sentire il sentiment delle persone, siamo qui nel mercato e comincio con questi
questo signore. Un secondo solo per sapere cosa ne pensa di come è andata la votazione. No, niente. Allora, comunque questa è la parte della diretta, sentiamo subito qualche altra persona. Devo dire, direttore, che noi abbiamo sentito un po' di persone prima proprio per una questione come potremmo definire, dell'inchiesta che poi presenteremo nei telegiornali, e il sentimento è che comunque va bene così, che si spera comunque che il Presidente Stefani, essendo un giovane, riesca a dare un nuovo spunto alla Regione Veneto, ma che comunque anche Zaia in fondo ha fatto bene. Allora ricominciamo, provo con questo signore. Buongiorno. Niente, non vuole parlare neanche lei. Non siamo fortunatissimi. Allora cominciamo di qua. Buongiorno signora. Volevo chiedere cosa ne pensa di come è andata la tornata elettorale. Sono contenta. È contenta? Sì. Ma è contenta perché ha preso tanti voti la Lega, perché ha preso pochi voti Fratelli d'Italia, perché c'è un giovane come Presidente della Regione? Quello, Presidente della Regione giovane. Zaia mi piaceva tanto e quindi sono contenta. Quindi, però abbiamo visto tante le preferenze per Zaia, quasi un plebiscito per un terzo mandato. Certo, era inevitabile. Per me. E poi questo astensionismo, questi 12 punti, 10-12 lo so. Secondo lei mi piace tantissimo, tanti giovani secondo me non sono andati. Ma perché non credo più nella politica? Forse sì, peccato però. Peccato, io ne ho 4 e li costringo ad andare. Interessante, devo dire che non è male questo nostro sondaggio. Allora noi continuiamo, vediamo se riesco a trovare un'altra persona. Buongiorno, posso chiederle? Niente, neanche lei, evidentemente siamo poco fortunati, però qui riesco ad arrivare. Buongiorno, sono qua per chiedervi un commento al voto. Allora, ieri siamo andati a votare, cosa ne pensa? Penso che c'è stata tanta astinenza. Appunto, come mai secondo lei? Troppa astinenza che ha fatto solo male, penso, per tutti. Ecco, ma secondo lei perché la gente non è andata a votare? La gente è andata a votare. Lei che poi fa i mercati, sente la gente, sente il sentiment. Perché forse la gente è un po' stanca un po' di tutto, e allora. Ma tutti o i giovani in particolare? Ma tutti in generale, penso proprio la gente è un po' stufa, ma che televisione è questa? Rete Veneta. Allora, però dal suo punto di vista, questa nuova presidenza e soprattutto tutti questi voti alla Lega? Per me è positivo. Però molti pensavano che invece ci fosse il passaggio con Fratelli d'Italia, che diventasse il primo partito. La Lega però ha superato, mi pare, sì. No? Alla grande. È un bene anche quello, dai, tutto sommato, è meglio così, che siano andati tutti da una parte. Va bene, quindi mi pare di capire che sulla sinistra non hanno molta fiducia. Continuiamo andando avanti in questo nostro personale sondaggio. Come vedi, direttore, rispetto al mercato del sabato e anche vista la giornata non c'è tantissima gente, per cui abbia un po' di pazienza perché non sempre si riesce a trovare le persone giuste. Allora, torniamo da questa parte, lo so, ma li facciamo anche adesso. Allora cominciamo dal signore. Senta, dimmi tutto. Voto. Astensionismo, gente che non è andata a votare. Per forza, perché tutti chiacchierano, tutti promettono e ne fai pochi fatti. E quindi la gente poi non si. Si arrabbia la gente. Non si può là. Detto questo, un presidente giovane? Beh, insomma, se è giovane è importante che fa sapere dopo. E che venga anche lungo il Sile dove abito io, che è una porcheria. Lungo il Sile morto, è una porcheria. Promettono e non fanno nulla. Vabbè, quello lì magari veniamo anche noi, così veniamo Venite a vedere. Lungo il Sile, da centrale elettrica di Silea. Ecco, vedi direttore, a venire al mercato si trovano sempre notizie. Sì. Senta signora, da un punto di vista diciamo femminile, allora questa nuova diciamo così tornata elettorale ha visto un presidente giovane, ma una giunta giovane. Cosa secondo lei deve fare la Regione Veneto, soprattutto per le donne? Beh, per le donne tutelarle in tutti i sensi, prima di tutto. E dopo, se c'è qualcosa di nuovo, fare sempre per le donne. Io, le dico la verità, sarei per la Prima Repubblica. Ecco, questo è un altro dato, grazie signora. Questo è un altro dato, direttore, che noi che abbiamo conosciuto la Prima Repubblica sarebbe da far riflettere. Allora noi continuiamo ancora un attimo, se tu sei d'accordo, andiamo a cercarci un altro paio di persone perché il nostro sondaggio se no non è completo. Allora magari ne approfitto un attimo con questa signora. Signora, buongiorno. Niente, non se la
sente. Voglio provare a sentire la signora, così volevo chiederle, lei che è sulla strada, anzi sulle piazze, questa gente qua perché non è venuta a votare? Cioè sono un 10% di gente. Non lo so, guarda, questa è la politica, per me è una cosa... Ma qui cosa dicono ai mercati? Nessuno parla. Nessuno parla, non si parla più di politica. Non si parla più di politica. Senta, e questo nuovo presidente giovanissimo, il più giovane? Benissimo. Una ventata? Per me va bene. E anche il fatto che Fratelli d'Italia abbia preso meno voti di quanto se ne aspettassero i sondaggi? Mamma mia, guarda, mi parli sempre di cose di politica che non so dirti, perché ci saranno anche là i giochi. Grazie signora. Direttore, dimmi tu se posso andare avanti oppure se ti devo restituire la linea. Comunque hai capito più o meno il sondaggio qui dalla piazza Burchiellati in centro a Treviso. Lucio, grazie per ora, poi richiedici la linea appena vorrai, perché dobbiamo andare tra poco a Bassano del Grappa, dove c'è Morena Martini con Ivano Tolettini. Però adesso, prima di andare a Bassano in diretta, vediamo la provincia di Vicenza, come sono andate, a chi sono andati i voti. Provincia di Vicenza, vedete, entra in Consiglio regionale per Alleanza Verdi Sinistra Carlo Cunegato, 9.317, un gran risultato per Cunegato. E per invece Forza Italia Jacopo Maltauro, 4.824 punti, ottimo risultato anche per Francesco Rucco, che ex sindaco di Vicenza, che entra in Consiglio regionale. Torna in Consiglio regionale anche Manuela Lazzarin, assessore alla sanità. Entra la sindaca di Arzignano, Alessia Bevilacqua, 8.425 punti, anche qui un ottimo risultato. Entra anche Marco Zecchinato, 5.240 voti, 5.240 preferenze. Chiara Luisetto, Zecchinato per la Lega, Chiara Luisetto del Partito Democratico, con 15.044 preferenze. Entra in Consiglio regionale per il Partito Democratico anche Antonio Marco Dalla Pozza, e anche per il Movimento Resistere di Riccardo Szumski Davide Lovat. Szumski ha quindi ottenuto 2 seggi in consiglio regionale, lo stesso Szumski e Davide Lovat. Noterete che tutti coloro che frequentano Focus hanno avuto degli ottimi risultati, perché ovviamente il nostro talk ha un seguito enorme, e questo aiuta i candidati ad avere maggiori preferenze. Però vedo che c'è Alberto Stefani, ce l'abbiamo anche noi tra pochissimo, ma andiamo allora a Bassano del Grappa. Non ancora, perché adesso Stefani sarà a nostra disposizione. Andiamo avanti con i grafici, vediamo, elezioni regionali 25. Questa è la provincia di Venezia. In Consiglio regionale è confermato Luca Spavanetto, che è il capogruppo di Fratelli d'Italia. Entra Laura Besio, un'altra ospite molto ricorrente a Focus, assessore alle politiche educative. Rosanna Conte, europarlamentare della Lega. Molti voti per questi candidati, e per lo stesso vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello. Entra una riconferma per Francesco Calzavara, assessore al bilancio della regione del Veneto, nella giunta Zaia. Entra anche, sempre per il centrodestra, Roberta Vianello. Entrano invece per il centro-sinistra il Movimento 5 Stelle Flavio Baldan, per il Partito Democratico Monica Sambo, e sempre per il Partito Democratico Jonathan Montanariello. Allora, in attesa di andare da Stefano e poi a Bassano del Grappa da Morena Martini, sentiamo un protagonista storico della Lega, Giampaolo Gobbo, che ieri è stato intervistato da Lucio Zanato. Sentiamo cosa ha detto riguardo all'exploit della Lega, che ha doppiato i voti di Fratelli d'Italia. Sentiamo.
Io ho sempre detto ai miei che i sondaggi si fanno il giorno dopo delle elezioni, per cui bisogna correre anche l'ultimo giorno utile per portare a casa voti, diciamo. Però comunque effettivamente anche per noi si sentiva comunque un bel ritorno della nostra idea, dei nostri ideali, e questo risultato certamente è stato una cosa veramente grande. Diciamo che l'alleanza è importantissima, ma diciamo anche che il ritorno ai nostri amministratori, ai nostri politici, a tutto quello che si è fatto in questi anni in Lega, credo sia il risultato attuale che i veneti hanno capito, al di là dell'astensionismo che comunque... C'è Paolo Gobbo, che è stato ovviamente segretario della Lega per 2 volte, sindaco di Treviso. Ecco Alberto Stefani all'interno del centro anziani con Chiara Gaiani. Lo sentiamo. Direttore, sì, siamo all'interno dell'OIC della Mandria, tra l'altro ho appena salutato 2 ospiti. Alberto Stefani sceglie di partire proprio da qui, dal sociale, dalle persone, dagli anziani, dai nonni. Beh, direi che abbiamo messo al centro della nostra agenda politica il tema del sociale, che riguarda tutti, riguarda il piano casa per i giovani, riguarda i servizi per la prima infanzia e i servizi educativi, ma riguarda anche e soprattutto le residenze per anziani. Abbiamo la necessità per una società sempre più longeva di strutturare residenze per anziani all'avanguardia, anche garantire quartieri inclusivi, villaggi inclusivi, servizi sociosanitari vicini ai cittadini, per una società che avrà questo trend nel futuro. Noi siamo partiti dall'analisi di alcuni trend demografici, siamo qui soprattutto per ringraziare anche gli operatori, tutti coloro che si danno da fare all'interno di queste realtà, che sono tantissimi in Veneto e rappresentano una forza enorme per questo territorio. Che risveglio è stato da Presidente della Regione Veneto, tra l'altro col 64,4% dei consensi, quindi davvero insomma un grande risultato. Beh, devo dire che il mio primo pensiero era mettersi subito al lavoro. Sono qui oggi come prima mattina e non ho scelto di fare grandi festeggiamenti, ma di essere operativo, perché a me piace far così. Così come un sindaco deve fare, essere in mezzo ai suoi cittadini, in mezzo alla sua gente e mettersi al lavoro per il Veneto e per i veneti. Ecco, ieri pomeriggio, prima l'arrivo di Matteo Salvini, poi davvero il grande abbraccio di Borgorico, dove 81% delle preferenze, che effetto le ha fatto questo, Presidente? Beh, quella è la mia comunità da cui sono partito, ho fatto il consigliere comunale da giovanissimo, poi ho fatto il sindaco qualche anno dopo. Ho imparato il valore dello stare in mezzo alla gente, di ascoltare i cittadini, di rispettare gli avversari, e sono gli stessi valori che poi ho portato in questa campagna elettorale. Un aspetto pratico, serio, senza mai fare polemica, senza mai attaccare nessuno, è quello che userò anche da Presidente della Regione del Veneto. Ecco, 33 anni, tanti giovani anche ieri sera, anche a Borgoricco, le chiedevano però politiche incisive anche per i giovani che probabilmente non sono manco andati a votare, visto i dati dell'affluenza. Sì, sui giovani va fatto un grande lavoro di coinvolgimento, non si può pretendere il voto dei giovani se non li si coinvolgono nelle scelte. Io ho avuto 40 giorni per fare una campagna elettorale e ho cercato di farla al meglio. Ovviamente avremo 5 anni davanti per coinvolgere tanti giovani. Mi piacerebbe la prossima volta lanciare una civica completamente dedicata ai giovani, che possono esprimere la loro voce in tutte le province con tutte le loro candidature. È presto per parlare di squadra di governo, Presidente, quando sarà a Ferrofini e poi a Palazzo Balbi per prendere così, per entrare nei suoi nuovi uffici? Allora, prima di fare gli assessori è giusto che il Presidente dia l'esempio e si metta al lavoro. Oggi sono qui, inizio il mio percorso, poi pensiamo alla squadra e proseguiremo questo percorso, però oggi era doveroso essere qui e mettersi all'opera. Insomma, entra con 19 consiglieri della Lega, con una compagine di centrodestra solida. Sì, una compagine molto solida, faremo scelte di qualità, persone che conoscano il loro ambito di riferimento e che facciano la differenza. Questo è quello che conta.
Ecco, direttore, non so se hai delle domande per il Presidente, prima poi Chiara, di lasciarlo ovviamente andare al lavoro. Volevo fare i complimenti al nuovo Presidente, poi dirgli che ogni promessa è debito, per cui aveva promesso che la prima intervistona, una volta eletto, l'avrebbe concessa a Rete Veneta, e poi quanti minuti ha dormito stanotte in sostanza? Ci sono una serie di domande dal direttore Presidente. Partiamo dall'ultima. Quanti minuti hai dormito stanotte? Pochi minuti, mi piace partire dai minuti e non dalle ore, però quello che conta è insomma essere operativi e svegli. E poi le ha ricordato un impegno che si era preso, e cioè quello che la prima intervistona sarà su Rete Veneta. Allora adesso le chiede se conferma questo impegno. Beh, sono qui con voi e in questo momento poi ovviamente sarò a disposizione delle TV, però vi dico anche insomma che prima di tutto sono qui in mezzo alla gente, in mezzo alle cose da fare, perché è quello che conta. Ecco, direttore, soddisfatto della risposta? Sì, in parte perché insomma le televisioni deve venire prima da noi, un'esclusiva. Ha detto che vuole, insomma, se va a Rete Veneta, Presidente, vuole scucirle questo impegno. Vabbè. Andrò ovviamente a Rete Veneta, come andrò poi anche nelle altre TV, però oggi ci tenevo insomma ad essere qui, perché quello che conta prima di tutto sono i cittadini, il rispetto dei nostri cittadini, dei nostri punti programmatici, e mettersi al lavoro. Allora io direi grazie davvero al Presidente del Veneto, Alberto Stefani, da Padova restituiamo la Grazie linea. molte, grazie a Chiara Gaiani, grazie ad Alberto Stefani, e intanto andiamo a Vicenza, perché vedo Francesco Rucco, ex sindaco di Vicenza, che entra in Consiglio regionale. Luisa Bertini, a te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori, buongiorno anche a Francesco Rucco che ci ha raggiunto qui sotto la Basilica Palladiana. Telefono bollente, tante le chiamate quest'oggi, un risultato inaspettato, oltre 9.000 voti. Beh, direi una bella conferma, perché dal territorio sentivamo un ottimo sentiment, un ottimo ritorno tra la gente, perché ho girato veramente tutti i comuni della provincia, e ringrazio tutti i vicentini della provincia di Vicenza per la fiducia accordatami, ma soprattutto avere il privilegio di rappresentare Vicenza in Consiglio regionale. Credo che per chi faccia politica sia veramente il massimo. Fratelli d'Italia sottotono però. Fratelli d'Italia ha avuto qualche sofferenza, devo dire. Lo scotto è sicuramente quello della candidatura di Luca Zaia, che è un recordman di preferenze, lo ha dimostrato, è amato dal popolo veneto, e ora capiremo anche cosa intende fare in prospettiva futura, e credo che sia una risorsa per questo Veneto, per tutti noi, a prescindere. E Fratelli d'Italia dovrà adesso però lavorare sul territorio e riconquistare comune per comune tanta gente che magari ha scelto all'ultimo momento di votare un altro partito. Ecco, Francesco Rucco, che come nome noi l'abbiamo seguita anche per quello che riguarda le comunali qui a Vicenza, lista Rucco tra le più votate, Francesco Rucco che adesso per le regionali è il secondo del partito ad essere il più votato. Vince il nome, vince il partito? Ma vincono le persone sicuramente, poi Fratelli d'Italia è un partito molto forte grazie a Giorgia Meloni e al lavoro che sta facendo a livello nazionale e internazionale. Noi abbiamo la fortuna di avere una leader che è, credo in questo momento, invidiata da molte nazioni del mondo, e bisogna darle una mano, ci vuole una classe dirigente matura e responsabile che faccia crescere al meglio questo partito anche in Veneto. Sono sicuro che faremo bene e lavoreremo in squadra, ovviamente con Alberto Stefani, cui vanno i miei complimenti di cuore. Ecco, la domanda è spontanea. A proposito di squadra, quali sono le sue aspettative? Guardate, io mi metto a disposizione del mio partito, decide il mio partito, perché mi ha dato questa possibilità. Credo di aver comunque ripagato con un numero importante di preferenze. I vicentini si aspettano una rappresentanza a livello regionale che abbia peso, perché Vicenza deve tornare al centro anche della politica regionale e soprattutto di tutto ciò che ha bisogno, e deve trovare risposte.
Da questa campagna elettorale breve c'è stata qualche penalizzazione? È andata meglio o è andata peggio? Ma in realtà è stata breve sulla carta. Io sono partito 1 anno e mezzo fa, quindi sono partito molto umilmente girando i comuni, parlando con gli amministratori, parlando nei mercati. Siamo qui al mercato di Vicenza anche questa mattina, parlando tra la gente che, devo dire, ha capito qual era il nostro progetto. Noi siamo una squadra qui a Vicenza, rappresenteremo Vicenza come squadra di Fratelli d'Italia, non come singolo. Io sono solo davanti e quindi porterò proprio tutta la squadra con me lì in regione. Prima, mentre parlavamo fuori dal microfono, parlavamo di una campagna elettorale che è stata anche dettata all'insegna della sobrietà, possiamo dire? Io credo che la gente oggi voglia soltanto risposte ai tanti problemi che abbiamo. Ci sono tante difficoltà nel mondo dell'impresa, nel sociale, nella sanità, quindi dobbiamo dare risposte. Non occorre, come ho sempre detto, ad ogni intervento, ad ogni comizio, non occorrono le urla, la politica urlata non piace, ci vuole la politica del fare, della concretezza, e cercheremo di essere questo, come ha detto anche Alberto in questi giorni. Ecco, direttore, io ringrazio Francesco Rucco per essere stato con noi. La linea allo studio. Grazie molte, grazie Luisa Bertini, Francesco Rucco, e complimenti. Adesso andiamo a Bassano del Grappa in diretta dal nostro collega Ivano Tolettini, che ha 2 ospiti, Morena Martini e Marco Zecchinato. A te Ivano. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Come dicevi, abbiamo un consigliere regionale eletto, ufficiosamente ma eletto, Marco Zecchinato, e la concorrente più diretta, Morena Martini, che i nostri telespettatori conoscono bene, che è arrivata a un'incollatura. Zecchinato ha conseguito 5.240 preferenze e la Morena Martini 4.795. Morena, un po' delusa magari, però è anche vero che nel momento in cui ci dovesse essere un assessorato tra i vicentini scatterebbe la nomina. Io ho un principio, no, che le elezioni le vinci o le perdi, ma se le perdi e arrivi prima dei non eletti è una mezza vittoria. Quindi io spero, innanzitutto al di là della battuta, sono orgogliosa di aver corso con onestà, senza offendere nessuno, senza litigare con nessuno, per un grande risultato per il mio partito, per la Lega. E questa è la prima cosa. Orgogliosa di aver contribuito all'elezione di questo nostro giovane e preparato presidente, che è Alberto Stefani. Il Veneto è in buone mani. E poi, seconda battuta, in teoria dovrebbero fare l'assessore. Se scatta l'assessore in provincia di Vicenza, io sono la prima di non eletti e quindi c'è il subentro. E poi 5 anni sono lunghi, no, metti caso che uno scivola su un canale, cioè no, dico, no, così, la battuta, no. Io sono moderatamente ottimista, ecco, se scatta l'assessore entrerò in consiglio regionale, e altrimenti ho tessuto la mia rete di lavoro e di conoscenze e continuerò a fare quello che ho fatto finora. Sono felice, anzi ringrazio tutte le persone che mi hanno votata, naturalmente, e ringrazio la mia Rossano Veneto, perché nonostante tutto quello che è stato fatto contro di me, soprattutto in queste ultime settimane, ma a partire dall'anno scorso, insomma, ma soprattutto in queste ultime settimane, sono stata mitragliata ogni giorno con video ricchi di bugie e di critiche. Ecco, nonostante questo, Rossano ha risposto come ha sempre risposto, dandomi ancora molta fiducia e confermandomi che tutto il lavoro che ho fatto per i rossanesi non è stato vano. Grazie intanto per questo primo giro, Morena. A proposito di assessori che potrebbero essere nominati, usiamo il condizionale, abbiamo Marco Zecchinato, ex sindaco di Orgiano, Morena Martini del Bassanese,
Marco Zecchinato, ex sindaco di Orgiano, che tra l'altro Zecchinato, lei conseguisce un risultato importante tenuto conto che le donne della Lega hanno avuto un Superman come traino, e non sono bravo a raccontare le barzellette, ma la famosa ormai barzelletta del pappagallo alla presentazione di Stefani ha dimostrato che cosa significhi essere presidente. Ecco, una sua analisi del voto, Zecchinato. Beh, innanzitutto vi ringrazio, voglio fare i complimenti prima di tutto, visto che qui in studio, a Morena Martini, perché ha fatto un grandissimo risultato, così come aveva conseguito anche le europee qualche tempo fa, veramente complimenti. È stata una battaglia molto dura proprio perché il nostro capolista, il presidente Luca Zaia, chiaramente arriva da un lungo periodo di una grandissima amministrazione regionale, di grande visibilità, e per cui noi maschi avevamo veramente un percorso difficile e a ostacoli. Infatti ai primi posti io in testa mia avevo pronosticato tutte e 4 le donne nelle prime posizioni accanto al Presidente. Sono stato molto contento del risultato fatto, e questo è grazie, anch'io ringrazio la grande squadra che ha lavorato e tutti i cittadini che mi hanno dato la fiducia anche questa volta, e sono stato contento che in alcuni comuni sono stato il primo per numeri di voti anche prima del Presidente. Questo chiaramente per un rapporto sul territorio ma è un po' una rivalsa, no? In alcune zone almeno così qualche voto, però questo devo dire ha portato sicuramente beneficio alla Lega. La candidatura del Presidente è stata un beneficio per tutti, lo abbiamo visto nelle percentuali. Adesso si apriranno anche nuovi scenari da capire, appunto, gli entranti e non entranti. Intanto questa partita l'abbiamo portata a casa, una partita importantissima per noi, anche per gli equilibri poi in Consiglio regionale. Aggiungo una cosa, che dall'analisi adesso io non ho visto tutti i dati completamente, perché ho visto dei dati regionali, magari un po' più generali ma non puntuali sui comuni, però ho visto che tra gli eletti una prevalenza è stata logicamente quella delle donne, in abbinata poi al presidente Zaia che ha fatto da traino, ma anche di candidati che erano amministratori, quindi sindaci, vice sindaci, amministratori o assessori di territorio, quindi che partivano da un bagaglio di voti proprio locali importante, territoriale importante, e questo a favore probabilmente della territorialità. Esatto, a questo proposito torno a Morena Martini. Appunto Zecchinato faceva riferimento al radicamento dei candidati, quanto è importante, perché voi siete, per usare per un termine nobile, come avrebbe detto un grande sociologo come Max Weber, che parlava del professionismo della politica, ma in senso nobile, no? L'essere ancorati al territorio. Essere ancorati al territorio e riconosciuti come dei bravi amministratori è fondamentale, perché chi ti delega, il voto è un atto di fiducia da parte di un cittadino che delega a te la possibilità di amministrare i soldi, soprattutto, no? Di amministrare le politiche che devono andare a beneficio della comunità. Quindi se un cittadino ha avuto modo di conoscere come hai operato e come hai amministrato nel tuo paese, è chiaro che poi l'effetto è un effetto specchio. Quindi è anche corretto, credo, che la scelta di chi ha composto la nostra lista sia stata una scelta fatta guardando all'esperienza amministrativa, perché l'amministratore è la persona che sa dialogare con le persone, le sa ascoltare e sa tradurre in operatività quello che poi viene detto in campagna elettorale. Certo, a questo proposito torno da Marco Zecchinato. Organizzazione, la politica è fatta di organizzazione, radicamento del territorio, poi c'è la soluzione dei problemi, cioè bisogna essere preparati per affrontare tutta una serie di tematiche che poi che i cittadini vogliono risposta, altrimenti abbiamo questo grande problema dell'astensionismo. Certo, è importantissimo sicuramente il radicamento territoriale, ma anche poi per noi adesso come eletti, che quindi siederemo in Consiglio regionale, dare continuità all'azione amministrativa importante che è stata fatta in questi anni.
anche il risultato delle urne, che ha premiato ancora una volta in particolare il presidente Zaia, è la dimostrazione che le politiche messe in atto negli anni sono state politiche importanti. Per questo va data continuità, ed è quella continuità alla quale Alberto Stefani ha fatto più volte riferimento, perché appunto si parla di continuità, ma anche di come si può dire, un innovamento anche nelle politiche regionali. Questo sicuramente porterà beneficio, perché stando proprio sul territorio, parlando di territorialità in questi 5 anni, ma anche nell'ultimo periodo, questo messaggio che Alberto Stefani ha lanciato è piaciuto, e per cui sarà importante adesso tradurlo poi concretamente sul territorio. La regione è una macchina complessa, per cui insomma vanno prese un po' chiaramente le misure, però visto che in questi 5 anni ha una struttura di direzioni, una struttura amministrativa veramente importante messa in piedi in questi anni, che sicuramente saprà dare buoni risultati sul territorio ancora una volta. A proposito di radicamento del territorio, oltre al suo risultato Martini, però il bassanese dimostra ancora una volta di essere vicino ai propri candidati. Abbiamo tutta una serie di rappresentanti importanti e dimostra questa realtà, che è importante a livello economico-sociale per il Veneto, per la provincia di Vicenza, ma sappiamo della forte identità bassanese. Diciamo che gli eletti, noi per quanto riguarda la nostra lista è stata eletta con un grandissimo risultato Lanzarin. Lanzarin è sempre stata presente, io parlo nel bassanese perché è la realtà che vivo di più, è sempre stata presente e referente anche, no, da quando è stata eletta, ma accanto a lei tantissimi altri rappresentanti. Il bassanese si muove compatto, diciamo, ma credo che tutte le aree, no, si muovano compatte nel sostenere i candidati della propria area. Marco è un caso a sé, perché Marco, per esempio, io ho visto come si è mosso in campagna elettorale, forse anche spronato dal fatto che c'era il presidente Zaia, traino di molte donne, si è mosso in modo capillare in tutta la provincia, quindi lui ha avuto soddisfazioni non solo nella zona che abita, e quindi Orgiano e tutta la zona di Noventa, ma anche in moltissime altre zone della provincia. Perché? Perché durante il mandato da consigliere regionale precedente ha lavorato con gli amministratori, si è fatto portavoce delle esigenze degli amministratori, e gli amministratori gliel'hanno riconosciuto, ritornandogli la fiducia con il voto. È questo quello che ci distingue forse anche come Lega da tanti altri partiti. Nel momento in cui noi veniamo eletti all'interno del nostro partito, diventiamo referenti delle persone che ci hanno dato il mandato, e quindi la presenza capillare nel territorio, l'essere presente, per esempio escono i bandi, arrivano le comunicazioni. Io ho lavorato con Marco nel momento in cui ero sindaco e anche vice sindaco. Marco mi inviava sempre tutti i bandi che uscivano, tutte le comunicazioni che potevano interessare al mio comune. È una grande facilitazione per un sindaco, perché non deve stare lì andare a cercare, perché sa che nel momento in cui presenta un bando, una domanda, c'è la persona che ti aiuta, che ti fa avere l'appuntamento in regione, che ti fa parlare col funzionario per capire come compilare, e poi naturalmente se ne mandi via tanti poi i soldi arrivano anche in comuni piccoli, come per esempio quello che era il mio. Questo ci ha insegnato a essere amministratori Lega, e non è semplice, perché il tempo da dedicare al territorio si moltiplica, però dopo i risultati ci sono, e quello di Zecchinato ne è un esempio. Certamente Martini, sapere dialogare con il territorio, con i sindaci, con tutti i comuni grandi e piccoli, perché magari i comuni, quelli più grandi, hanno la possibilità di farsi sentire in maniera più forte, diversa, mentre quelli piccoli hanno bisogno di dialogare. Zecchinato, lei faceva riferimento prima alle risposte da dare al territorio. Una delle novità che ha già detto il presidente Stefani è quella che si tornerà a dividere l'assessorato
della sanità dal sociale che è uno dei temi importanti, soprattutto lo è già attualmente, ma anche in prospettiva, considerando che la popolazione mediamente invecchia. Ci sono tutta una serie di risposte, pensiamo ai richiami che il presidente di Euripa Volpe fa costantemente sulle case di riposo, la gestione degli anziani, sono situazioni complicate. Sì, sicuramente il fatto di suddividere la sanità dal sociale come assessorato è positivo, nel senso che è un tema talmente vasto che diventa difficile effettivamente seguire. Per cui questa suddivisione sicuramente porterà efficienza, maggiore attenzione sui temi, tanto più in un periodo in cui tutte le amministrazioni comunali si stanno riorganizzando con gli ambiti territoriali sociali, quindi a livello di ULS ci sono questi macro bacini che fanno riferimento ai distretti dove viene riorganizzata tutta l'attività sociale. Il fatto di avere un assessorato a fianco che accompagni in questo percorso sicuramente è più funzionale e sicuramente più rispondente alle richieste del territorio. Come ha detto prima, la popolazione sta invecchiando da un lato, dall'altro abbiamo tutto il tema delle famiglie, della casa, il tema dell'accesso all'abitazione, quindi si tratta di due poli sostanzialmente che dobbiamo far convergere in un'unica politica di sostegno, perché qui andranno sicuramente indirizzate risorse, qui andrà indirizzata l'attenzione particolare e anche riguardo le IPAB, le case di riposo, un'attenzione particolare che in questi anni si è tradotta nelle attività ordinarie, ma anche nell'adeguamento ad esempio dell'IRAP che è stata aggiustata a beneficio delle IPAB, portando qualche risorsa con degli investimenti, ma sicuramente dovremmo cercare di andare oltre e credo anche riuscire a portare a compimento anche la riforma delle IPAB. È stato più volte detto, però questo è necessario, imprescindibile. Perfetto, io ringrazio Marco Zecchinato, neoeletto della Lega, Morena Martini, che quasi sicuramente dovrebbe entrare successivamente incrociamo le dita in Consiglio Comunale. Ricordo sempre qua del Vicentino che questa notte poi c'è stato uno sprint all'interno di Fratelli d'Italia tra, pensiamo, due candidati, tra l'altro un peso massimo come Gio Formaggio, che veniva accreditato di ampi consensi, che attualmente invece sarebbe fuori, ma addirittura per soli 5 voti, 6.752 a 6.757 con Giulia Sottoriva, e anche lì c'è tutta una questione, Sottoriva legata dal ticket politico con l'europarlamentare Berlato, che chi si occupa di politica sa che è una macchina del consenso elettorale e ancora una volta lo ha dimostrato. Direttore Bacciali, ti restituisco la linea. Grazie molte Ivano. Allora, prima di andare da Tiziana Bolognani a Belluno, dove sono stati eletti Dario Bonda e Alessandro Del Bianco, chiederei al nostro regista Francesco Ceron di vedere il grafico che riguarda gli eletti nella provincia di Verona. Mi sembra che avessimo ancora quello rimasto. Eccolo qui, Flavio Tosi per Forza Italia, coordinatore di Forza Italia e europarlamentare, poi Diego Ruzza per Fratelli d'Italia, Anna Leso, sempre per Fratelli d'Italia, poi una lista, le civiche venete, Beatrice Verzè, per la Lega Elisa De Berti, vicepresidente della Regione del Veneto, poi eletto anche Matteo Pressi, sindaco di Soave, che è stato tante volte qui a Focus, eletto anche Stefano Valdegamberi, sempre per la Lega, per il Partito Democratico Giampaolo Trevisi e per il Partito Democratico Anna Maria Bigonna, un ospite molto frequente qui a Focus. Tra le grandi esclusioni c'è per il Partito Democratico quella di Vanessa Camani, capogruppo del PD in Consiglio regionale. Adesso andiamo da Tiziana Bolognani, allora a Belluno, a te Tiziana, con l'operatore Stefano Bozzi, a te.
Sì, direttore, buongiorno. Per dirvi subito, mentre siamo in attesa di poter intervistare Dario Bond, il mister preferenza di questa tornata elettorale in provincia di Belluno per Fratelli d'Italia, oltre 7.000 i consensi che sono stati attribuiti dai bellunesi che però sono rimasti a casa, hanno preferito non recarsi alle urne in 65 elettori su 100. La percentuale dell'affluenza al voto è davvero drammatica per il territorio bellunese, poco più del 35%, la più bassa non solo in Veneto ma anche in Campania e in Puglia, le 3 regioni in cui domenica e lunedì si è votato. È un dato certamente preoccupante, ci sono alcuni comuni che spiccano per la disaffezione al voto, ma dobbiamo anche dire che in questi comuni pesa molto la presenza degli iscritti all'AIRE, gli italiani residenti all'estero, e allora parliamo per esempio di Arsiè, di Soverzene e di Cibiana, ma mentre sembra far notizia Soverzene, a conti fatti il calo a Soverzene si attesta attorno ai 2-3 punti percentuali, invece più importante il calo registrato da Arsiè, dai comuni di Arsiè, dal comune di Cibiana di Cadore. La sorpresa, l'hai detto tu, che potrebbe arrivare da questa tornata elettorale in cui si è registrato un testa a testa e per la verità anche un lieve sorpasso per una manciata di voti di Fratelli d'Italia rispetto alla Lega, con una ripartizione dei consensi a metà tra l'Agordino e il Cadore. In Cadore si è più votato Fratelli d'Italia, in Agordino invece la Lega, l'Agordino, che è diciamo la terra del segretario provinciale Andrea De Bernardin. Certo che sul risultato della Lega in provincia di Belluno ha pesato e molto l'assenza della candidatura di Giampaolo Bottacin, ve l'abbiamo proposto in polemica proprio con la sua segreteria provinciale, accusata di non avere dialogato, di non avere nemmeno tentato un aggancio per lanciare la volata al Carroccio bellunese, ma tant'è. Per quanto riguarda invece il risultato, l'esploit in provincia del secondo consigliere, ne spettano 2 alla provincia di Belluno, oltre a Dario Bond per Fratelli d'Italia. I dati al momento pubblicati e confermati dal sito del Consiglio regionale danno Alessandro Del Bianco, che è il segretario provinciale del Partito Democratico, che ha preso veramente un'enormità di preferenze, di consensi, e che ha fatto spiccare il volo a tutto il Partito Democratico in provincia di Belluno, che ha registrato un risultato davvero soddisfacente, oltre la soglia del 18%. Direttore, in questo momento io mi fermerei per richiedervi la linea tra pochissimo, quando potrebbe raggiungerci, anzi deve raggiungerci, perché così ci ha promesso Dario Bond, Fratelli d'Italia. A te la linea. Grazie a Tiziana Bolognani e a Stefano Bozzi per la parte tecnica. Adesso torniamo da Luisa Bertini, perché con lei c'è Davide Lovat, che è uno dei 2 consiglieri, dei nuovi consiglieri regionali del Movimento Resistere di Riccardo Szumski. L'altro consigliere è lo stesso Riccardo Szumski. A te la linea, Luisa. Sì, buongiorno direttore, ci ritroviamo, siamo con Davide Lovat. Quali erano le aspettative e com'è andata? Beh, è andata bene, perché una lista che per presentarsi ha dovuto raccogliere le firme in grande fretta e ha avuto poco più di 3 settimane per fare campagna elettorale, ha raggiunto un ottimo risultato. 2 consiglieri, uno naturalmente Riccardo Szumski, l'altro sembra che sia io, che sono stato il più votato in provincia di Vicenza, con quasi 2500 preferenze personali, un grandissimo risultato, però adesso è anche una grande responsabilità e vedremo di fare del nostro meglio. Noi speravamo anche un po' di più sinceramente, però va benissimo così. Ecco, mentre a Treviso un po' ve l'aspettavate, su Vicenza vi aspettavate meglio, è andata bene così come è andata?
Onestamente lo dico proprio per tutti, noi credevamo di arrivare al 6% a Vicenza, abbiamo fatto invece il 4,5%, può essere dovuto al fatto che la campagna elettorale è stata breve. Io personalmente, pur cercando di fare 300-400 km al giorno, girando per tutti i comuni, non sono riuscito a toccare la bassa vicentina e mi dispiace perché io ho tanti amici e contatti in quella zona, però nel tempo a disposizione abbiamo massimizzato le risorse, tutti i candidati hanno lavorato bene e alla fine è arrivato lo stesso un buon risultato, perché se ci confrontiamo con i partiti nazionali, una lista messa in piedi in poco tempo ne ha superati molti. Potevamo fare di più se avessimo avuto più tempo a disposizione, se Zaia non avesse aspettato che venisse designato il candidato presidente così tanto per indire le elezioni in tempi un po' più comodi, ecco. L'ultima domanda: che cosa porterà Davide Lovat in regione? Ma è quello che io ho sempre dichiarato, a parte la perfetta sintonia con Riccardo Szumski dal punto di vista amministrativo. Io ho delle caratteristiche che sono ben note, sono quelle per cui sono stato eletto. Io da tempo mi batto per l'identità veneta e per i valori tradizionali della società cristiana. Queste cose non verranno meno, è un periodo in cui molti sono pavidi. Se c'è una cosa che tutti quelli che mi conoscono sanno è che io non ho paura di nessuno. Ecco, noi ringraziamo Davide Lovat per essere stato con noi. Linea allo studio. Grazie molto a Luisa Bertini e torniamo da Lucio Zanato, che è in compagnia del presidente dell'Isra Michelon. A te, Lucio. Direttore, di nuovo sono con Mauro Michelon, che oltre che essere presidente dell'Isra è un volto storico della Liga e della Lega Veneto. Pensa, direttore, 1985 le prime interviste, quindi non dico che siamo veramente, come dire, sull'onda dell'Isra tutti e due. Sì, beh dai, se siamo sull'onda arriviamo bene, però arriviamo in forma, va bene. Esatto, allora intanto la disamina politica di uno, insomma, che la politica vista dalla Lega l'ha vista lunga, insomma. Sì, si conferma che la gente vota il territorio, cioè la Lega va molto bene alle elezioni comunali e alle elezioni regionali, perché l'elettore sente queste due istituzioni vicino, perciò vede il senso di andare a votare e partecipa a queste elezioni. Alle elezioni europee, che sono altrettanto importanti perché l'Europa ormai determina le politiche nazionali, non le sente importanti così. Allora, però c'è un elemento che è quello della disaffezione, cioè meno 10 punti per quanto riguarda la gente che è andata a votare, è un segnale. Sì, il segnale è, bisogna capire, nell'era dei social, dove tutti sono su Facebook, su Instagram, su Twitter, più la gente è informata meno va a votare. Bisogna probabilmente tornare alla politica del porta a porta, del parlare fisicamente con le persone. Lei arriva in politica nell'82, poi nell'85 arriva in consiglio comunale, quando i comizi si facevano ancora in Piazza dei Signori sul famoso banchetto, quello che ci alzava. Adesso io non ho visto un comizio in piazza. Sì, ho detto, è cambiato tutto, bisogna riflettere come riavvicinare la gente. Ripeto, secondo me la gente vuole il contatto anche umano, è quello che viene a mancare con i social. Poi io, direttore, ho fermato Mauro Michelon, che va a una manifestazione alle 10:30, se non sbaglio, in Piazza dei Signori, 10:30 in Piazza dei Signori, ma questo lo vedremo poi nel telegiornale, perché lui nell'85 con la Liga Veneta e poi con la Lega fu una sorta di elemento di rottura nella Prima Repubblica, siete stati l'elemento dirompente. Allora l'analisi invece di Riccardo Szumski, per Riccardo Szumski, che pare essere l'elemento dirompente di questa tornata elettorale. Sì, la novità probabilmente, lui si è fatto conoscere come sindaco di Santa Lucia, si è fatto conoscere durante la pandemia per alcune sue posizioni e la gente l'ha premiato. Onestamente non conosco bene il suo programma elettorale e se la gente gli ha dato fiducia probabilmente vuol dire che lo ha letto e si riconosce in questo programma elettorale. Allora come si fa a passare da elemento di rottura all'elemento di stabilità, visto che poi dalla Liga siamo arrivati alla Lega, la Lega viene premiata anche in questa tornata? E con i fatti e con il buon governo, perché io dico sempre che Szumski ha preso i voti adesso e deve mantenerli dopo. Noi sono anni che manteniamo i voti e manteniamo l'amministrazione.
I nostri parlamentari solitamente hanno una gavetta di sindaci, di amministratori comunali del territorio, perciò portano anche in Parlamento la voce del territorio. Per ultimo invece questo plebiscito per Luca Zaia? Il governatore ha governato 15 anni, ha governato bene, si è fatto conoscere per cose positive ed è stato premiato, e questo è il plebiscito, è il riconoscimento del suo lavoro che ha fatto in questi 15 anni. Per il lavoro oppure per dire doveva fare anche il terzo mandato? Allora, io ritengo che Zaia con le competenze che ha può far tutto e può dare ancora molto alla Lega in qualsiasi istituzione venga nominato o eletto. Ecco, Zaia non ha questo problema. Ma dicevo, il terzo mandato invece, adesso che ci sta parlando? Allora, è andata così, se cambieranno la legge, però ripeto, c'è questa legge e noi dobbiamo guardare il presente e ripeto, Zaia con le competenze che ha può fare ciò che desidera nelle istituzioni, non ha quel problema. Grazie Mauro Michelon, a te direttore. Grazie Lucio, grazie molte. Citiamo anche i risultati delle elezioni in Campania e in Puglia. In controtendenza ha vinto il centro-sinistra, in Campania con Roberto Fico e in Puglia con Antonio De Caro. Andiamo in pubblicità, torniamo subito, state con noi perché abbiamo ancora tantissimo da dirvi, da raccontarvi. Noi in diretta con la nostra maratona elettorale iniziata ieri alle 13:30. In regia ci sono Francesco Cerona, Andrea Basso, il coordinamento giornalistico di Francesca Bozza. Continuiamo a mandare, sono arrivati centinaia di SMS e di WhatsApp, grazie per la vostra partecipazione. È bene conoscere anche le opinioni dei cittadini rispetto all'esito di queste votazioni, ma adesso sentiamo Giovanni Manildo. Ieri sera ha parlato dopo saputi i risultati, ovviamente è stata una sconfitta, ma insomma Manildo vede il bicchiere mezzo pieno invece che mezzo vuoto. Sentiamo cosa ha detto. Un Veneto su 3 ha scelto Manildo e la coalizione. Sì, una bella responsabilità per ripartire e creare un centrosinistra che veramente sarà sempre più rilevante in Veneto. Abbiamo raddoppiato il 2020, diamo segnali che ci siamo e abbiamo voglia di incidere sempre di più. Nel corso però sperava di vincere, cioè c'era la volontà e anche la possibilità. Io sempre, anche quando gioco a tennis con gente molto più forte di me, cioè io penso che sempre sia importante l'atteggiamento, anche la convinzione di dire ho qualcosa da dire al Veneto, e la nostra coalizione è convinta ed era convinta di avere delle idee per creare un futuro migliore in Veneto. Le metteremo a disposizione come capo dell'opposizione, come responsabile di una coalizione molto ampia, e c'è una bella assunzione di responsabilità, un bel cammino da fare per incidere in Veneto. Rimane sanità, lavoro, giovani, anziani? Il tema dei giovani l'ho posto dall'inizio, il fatto che dobbiamo invertire il fatto che dal 2011 ad oggi 55.000 veneti se ne sono andati giovani, e questo è il punto fondamentale. Poi l'altro tema, la salute pubblica, che è fondamentale, riteniamo che sia una delle cifre su cui si guarda la capacità di una società di essere giusta ed equa, è una conquista di giustizia sociale che non possiamo perdere. I veneti però hanno deciso di non andare al voto. Sì, questo è un problema molto serio, il 44% di astensione ci deve interrogare tutti, e la politica deve dimostrare di essere capace di rinnovare, di meritare la fiducia. In questo momento non ce l'ha, e su questo dobbiamo lavorare maggioranza e opposizione per elevare il livello di capacità di proposta. Questa tornata elettorale è andata, no? Però la forbice si è accorciata. Lei giustamente diceva questo è l'inizio, perché da qui in poi ci si potrebbe arrivare. Sì, questo è il cammino, era una salita in montagna, abbiamo piantato il chiodo a metà parete e vediamo di arrivare finalmente in vetta. Penso che da domani io incomincerò con la responsabilità di essere il responsabile del capo dell'opposizione, lavoreremo in modo propositivo e molto forte per poter lavorare perché questa opposizione, questa alternanza possa veramente diventare una vera alternativa nei
nei prossimi anni. Il laboratorio che lei ha creato qui in Veneto è destinato ad espandersi anche a livello nazionale? Ma io penso che qui hanno lavorato molto bene i partiti, li ringrazio per il lavoro che hanno fatto. Devo dire una coalizione plurale, diversi angoli di visuale della società, ma capacità di avere una proposta concreta e univoca. In altre regioni questo ha portato alla vittoria e ritengo che possa essere un bel esempio, un bel laboratorio anche a livello nazionale. Ha sentito Stefani? Sì, l'ho sentito, gli ho fatto i complimenti, gli ho augurato buon lavoro, gli ho detto adesso deve mantenere la fiducia che gli hanno dato i veneti e lavorare in modo concreto per lo sviluppo della nostra regione. Al di là di tutto è finito un'epoca, l'epoca di Luca Zaia. Sì, assolutamente, siamo a un cambio di passo, a un cambio di epoca, è finita l'epoca del Presidente Zaia, adesso se ne apre una nuova e vediamo di vedere insieme, di dare più sviluppo al Veneto. Eli Schlein invece cosa ha detto? Cosa lei ha detto a lei? Eli Schlein mi ha chiamato, mi ha ringraziato, ha detto che abbiamo fatto un ottimo lavoro, ha ringraziato il Partito Democratico per il lavoro molto forte, anch'io l'ho ringraziata di questo e da qui siamo concordi nel dire che parte questa camminata per riconquistare la maggioranza, conquistare la maggioranza in Veneto e a livello nazionale lavorare insieme. Ha pesato il fatto che la campagna elettorale è iniziata molto tardi, cioè voi eravate pronti comunque quest'estate, ma dall'altra parte non c'era un avversario? Ma sicuramente sul dato dell'astensione può averlo portato, perché è inevitabile anche la rilevanza sui giornali, sui media è stata molto maggiore, la conoscibilità della campagna elettorale nel momento in cui c'era anche il candidato di centrodestra, quindi il fatto di una campagna corta forse non ha raggiunto tutti i cittadini veneti, però penso che sia importante, se non guardiamo quello che è successo, guardiamo al futuro e partiamo da questo dato che, ripeto, come coalizione ci rende molto soddisfatti. Una coalizione anche si parlava che punterà a Venezia, quindi un territorio, una città delicata. Da quello che vedo i dati sono molto buoni sul Comune di Venezia, chi avrà responsabilità di fare scelte sul Comune sicuramente potrà trarre qualche utilità da questi dati. E questo Giovanni Manildo ieri sera, subito dopo i risultati, e adesso vediamo quella che è stata la sorpresa, cioè il movimento Resistere di Riccardo Szumski, l'ex sindaco di Santa Lucia di Piave. Sentiamo. Felice, contento, se l'aspettava? Beh, insomma, che sono felice sicuramente, non solo per me, ma per la mia famiglia e per tutti quelli che mi hanno collaborato, i volontari che hanno perso notti, lavori e quant'altro. E che me l'aspettassi qualcosa sentivo nell'aria, perché andando a incontrare la gente, facendo riunioni popolari, insomma, c'era un entusiasmo, c'era un qualcosa che bolliva sotto, che mi diceva forse che c'era un consenso. Poi in queste dimensioni, ecco, dire che ero sicuro assolutamente no. Che fosse un buon risultato, sì, che superavamo il 3% ne ero quasi sicuro. Lei ha detto che è stata un'impresa, perché? Perché noi prima ci siamo costruiti così da soli, abbiamo battuto il Veneto prima di decidere di partire, poi siamo partiti, abbiamo raccolto le firme, che non è stata una cosa così scontata, che non so quanti faranno in futuro, tenendo conto appunto che non avevamo struttura organizzativa. Raccolte le firme e anche la corsa in mezzo alla popolazione per incontrarla, per spiegare, non avendo risorse da spendere in maniera importante per la pubblicità, per insomma certi occupare spazi di altro genere, e anche con una certa limitatezza di presenze, insomma, da qualche parte su qualche stampa, però insomma il risultato è un'impresa, insomma, credo che è una giornata storica. Quanto può pesare il suo popolo deluso, volontari, cittadini insoddisfatti sul risultato finale? Può davvero trasformare il movimento in una forza stabile in regione? Ma se saremo coerenti con quello che abbiamo predicato, quello che è stato il mio passato, perché tutto sommato anche la mia coerenza sia da sindaco che da medico ho visto che è stato un valore apprezzato. Dovremo continuare su questa strada, ci organizzeremo, vedremo, poi ci sono i difetti di crescita nel tempo, ma chiaro che non verremo meno a quello che è stato l'imprimatur che ci hanno dato i cittadini, cioè rappresentare veramente le istanze del popolo, e d'altronde l'astensionismo dimostra che i partiti tradizionali non interpretano più quello che pensa la gente. Ora che lei è stato eletto consigliere regionale, quali delle sue proposte, sanità, autonomia,
Guardia Civile veneta, ha maggiori probabilità di essere ascoltata o realizzata? Ma io credo che sulla sanità sarà necessario fare una riflessione profonda, perché è la cosa principale, l'hanno toccata tutti, anche quelli che hanno governato dicevano che la sanità, quindi questa è un'esigenza della gente, di pari passo con l'autonomia, che sono le risorse, parliamoci, è inutile parlare di competenze, ci vogliono le risorse, la prima autonomia che abbiamo è la sanità, dobbiamo portare a casa delle risorse maggiori, poco ma sicuro, facendo di tutto, anche in maniera ad oltranza, con tutto quello che significa, per portarle a casa. A chi vuole dedicare questa vittoria? Beh, alla mia famiglia prima di tutto, ai miei collaboratori, ai cittadini che hanno creduto in noi e a Patrizia Bressan, una delle socie che hanno fondato Resistere, che è deceduta, insomma, al mio pensiero a lei, insomma, che ci ha creduto e non è qui a godere con noi. E così Riccardo Szumski. Adesso sentiamo il parere di Alberto Montagnier di Raíces Venete, che è collegato con noi. Buongiorno Montagnier. Buongiorno, buona giornata a lei, direttore, e a tutti gli ascoltatori. Grazie Montagnier. Buongiorno. Allora un suo commento su questi risultati, l'exploit della Lega che ha doppiato i voti di Fratelli d'Italia. Lei aveva previsto questo risultato in qualche modo o le è sembrata una sorpresa? Ma allora, il recupero della Lega sembrava lontano, sinceramente, che recuperasse insomma molti voti fino a doppiare Fratelli d'Italia. Mi sembra insomma che sia stato un risultato che all'inizio non sembrava che si concretizzasse, e poi invece abbiamo visto che c'è stato. Poi, ripeto, c'è da analizzare anche il... Pronto? Sì, Mi sì, sentite? La sentiamo, vado avanti pure, sì. Sì. Chiaramente colpisce molto anche l'astensionismo per una regione come il Veneto, che invece aveva sempre risposto positivamente con ampie percentuali, sempre una delle prime in Italia, insomma, e invece questa volta c'è stata questa disaffezione al voto che chiaramente era prevedibile, era nell'aria, ma magari nessuno immaginava di queste dimensioni. Chiaramente se la politica non dà risposte, è chiaro che la gente poi si allontana, come si dice sempre, ma in più noi avevamo anche l'aggravante, diciamo, del famoso referendum sull'autonomia, che se rimane purtroppo lettera morta ha dato una grandissima delusione a tantissimi veneti che speravano in qualcosa veramente di nuovo, di veramente innovativo per la nostra regione, e che purtroppo stiamo ancora aspettando. Ecco, senta, cosa pensa del successo di Riccardo Szumski con Resistere? Si è parlato di elettori antisistema, no? Così sono stati definiti coloro che sono dalla parte di Szumski. Anche quello chiaramente sì. È un risultato che noi guardiamo con molta attenzione, perché si è proposta questa nuova forza politica in Veneto, che ha avuto un discreto successo, che ha lavorato molto bene, insomma se la sono guadagnata, nulla da dire, con grande lavoro sul territorio. E certo bisogna anche lì valutare, perché il bacino, diciamo, di voti non è tutto un bacino autonomista o indipendentista, ma dentro ci sono varie componenti, e poi vedremo insomma come ci si rapporterà con tutto questo mondo che è molto variegato. Sappiamo benissimo che dentro ci sono molti, io non li chiamo Novax, li chiamo, diciamo, persone che hanno avuto problemi con il Covid, come molte, e che vedono in questo
in questo nuovo schieramento magari la possibilità di avere soddisfatte le loro ragioni per quello che hanno passato, insomma, ecco. Senta Montagnier, un'ultima cosa, l'autonomia, cioè il grande successo, questo successo della Lega che ha doppiato Fratelli d'Italia, nonostante l'autonomia non sia arrivata ancora in porto, no? 8 anni dal referendum, ci sono state le preintese sulle competenze non leppabili, però insomma siamo ancora indietro. Evidentemente questo non ha giocato a sfavore di Zaia, che ha preso 200.000 voti. No, certamente è un tema ancora sentito, spero un tema ancora vivo, che venga ancora portato avanti per arrivare finalmente all'obiettivo, e qualcuno insomma ha ancora fiducia in alcuni personaggi come Luca Zaia, insomma, che ha portato avanti questo discorso, che spera che anche con i nuovi equilibri che si sono formati in regione dopo questa tornata elettorale, l'argomento non venga abbandonato, ma anzi sia anche occasione di migliorare un po' diciamo alcuni obiettivi che ci si era dati e poi nel tempo erano stati edulcorati, allungati, come si dice, slongai con l'acqua, cioè erano stati un po', secondo me, il segnale di riprendere in mano questo percorso in maniera più decisa e più efficace. Credo che le urne lo abbiano dato e lo devono tener conto un po' tutti i partiti, sia della maggioranza, chi invece ha deciso di correre da solo, e anche la minoranza deve capire che il Veneto è diverso da tutte le altre parti della penisola. Montagnier, grazie molte, grazie per essere stato con noi. Abbiamo un collegamento non perfetto, comunque l'abbiamo vista e sentita molto chiaramente. Grazie Alberto Montagnier di Raise Venete. Delusione in Forza Italia per i risultati che Flavio Tosi sperava fossero più soddisfacenti. Sentiamo il coordinatore azzurro e anche europarlamentare Flavio Tosi, sentiamo. Guardando i due dati con cui confrontarsi, che sono le regionali e le europee, alle regionali scorse avevamo il 3,5, quindi abbiamo praticamente raddoppiato i voti rispetto alle scorse regionali. Rispetto alle europee eravamo insieme a noi moderati fa l'1 e qualcosa, quindi viene fuori 7,5. Siamo all'1,10 con Quindi viene fuori 7,5 abbondante rispetto all'8,6. Quindi noi all'interno della coalizione perdiamo un punto rispetto alle europee. Quindi considerando l'effetto Zaia, che è stato sorprendente, a noi comunque è andata bene. Chi ha deluso di più? Ma allora non è deluso, rispetto alle europee è evidente che noi perdiamo un punto e Fratelli d'Italia ne perde quasi 20, quindi Luca Zaia e la Lega hanno recuperato moltissimo rispetto a Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia all'europea aveva il 37,5, oggi prende il 18 e qualcosa. Quindi vuol dire che quei 20 punti che guadagna la Lega li guadagna quasi tutti su Fratelli d'Italia. Guardiamo anche il voto in Puglia e il voto in Campania, lì c'è una proporzione per così dire normale, Fratelli d'Italia primo partito, Forza Italia molto vicina come secondo partito e nettamente staccata la Lega. E invece questo risultato in Veneto diventa clamorosamente a favore della Lega, quindi vuol dire che Luca Zaia ha fatto da traino alla lista della Lega, ma anche dalle preferenze si vede questo. Così Flavio Tosi, intervistato ieri sera da Carlo Alberto Inghilleri, e ovviamente ieri sera abbiamo sentito anche il coordinatore di Fratelli d'Italia in Veneto, il senatore Luca De Carlo. Sentiamo cosa ha detto durante il ring con Ferdinando Avarino. Le premesse sono quelle che il centrodestra ha vinto, abbiamo consolidato il buon governo del centrodestra, lo abbiamo fatto con un governatore giovane che ha un'ottima prospettiva
di poter essere valido e utile per i prossimi 10 anni. L'abbiamo fatto con una coalizione di centrodestra che non si è mai divisa, anzi che è rimasta coesa anche quando c'erano frizioni di un certo livello, perché tutti ambivano giustamente tra l'altro ad avere il proprio candidato governatore. Noi siamo stati particolarmente generosi, oggi il mio amico Marco Snato diceva fin troppo visti i risultati, potrebbe essere così, una lettura autoironica. È chiaro che chi ha il candidato governatore e il governatore uscente parte con un deciso vantaggio, e questo mi sembra evidente. Dopodiché la questione del derby ha appassionato molto gli addetti ai lavori, forse un po' meno noi. Io non ho mai fatto una questione dirimente. Chiaro che se mi avessero detto che avrei preso la metà dei voti delle europee dell'anno scorso o anche il doppio per esempio di 5 anni fa, avrei detto che sarei stato felice. Guardi, io sono stato all'1% in questo partito. No, ma questo oggi non c'è dubbio. Sentiamo il 20%, non posso essere io quello scontento. Questo in qualche maniera ha un riverbero anche sul suo ruolo? Oddio, questa è una bella domanda, però non dovrebbe rivolgere a me, io non sono autoreferenziale, cioè io ho un mandato da Giorgia Meloni di rappresentare il partito in Veneto, non me lo sono autoconferito, lo faccio da 6 anni, cioè lo faccio da quando il partito era molto più basso di oggi, molto più basso del 9%, e quindi queste sono valutazioni che aspettano al partito, ma insomma vedremo, insomma, non è un tema che mi fa perdere il sonno di notte. Così Luca De Carlo, ieri sera ospite di Ferdinando Avarino a Ring, ci hanno scritto con un messaggio di correggere il titolo perché il Presidente Zaia per la precisione ha collezionato 203.054 voti, vabbè insomma 200.000 voti si fa una cifra tonda per dire che è arrivato a un record di preferenze, un record assoluto. Ma adesso torniamo a Treviso da Lucio Zanato perché vedo Antonella Tocchetto, si sperava nel PD, tutti gli ammiratori di Antonella Tocchetto speravano che potesse entrare nel Consiglio regionale. Allo stato delle cose non c'è Antonella Tocchetto ma Paolo Galeano, però mai dire mai. Sentiamo Lucio Zanato. A te Lucio. Sì, sentiamo, no? Mai dire mai. Allora, grazie direttore del buon auspicio. Allora, noi ne abbiamo fatto uno, è entrato Paolo Galeano, io ho fatto una corsa veramente molto molto faticosa, ho preso comunque 3.000 preferenze, quindi sono contenta del risultato personale e speravamo di fare 2 consiglieri, purtroppo ne abbiamo fatto solo uno, il primo appunto è Paolo Galeano e va bene così, insomma, sappiamo che le corse alle regionali sono sempre molto complicate, molto difficili e quindi insomma ce l'abbiamo messa tutta. Raccontaci di Conegliano, perché direttore è singolare la campagna elettorale a Conegliano fatta da Antonella Tocchetto con il candidato locale. Allora io sono andata, la cosa che mi ha stupito l'ultimo venerdì è che sono andata a Conegliano con il candidato locale Omar Lapeccia, che peraltro ringrazio perché ha fatto anche lui un ottimo lavoro, e noi davamo in giro i nostri volantini e ci dicevano sì la conosco, la vedo in televisione, no non voglio votare il Partito Democratico, quasi fossimo veramente delle cose che facevano paura, e quindi ecco, questo è un dato che ci fa un po' riflettere, che sicuramente ci dovrà riportare a lavorare molto sul territorio, perché poi le città vanno bene, tipo insomma a Treviso abbiamo tenuto, anche se non abbiamo... Però non c'è stato l'effetto Manildo, allora secondo me l'effetto Manildo non c'è stato, perché lui doveva farsi conoscere in giro, per cui è andato molto in tutta la regione. Padova ha avuto un ottimo risultato, qui secondo me la dava un po' per scontato il fatto di farcela, perché era conosciuto, perché era stato sindaco, ed evidentemente questo ha comportato il fatto che non ci sia riuscito per questo, nel senso che pensava che forse Treviso dovesse già votarlo di per sé, insomma, perché era conosciuto, quindi Padova, Rovigo, Verona, so che ha girato moltissimo, quindi insomma ha fatto anche lui un ottimo lavoro e la partita per noi era complicata nel Veneto e la sappiamo quanto lo è, e dovremmo ulteriormente rimboccarci le maniche. Devo dire che mentre aspettavamo la diretta, le telefonate di complimenti, comunque di sostegno per Antonella Tocchetto sono state continue. Avete sentito che anche telefonavo
il telefonino suonava anche adesso, significa che è persona veramente pubblica. Tornando però, abbiamo sentito oltre 200.000 preferenze. Antonella, una città che ha votato compatta Zaia. Porca miseria, veramente devo dire che sono cifre irraggiungibili, insperabili. Però la lettura politica per chi viene addirittura dalla Prima Repubblica, dal Partito Repubblicano, che cosa significa? Significa che le persone vogliono, è un momento difficile storico da questo punto di vista qui, per cui le persone vogliono proprio vedere la persona che si spende per loro. Evidentemente Zaia è riuscito a far passare questo messaggio, l'uomo tra la gente, uno di loro, e la gente l'ha votato senza ombra di dubbio. A Treviso, credo, io non l'ho mai visto in campagna elettorale qui a Treviso, non penso che abbia fatto neanche mai un evento, eppure anche nel mio seggio Zaia ha preso più di 100-150 preferenze in un seggio dove io comunque sono arrivata tra le prime, perché è proprio il seggio della mia ma quindi è la persona, non è il partito? No? Sì, qua è proprio la persona, si vede che appunto il voto della persona è il voto più importante. Però in Prima Repubblica era il partito, ricordiamo il Partito Repubblicano, la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, era quello il riferimento e poi c'era il candidato. Cos'è che è cambiato? È cambiato tutto, i partiti arrivano fino a un certo punto, adesso ci sono abbastanza casi di comitati elettorali e vale magari la figura della persona, la persona ha la sua specificità e quello effettivamente porta consenso. Devo dire che lui è anche il presidente uscente e comunque è l'unico Zaia ad aver avuto un successo così, non mi pare che in tutta la regione ci siano stati voti così importanti. Devo però riconoscere che ad esempio la Chiara Luisetto, candidata nostra, ha 14, quasi 15.000 preferenze, così 18.000 Michalizzi, quindi vuol dire che ci sono delle persone nel nostro partito che da ex amministratori, perché sono stati sindaci e comunque consigliere regionale uscente, hanno avuto veramente un risultato personale importantissimo. Ecco, per ultimo direttore, una notizia per quanto riguarda Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco, e Rossella Cendron, sindaca di Silea. Allora, dai dati che ci arrivano anche in partito sembrerebbe che il resto migliore non è quello della Lega, quindi passa il quinto Marcon, sindaco di Castelfranco, ma probabilmente potrebbe passare, sembra da Eligendo, Rossella Cendron, sindaca di Silea, come consigliera regionale, e staremo a vedere, per noi sarebbe un punto in più del centro-sinistra. Con questa notizia, dicendo anche che tra mezz'ora arriva l'albero di Natale in Piazza dei Signori a Treviso, quindi le notizie si trovano proprio per strada e al mercato, ti restituisco la linea. Grazie Lucio, grazie a te, un saluto ad Antonella Tocchetto. E adesso torniamo da Alberto Stefani, che è ancora nel centro anziani, da cui ci siamo collegati prima con Chiara Gaiani. Vediamo se Chiara Gaiani riesce a raccogliere qualche altra dichiarazione. Eccovi. Direttore, sì, ci siamo, stiamo per partire. Eccoci. Ti chiediamo com'è andata la prima visita, Presidente, questa visita? È stata una visita in un RSA, abbiamo posto al centro della nostra agenda politica i temi del sociale, che significa anche piano casa per i più giovani, significa anche servizi educativi per la prima infanzia, significa anche RSA attrezzate, quindi dei percorsi sociosanitari vicini ai cittadini, RSA che non siano dei punti esterni a un comune in cui si curano soltanto i sintomi fisici. L'abbiamo visto qui dentro, parte integrante di una comunità in cui si curano i bisogni fisici e psicologici dell'essere umano, in cui si fa comunità all'interno. Noi dobbiamo strutturare sempre di più queste residenze sociali per anziani e sviluppare anche un'urbanistica sostenibile, quartieri inclusivi per le non autosufficienze e una sanità sempre più territoriale. Ci sono anche problemi però nei bilanci di queste RSA, soprattutto di quelle pubbliche, e quindi bisognerà investire. Bisognerà fare anche una riforma delle IPAB, ma un percorso che è già stato tracciato dalla Regione Veneto e che continueremo. Un assessorato al sociosanitario, al sociale e adesso al lavoro anche su questo, immaginiamo. Sì, è uno dei primi atti che farò, istituire un assessorato al sociale e un assessorato alla sanità, 2 assessorati specifici con 2 persone distinte che si occupino esclusivamente del rispettivo ambito di applicazione. Quindi come si ripartiranno i compiti?
L'assessorato al sociale si occuperà di sociale, l'assessorato alla sanità si occuperà di sanità, di programmazione sanitaria, come era una volta, nel senso che 10 anni fa, se voi andate a vedere la giunta, erano 2 assessorati distinti e così secondo me devono restare. Devono crescere le risorse per far fronte a tutto ciò? Su questo abbiamo già fatto più volte delle dichiarazioni, oltre a questo abbiamo garantito, anche grazie alla firma della preintesa, una possibilità di svincolare oltre 300 milioni, preintesa che è stata firmata qualche giorno fa, oltre a questo una razionalizzazione della spesa e anche attendiamo gli esiti del federalismo fiscale che entro la metà dell'anno prossimo diventerà realtà, non tanto perché lo dice la Lega ma perché lo dice il nostro PNRR, altrimenti non avremmo l'ultima rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quindi siamo tenuti ad approvarlo. E poi qualche ricaduta sulle rette per le famiglie? Non solo su questo, insomma il sociale è un mondo ampio, oggi siamo in RSA e parliamo di RSA, ma sociale vuol dire anche piano casa per i più giovani, vuol dire garantire servizi per la prima infanzia e servizi educativi. Vorrei ricordare che in Veneto 2/3 dei servizi per la prima infanzia e dei servizi educativi sono strutture paritarie e parrocchiali. Quindi 2/3 dei bambini del Veneto vanno in strutture parrocchiali, non tanto perché scelgono di andare in una struttura parrocchiale rispetto a una pubblica, ma perché in alcune realtà locali ci sono solo quelle parrocchiali, soprattutto i comuni di provincia, e vanno aiutati tutti. Presidente, quando sarà a Venezia l'insediamento ufficiale a Palazzo Balbi o a Palazzo Ferrofini, incontro col Consiglio regionale? Nell'attesa di conoscere l'ora e la data precisa, io mi sono già messo a lavoro e oggi sono qui in un RSA. Prima uscita ufficiale? Prima uscita ufficiale, ma una delle tante uscite che faremo in questi giorni e soprattutto Veneto è anche questo. Lei, figlio e nipote, vuole valorizzare anche il ruolo sociale dei nonni? Assolutamente sì. Una visita qui dentro ti fa capire che dentro le RSA non ci sono persone che stanno finendo la propria vita, c'è vita, ci sono persone che stanno vivendo, c'è comunità, abbiamo visto tutto questo oggi e persone che hanno tanti anni ancora davanti e che meritano la dignità di essere curati, non solo curati da un punto di vista sanitario ma anche da un punto di vista psicologico e di comunità territoriale. Questo è quello che noi vogliamo costruire. Il nostro programma si chiama Veneto, una comunità, e lo sarà dal punto di vista sociale, sanitario, dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista dei rapporti con le realtà locali. Io vengo da un'esperienza di sindaco e so quanto sia importante il valore di un presidente che sta vicino ai sindaci e alle amministrazioni comunali. Presidente, che cosa le hanno detto? Ha incontrato, immagino, alcuni ospiti? Mi hanno regalato disegni, una ha scritto addirittura un libro, un ospite di questo centro che ovviamente terrò con me e leggerò già da stasera. Ci siamo un po' raccontati come è andata la campagna elettorale, persone che seguono tantissimo, vorrei dire molto di più di tante altre, e quindi probabilmente qui c'è molta più vita rispetto a quella che si pensa. L'agenda del Presidente cosa prevede oggi, del neopresidente? Ho degli incontri con delle associazioni locali, degli incontri con alcuni sindaci del territorio, di varie province, e poi ovviamente inizierò a lavorare sul resto e a fare un cronoprogramma, perché è giusto e doveroso mettersi già al lavoro. Oggi mi hanno chiesto se festeggiavo o no, ma il modo migliore per festeggiare per un presidente è essere al lavoro al servizio dei veneti. Però ci sarà una festa a Borgoricco, i suoi amici, il bagno di foglia a Borgoricco, e com'è stata la notte anche? Come l'ha passata questa prima notte? Sensazioni, emozioni, esatto. Un passaggio nel mio comune era doveroso, lì è iniziato tutto, ho fatto il consigliere comunale da giovanissimo, poi ho fatto il sindaco, potrei dire altrettanto da giovanissimo, nel mio comune di 10.000 abitanti, ed è un legame che è giusto tenere, perché puoi arrivare ovunque ma la tua comunità che ti ha eletto resta la tua comunità, come adesso sarà la comunità tutta quella del Veneto, che sarà la mia comunità, la comunità alla quale apparteniamo e alla quale darò tutto il mio servizio. Emozioni sicuramente, ma il grande senso di responsabilità di dover affrontare questo ruolo prevale su tutto, e quindi sono già al lavoro per questo. È riuscito a dormire già gli eletti, che quindi ha un quadro più chiaro anche di quella che sarà la composizione della giunta e del futuro. Ha già parlato di un assessorato al sociale. Allora, prima di tutto rispondo in ordine. Sono riuscito ovviamente a riposare qualche minuto e qualche ora, però sono già al lavoro perché era giusto esserlo. Per quanto riguarda gli assessorati,
deciderò nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Adesso mi occupo di essere al servizio dei veneti, sono le mie prime ore e volevo essere operativo subito. Per quanto riguarda la Lega, un buon risultato, lei ha detto ieri che non sarà più segretario regionale e poi c'è anche il risultato di Zaia con cui confrontarsi. Beh, è stato un risultato molto importante, come è stato un risultato molto importante quello di altri candidati, perché se voi andate a vedere i risultati dei candidati della Lega, ma anche di Fratelli d'Italia, di Forza Italia e delle altre liste di supporto, sono risultati significativi del territorio. Anche la coalizione ha ottenuto un grande risultato. Ho visto rispetto alle proiezioni ieri che citavano tra il 58 e il 62, oggi siamo oltre il 64 e siamo il risultato più alto di tutte le regionali. Quindi abbiamo superato anche la Puglia, che sembrava avesse un distacco di noi da 10 punti. Quindi insomma probabilmente è piaciuto anche il programma e anche uno stile con cui l'abbiamo affrontata questa campagna elettorale. Dal primo giorno insomma mi avete intervistato voi, no attacchi, no polemiche, no provocazioni. Così è stato per tutta la campagna e così sarà per i prossimi 5 anni. Io guarderò i risultati che devo ottenere per il Veneto. E questo è l'effetto Stefani? Ma diciamo che le analisi le lascio a chi di dovere, io penso a lavorare nell'interesse del Veneto e dei veneti. Presidente, questa cordialità, abbiamo raggiunto il massimo livello di cordialità tra i candidati, una politica molto pacata, è un risultato ma allo stesso tempo pare che non abbia coinvolto. Ecco, lei ha parlato con molte persone che hanno votato oggi, però quali persone non stanno votando e secondo lei come si recupera il voto di queste persone? Beh, guardi, noi rispetto alle politiche abbiamo guadagnato 8 punti percentuali. Alle politiche il centrodestra ha preso il 56, oggi in Veneto ha preso il 64%, quindi probabilmente i nostri sono andati a votare e credo che ci sia ancora tanto da fare, ci sia da coinvolgere i giovani. In particolare, da giovane avrò un grande ruolo in questo, di programmazione, di un forte incentivo all'affluenza giovanile. Detto questo, i risultati si leggono in questo senso, abbiamo guadagnato 8 punti, quindi i nostri sono andati molto probabilmente quasi tutti a votare e qualche voto l'abbiamo preso dall'altra parte. Senta, lei è Presidente della Regione Veneto, segretario regionale, vice segretario nazionale. Un tasso piglia tutto. Ma io faccio il mio, adesso ovviamente mi occuperò del Veneto e dei Veneti, quindi gli altri ruoli ovviamente saranno affidati a chi di dovere e mi occupo del mio territorio e come è giusto che sia mi dedicherò esclusivamente a questo. Un'ultima domanda personale. Possiamo tornare indietro a quando lei ha scoperto la politica, ha scoperto la passione per la politica e se sente questo momento come un momento di arrivo o soltanto di passaggio? No, io credo che la vita e la politica ti porti ad avere delle responsabilità e quando hai delle responsabilità sai che la vita pubblica viene sempre prima di tutto il resto. La tua responsabilità, il tuo dovere, l'attività che devi svolgere per il Veneto è quello che farò. Sento di avere una grande responsabilità e di doverla affrontare nel migliore dei modi. Farò di tutto per affrontarla nel migliore dei modi. Quando è nata e come è nata questa passione? Ma è nata nel mio comune, nel mio territorio, al quale come avete visto sono molto legato, ma soprattutto per la capacità di essere prossimo ai cittadini. Io credo che in una società sempre più isolata, dove la tecnologia per certi versi sta isolando i cittadini, in particolare i giovani che sono risucchiati dai social network e da dei modelli virtuali completamente distorti dal mio punto di vista, il futuro non sarà continuare in quella direzione, sarà l'esatto contrario, sarà la comunità, sarà la prossimità, sarà la vicinanza ai cittadini. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale parlando di comunità e questa campagna elettorale ha dato dei risultati insperati, oltre ogni aspettativa, oltre tutte le previsioni che abbiamo visto già ieri alle 3, no? Gli Instat Poll erano quasi 6 punti più bassi rispetto ad adesso, quindi è andata oltre ogni previsione e forse questo ha anche un po' premiato. Allora Alberto Stefani, ecco, è finita proprio in questo momento l'intervista di Chiara Gagliani e di altri colleghi in un centro anziani. Il messaggio di Stefani è stato: mi hanno eletto presidente ieri, sono già in pista, sono già al lavoro, avrò altri incontri, quindi la determinazione e anche l'impegno costante per il territorio. Stefani che appare insomma abbastanza provato da una lunghissima campagna elettorale, dal fatto che stanotte ha dormito, ha detto poco fa Chiara Gagliani solo qualche minuto. Adesso andiamo a Palazzo Ferrofini dove vedo
in splendida forma come sempre Filippo Fois. A te Filippo. Grazie, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. In effetti si sta respirando un'aria nuova, non so perché, ma c'è un certo entusiasmo qua in realtà non ci sono politici, non siamo solamente noi e alcuni colleghi, però c'è una certa frenesia che non c'era fino a ieri. Evidentemente forse l'entusiasmo della novità che attende questo Consiglio regionale, questa sala che è qui al mio fianco dalla prossima seduta in poi. È previsto un punto stampa a 12:30 di U-Trend in cui si tireranno le somme che noi pensiamo essere conclusive sui risultati elettorali. Dico pensiamo perché si ricorderanno i nostri telespettatori che nelle precedenti elezioni c'erano stati un pochino di problemi, c'erano stati dei candidati che erano stati dati per eletti e poi invece erano stati sostituiti da altri, quindi c'erano state molte polemiche all'interno degli stessi partiti, rispettando il numero di eletti per ogni partito, però all'interno di quel partito c'erano delle differenze per una serie di calcoli molto complicati, per cui alla fine qualcuno è uscito ed è entrato qualcun altro. C'era poi stato un caso che ha fatto scuola anche a livello di giurisprudenza. Io ricordo che la sera delle elezioni di 5 anni fa era stato annunciato che il Movimento 5 Stelle era fuori dal Consiglio regionale, invece poi la consigliera Erika Baldin era stata riammessa perché aveva preso come preferenze più del 3%, mentre la sua lista non le aveva prese. Non so se anche questa volta ci sarà qualche cosa del genere. Si è parlato molto di questa intelligenza artificiale, un algoritmo che sta aiutando a fare questi calcoli. A dire il vero, al di là degli annunci che erano stati fatti nei giorni precedenti, ieri i tecnici e gli analisti di U-Trend avevano teso un pochino a smontare la meravigliosità di questo algoritmo, però insomma staremo a vedere. Certo è che comunque è un consiglio regionale molto molto diverso rispetto a quello che abbiamo lasciato. Sono tante i volti nuovi, tanti i volti storici che non ce l'hanno fatta, con 3 dati che mi piace ricordare. Il primo è quello dell'astensionismo, il 44% dei votanti, è il peggior dato nella storia delle elezioni del Veneto, è il 10° peggior dato nella storia delle elezioni regionali in tutta Italia. La vittoria di Stefani invece è la miglior vittoria del centrodestra dopo quella storica di Zaia del post-Covid, mentre quello del centrosinistra è il miglior risultato dagli anni 90. Come si spiega che entrambi siano andati molto bene rispetto ai precedenti? È sul fatto che rispetto alle precedenti elezioni ci sono molti meno eletti delle liste che erano fuori dalle grandi coalizioni. Ci sono i 2 eletti di Chomsky che però fanno notizia, sono diventati un caso per certi livelli. Filippo, anche ci sono a livello nazionale. Esclusioni eccellenti, e vorrei ricordare almeno allo stato delle cose Giuseppe Pan, capogruppo della Lega, poi Luciano Sandonà che non era stato ammesso come candidato e quindi è passato a Fratelli d'Italia, e poi Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico, no? Voglio dire, sono 3 politici sì, che hanno contrassegnato la giunta precedente. Assolutamente, Vanessa Camani era stata la portavoce, alla fine si era imposta come portavoce dell'opposizione accanto ad Arturo Lorenzoni, che lo era ufficialmente. In provincia di Padova ha preso più voti di lei Bressa. Ci sono molti altri esclusi di un certo livello. Noi abbiamo visto per esempio Villanova che non è riuscito a entrare, se non erro, e poi c'è stato anche per esempio qui a Venezia c'è stato un derby dentro Fratelli d'Italia tra 2 assessori della giunta Brugnaro, che sono Laura Besio e Francesca Zaccariotto. Ha vinto Laura Besio e Francesca Zaccariotto non ce l'ha fatta, mentre invece ce l'ha fatta anche il vice sindaco di Venezia Tomaello. E poi qui a Venezia c'è stato il caso Sambo. Monica Sambo ha preso quasi tante preferenze quanto Zaia per quello che riguarda il comune di Venezia, e comunque è una delle esponenti dell'opposizione che ha avuto più preferenze. Grazie molte Filippo, tutti i dati che poi
saranno rilevanti anche in vista delle prossime amministrative del Comune di Venezia. Per l'elezione del nuovo sindaco si voterà nella prossima primavera. Allora adesso andiamo, prima di andare a Bassano del Grappa, perché c'è il sindaco di Bassano, Nicola Finco, lo avremo tra pochissimo con Ivano Tolettini. Luisa Bertini da Vicenza, vedo con Giacomo Possamai, Antonio Dalla Pozza. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri ospiti che ci hanno raggiunto qui sotto la Basilica Palladiana. Intanto io partirei da un commento generale sul PD come è andata. La coalizione di centrosinistra fa il miglior risultato da tanti anni a questa parte, fa un risultato che è quasi il doppio dell'ultima volta, quindi è un segnale di ripartenza importante. È chiaro che è una sconfitta, nel senso che una partita che finisce 60-30 è chiaramente una sconfitta, ma è anche il segno che c'è stata una ripresa, una nuova capacità comunque di parlare col Veneto. Io ho fatto il consigliere regionale nella prima metà di questo mandato e ricordo bene che cosa voleva dire essere in 10 su 50 in quell'aula, quindi un'aula all'80% con consiglieri di maggioranza. Penso che questo risultato, che ridà un po' di equilibrio, ecco, alla politica in Veneto, sia un bene non soltanto per il centrosinistra ma anche per la democrazia. L'opposizione, la minoranza forte serve, stimola anche la maggioranza a fare meglio. 2 consiglieri vicentini del PD. Questa è un'altra cosa importante, perché nell'ultimo mandato non era stato così, era stato eletto un solo consigliere regionale del PD, a dire il vero anche nel mandato precedente, adesso che ci penso, quindi erano 2 mandati che il PD eleggeva soltanto un consigliere. Anche questo è segno che si è lavorato bene, che c'erano candidati forti e che quindi la lista ha portato ad eleggere 2 consiglieri, che sono Chiara Luisetto, che è l'uscente, e Antonio Dalla Pozza, che è qui con noi, che è stato assessore in città e che entra per la prima volta in Consiglio regionale. Infatti io mi sposto da Antonio Dalla Pozza, 7 voti. 7 voti per il terzo. Sì, devo dire che Luca Cislaghi, che è arrivato terzo, ha fatto una corsa straordinaria nei territori, l'abbiamo fatta un po' tutti, ci siamo impegnati al massimo, e anche il risultato di riuscire ad avere 2 consiglieri regionali in provincia per il Partito Democratico è frutto di questa corsa che abbiamo fatto senza lasciare nulla di intentato, e battendo palmo a palmo tutta la provincia. È anche stato un momento nel quale siamo riusciti a ritornare a parlare di politica con i cittadini, e la disaffezione alle urne forse è la più grande delle sconfitte di questa campagna elettorale per tutti, e ritornare a parlare, avere il tempo di discutere con i cittadini, di confrontare proposte diverse, penso che sia l'obiettivo che dobbiamo darci tutti come forze politiche per recuperare credibilità e far tornare a votare quel 64% che non è andato alle urne in questa tornata. È stato un po' penalizzante anche la campagna elettorale breve? Sicuramente non avere il tempo per mettere a confronto 2 idee diverse di Veneto non è stata una cosa utile per i cittadini del Veneto. Dopodiché ognuno fa la sua corsa. Giovanni Manildo, che ha fatto una splendida campagna elettorale, fin da luglio ha messo in campo quelle che erano le sue idee, dopodiché viva la democrazia anche per chi non vuol votare, ovviamente, però è un problema credo per tutti quando le persone evitano di recarsi alle urne. Ecco, io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Linea allo studio. Grazie Luisa Bertini, grazie a Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, Antonio Dalla Pozza, neo consigliere regionale. Adesso torniamo in diretta a Bassano del Grappa, perché c'è non solo il sindaco Nicola Finco ma anche il coordinatore, perché anche lui è il coordinatore delle elezioni della Lega. A te Ivano. Della Lega. A te Ivano. Grazie direttore. Come giustamente dicevi, Nicola Finco, sindaco di Bassano del Grappa e coordinatore della campagna elettorale della Lega. Aveva questa grande responsabilità, e il risultato
ha premiato la Lega, che è la grande vincitrice di queste elezioni. Sì, buongiorno direttore. Sicuramente per noi insomma, il risultato è stato un risultato veramente importante che ci gratifica anche del lavoro che è stato fatto in questi mesi, ma posso dire anche in questi anni, perché se la Lega ha portato a casa un risultato così importante è merito di un lavoro che portiamo avanti da decenni a livello regionale, con tantissimi amministratori locali, sindaci, consiglieri, assessori e poi rappresentanti ai vari livelli da un punto di vista politico. E poi grazie anche al radicamento che abbiamo ancora sul territorio, grazie ai militanti e alle sezioni. Siamo sì il partito più vecchio, ma abbiamo ancora una forte identità, siamo da sempre insomma, un esempio di buona amministrazione e i cittadini ci premiano. Ma soprattutto penso che un risultato del genere, cioè un 36% in Veneto, penso non ci sia nessun'altra regione, nessun altro partito che riesce a portare a casa una percentuale così altissima. Quindi questo è un dato politico anche a livello nazionale, perché se un partito come la Lega in Veneto porta a casa il 36%, vuol dire che qua c'è un'identità legata a determinati valori dell'autonomia, della buona amministrazione, del federalismo, che ci sono solamente in questa regione e che sono temi che comunque vanno affrontati anche a livello nazionale. Certamente, e tra l'altro la capacità di rinnovarsi della Lega, perché ci sono alcuni ex consiglieri che non sono entrati o hanno deciso di non candidarsi, temendo che il risultato forse non sarebbe stato particolarmente buono, e in realtà hanno sbagliato a fare i calcoli, perché la Lega comunque ha questa capacità di rinnovare e di portare forze nuove. Infatti questa è una delle particolarità del nostro movimento. Se io penso quando sono entrato 20 anni fa c'era Bossi, c'era Giampaolo Gobbo, no? E i giovani erano, mi ricordo, Luca Zaia, Massimo Bitonci, insomma quelli che oggi hanno un ruolo importante anche all'interno del movimento e a vari livelli da un punto di vista politico. Poi siamo arrivati noi che siamo la generazione di quarantenni, cinquantenni, e adesso no, ci rinnoviamo ancora con un ragazzo di 33 anni capace e preparato che si è candidato, è il presidente più giovane d'Italia e sicuramente insomma con un progetto ambizioso, ma ambizioso non solamente perché è un giovane, ma perché abbiamo anche la capacità di guardare a quelle che sono le sfide future. Cioè oggi per la Lega di parlare di temi tipo il sociale, la denatalità, gli anziani, l'ambiente, sono temi che fino a qualche anno fa erano temi strettamente legati alla parte sinistra, diciamo, della politica a livello nazionale e anche a livello regionale. Oggi noi abbiamo la capacità di uscire magari anche da certi schemi e di guardare anche cosa chiedono oggi le nuove generazioni e quali sono anche i bisogni della nostra terra. Quindi penso che questo sia un risultato importante che insomma premia anche la capacità di cambiarsi e di rinnovarsi. Un'altra caratteristica della campagna elettorale è stata la capacità del presidente Stefani di porsi davanti all'elettorato in maniera con un grande fair play anche nei confronti degli avversari. Ci sono stati alcuni autorevoli esponenti del vostro partito, non facciamo nomi, Marcato, che diceva bisogna essere più aggressivi. In realtà anche un modo di fare politico da gentleman premia, come risultato testimonia. Ma sì, questo lo dimostrano, ma fa parte anche della sensibilità dell'elettorato del Veneto. Il Veneto e gli elettori di questa regione vogliono persone posate, capaci di amministrare, non persone che vanno in TV sui giornali a sbraitare senza poi concretizzare. Ci vuole, ovviamente, fa parte della politica, a volte lo scontro, perché sia uno scontro costruttivo, ma soprattutto oggi la gente pretende che la politica risolva i problemi, perché delle baruffe, delle sceneggiate in televisione piuttosto che sui giornali alla gente interessa veramente poco. E Alberto, possiamo dirlo, non ne ha sbagliata nemmeno una insomma, in questa campagna elettorale, perché l'ha improntata lui, l'abbiamo seguito nelle sue indicazioni e ha avuto una grande visione e ovviamente i dati lo testimoniano. E ovviamente un grande ruolo ce l'ha avuto anche comunque il presidente Zaia, perché da militante ha accettato di fare il capolista in tutte le nostre province, ha fatto da traino, un traino importante, quindi insomma la Lega quando chiama a raccolta i suoi uomini rispondono sempre presente e i risultati poi arrivano. Parlava appunto del presidente Zaia che appunto ha conseguito 200.000 preferenze, un risultato straordinario. Questa capacità appunto a livello del territorio, lei diceva quando si chiama poi l'elettorato risponda. Ecco, c'è una nota negativa che da parte di tutti gli osservatori è stata sottolineata, ovvero sia questo 17 punti in meno di partecipazione al voto. Ma questo ormai purtroppo sta diventando una costante, no? Perché in tutte le elezioni, anche le elezioni comunali, vediamo una certa disaffezione. Sicuramente la politica negli ultimi anni
può avere anche allontanato gli elettori, ma secondo me siamo di fronte anche un po' ad una crisi strutturale della nostra società, perché al di là della politica e della partecipazione anche alla vita attiva dei partiti, io sono sindaco e lo vedo anche all'interno della mia comunità. Oggi c'è una flessione nella partecipazione nella vita pubblica, nelle varie associazioni di volontariato, nelle varie realtà che comunque si occupano della nostra società. Perché purtroppo oggi noi viviamo nella società dell'io e non del noi. E secondo me un grande lavoro che dobbiamo fare soprattutto nelle nuove generazioni è proprio quella di sensibilizzare questi ragazzi a sentirsi partecipi di una comunità, perché da soli non si va da nessuna parte, soprattutto su alcuni temi che riguardano il sociale, quindi gli anziani, le famiglie e quant'altro. Deve passare il concetto che se vogliamo affrontare le sfide del futuro e vogliamo ovviamente affrontarle con serietà e con strumenti all'altezza, dobbiamo avere la capacità di fare squadra e metterci assieme, e lo si fa anche partecipando alla vita democratica, perché la vita democratica poi ti permette di eleggere quelle persone che poi fanno le scelte sul tuo territorio, che magari a 20 e 30 anni più di tanto non ti interessano, però si progettano poi le politiche che quando avrai qualche anno in più serviranno anche a te quando ne avrai bisogno. Prima di ripassare la linea al direttore Baccialli, 3 questioni velocemente. Visto che lei è un autorevole rappresentante della Lega a livello regionale e non solo, facciamo un passo avanti rispetto alle elezioni. La composizione della squadra. Ieri il Presidente Stefani ha detto gli accordi vanno rispettati, pacta sunt servanda, come dicono i giuristi. E che cosa succederà? Perciò la squadra è già definita, le deleghe sono già definite, o che cosa succede adesso? La squadra non è ancora definita, ovviamente. Adesso il Presidente Stefani incontrerà i rappresentanti dei vari partiti della coalizione. Ovviamente è stato fatto un accordo preelettorale e questo accordo, come ha detto bene ieri il Presidente Stefani, verrà rispettato. È ovvio che poi bisogna fare un ragionamento per le quote rosa, perché ovviamente ci sono le quote rosa all'interno della Giunta, i vari equilibri a livello provinciale, però insomma penso che tra persone di buon senso si troverà una quadra sicuramente, e anche per le deleghe, perché ovviamente le deleghe hanno un peso specifico molto importante. Saranno 5 assessori a Fratelli d'Italia, 4 alla Lega. Questo è l'accordo, è il preaccordo fatto, quindi penso che insomma si manterrà questo equilibrio, e poi la partita insomma penso la deciderà il Presidente, anche perché Alberto ha detto una cosa giustissima, lui chiederà i nomi ai partiti e poi la scelta sarà sua, cioè ovviamente ci vogliono persone di grandi capacità, in quanto la Regione del Veneto è una regione molto complessa, ha tematiche delicate da affrontare fin da subito, e quindi ci vogliono persone non di presenza ma di sostanza. Altra questione, lei prima parlava, ci sono numerosi sindaci che sono stati eletti in Consiglio regionale, perciò la prossima primavera avremo numerosi comuni che andranno al voto, perché rimanendo del Vicentino ma anche nel Padovano, 2 comuni importanti, pensiamo a Monselice o Arzignano, hanno i sindaci che hanno conseguito, pensiamo a Alessia Bevilacqua che ha ottenuto una messe di voti, andremo a votare. Sì, allora il primo dato è che quando candidiamo i sindaci fanno da traino, e quindi questo significa che i sindaci sono ancora molto apprezzati e amati dagli elettori, perché ovviamente vediamo insomma il sindaco di Soave 9.000 preferenze, Paola Roma in provincia di Treviso anche lei preferenze sopra le 8.000, la Bevilacqua ad Arzignano, quindi i sindaci sono portatori di voti, ma perché lavorano bene. E sicuramente finita una campagna elettorale dobbiamo già pensare alla prossima, perché fra pochi mesi su questi comuni si voterà, e sono comuni importanti, perché parliamo di Arzignano, di Monselice, di Soave, quindi realtà importanti dove noi ovviamente dovremo consolidare con un nuovo candidato, però la buona amministrazione di centrodestra, quindi dovremo metterci al lavoro già dalle prossime settimane. Chiudiamo con una nota un po' leggera ma sempre politicamente importante. Fonti autorevoli, non so se lei ce lo conferma, mi dicono che il segretario Salvini della Lega era abbastanza preoccupato e insistentemente la chiamava o la messaggiava e gli diceva: ma Nicola,
Come andranno queste elezioni? Otterremo un voto di più di Fratelli d'Italia o meno? Diciamo che questa per noi era una sfida. Ma è vero questo? No, è vero, il segretario Salvini ci teneva molto al risultato ovviamente di Alberto Stefani, ma anche al risultato della Lega, perché insomma la Lega in Veneto da sempre insomma, siamo un punto di forza e da sempre rappresentiamo anche la buona amministrazione, e ci sentivamo più volte durante la settimana perché voleva capire l'andamento della campagna elettorale, come era il clima, come rispondevano i cittadini, e proprio uno degli ultimi messaggi mi fa: Nicola, mi raccomando, dobbiamo anche di poco, ma dobbiamo essere sopra per ovviamente mantenere fede a quello che è l'impegno che ci siamo presi nei confronti dei Veneti, ma soprattutto per dimostrare la forza che abbiamo ancora in una regione strategica come il Veneto. E insomma c'è stata una grande mobilitazione, io devo veramente ringraziare tutti, sia gli amministratori comunali, i parlamentari, ma anche i tantissimi militanti. Ci siamo mobilitati come ai vecchi tempi, quindi col vecchio metodo della campagna elettorale, quartiere per quartiere, frazione per frazione, nei piccoli e nei grandi paesi, e alla fine il risultato è arrivato anche questa volta, che ovviamente è una grande responsabilità, però è anche vero che è una responsabilità che in Veneto ci prendiamo da tanti anni, e se ancora i cittadini ci votano vuol dire insomma che abbiamo fatto anche del bene. Ultimissima domanda, che cosa farà Luca Zaia adesso? Questa è una domanda che dovete fare a Luca Zaia, ovviamente è una risorsa importante per la Lega, e penso che il presidente Zaia insomma spetta a lui decidere, ma troverà sempre delle porte aperte, perché è una persona che veramente ha dato tanto a questa regione e sicuramente può dare tanto anche in altri ambiti, sia a livello nazionale che ovviamente in qualsiasi altra realtà dove lui vorrà mettersi a disposizione. Ringraziamo Nicola Finco, grazie a voi. sindaco di Bassano del Grappa, responsabile della campagna elettorale per queste regionali della Lega, e ridò la linea al direttore Baccialli. Grazie molte Ivano, grazie a Nicola Finco, al sindaco di Bassano del Grappa. Adesso saluto e ringrazio anche Alberto Rugin di Più Europa. Più Europa ha fatto parte del campo largo a sostegno di Giovanni Manildo. Buongiorno Rugin. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei. Torno subito perché abbiamo un collegamento da Belluno, di nuovo da Tiziana Bolognani, con uno dei due consiglieri bellunesi neoeletti in Consiglio regionale, cioè Alessandro Del Bianco del Partito Democratico. A te Tiziana. Sì, direttore, buongiorno di nuovo. Erano 15 anni che il PD di Belluno non riusciva ad entrare in Consiglio regionale. L'ultima volta con il compianto e anche ex presidente della provincia di Belluno, Sergio Reolon, il PD bellunese ce l'ha fatta con Alessandro Del Bianco, che del Partito Democratico è il segretario provinciale. Ha preso davvero tantissime preferenze Del Bianco, e allora subito a caldo le chiedo intanto se ha dormito questa notte. Ho dormito molto poco in realtà, anzi quasi per niente, anche perché chiaramente poi i meccanismi della legge elettorale sono particolari, e quindi è stata una notte a tutti gli effetti lunga e difficile, ma è stata ovviamente una delle notti che mi ricorderò a lungo, perché dopo appunto 15 anni, come hai detto tu, torniamo a eleggere un rappresentante in consiglio regionale. Insomma, sono orgoglioso di queste elezioni e dell'esito che c'è stato. Un'esperienza amministrativa che già la provincia di Belluno, il comune di Feltre ha potuto testare, perché Del Bianco con la passata amministrazione perenzina è stato assessore alla cultura del comune di Feltre. Del Bianco, io le chiedo intanto di fare un'analisi del voto anche in considerazione della alta percentuale di astensione. Sì, è un'alta percentuale di astensione che ha riguardato molto da vicino la provincia di Belluno. È vero che a Belluno c'è un dato dell'AIRE molto più alto che gli altri territori, e per assurdo Belluno è calata anche un po' meno rispetto alle altre province. È chiaro che però la cosa va messa sotto una certa lente di ingrandimento e di attenzione, perché è un dato preoccupante, questo non lo possiamo nascondere. Di contro chiaramente c'è stato un rapporto completamente ribaltato tra Lega e Fratelli d'Italia. Questo non ce lo aspettavamo nemmeno noi, e quindi è sicuramente una
cosa che ci ha stupito e chiaramente ha determinato anche poi tutti i resti che hanno poi determinato anche le nostre elezioni. Ecco, perché lo diciamo, la Lega resta fuori dai giochi, al momento salvo sorprese nessun consigliere regionale bellunese del Carroccio scenderà a Venezia. Dario Bond è riuscito a strappare più preferenze rispetto a Luca Zaia. Alessandro Del Bianco invece, con la campagna elettorale che è iniziata con la presentazione del candidato Manildo in provincia di Belluno assieme al partito, si è mosso ricordando quali sono stati anche i temi fondamentali che vi hanno mosso anche come partito per l'appunto in provincia. Parliamo per esempio, una delle ultime battaglie, quella contro la diga del Vanoi. Sì, assolutamente sì, è stata tutta una movimentazione in questi ultimi 2 anni che ci ha visto protagonisti su tanti temi e che ci ha permesso anche di rilanciare un po' l'attività del Partito Democratico, motivo per cui anche probabilmente l'elettorato ha premiato questa nostra scelta, perché il Partito Democratico a Belluno è il secondo in regione, quindi insomma è stato un consenso importante. Adesso continueremo ovviamente a lavorare su questi temi che ci hanno caratterizzato. In campagna elettorale in particolar modo io ho parlato di casa, sanità, acqua e trasporti e credo che su questo continuerò a lavorare anche in Consiglio regionale. Ringraziamo Alessandro Del Bianco, che è richiesto anche da altri colleghi. Questa mattina è una mattinata campale dopo una nottata in bianco per l'appunto. Direttore, naturalmente ci risentiremo prossimamente, stiamo ancora aspettando mister preferenze Dario Bond. Non appena arriverà qui a Belluno vi richiederò la linea, intanto te la restituisco. Grazie. E buon lavoro. Grazie molte Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi per la parte tecnica. Adesso torniamo da Alberto Rugin di Più Europa, che ha fatto parte del campo largo a sostegno di Giovanni Manildo. Come valuta questo risultato, Rugin? Vi aspettavate qualcosa di più? Vi aspettavate anche questo exploit nel centrodestra della Lega rispetto a Fratelli d'Italia? Ma allora, per quanto riguarda il centro-sinistra è un risultato storico, nel senso che da almeno 15 se non 20 anni che non si faceva un risultato così alto, frutto di una intesa, di una coalizione che si sa, io dico sempre che il Veneto è un po' il Texas dell'Italia, quindi quando vincerà un democratico in Texas forse vincerà anche il centro-sinistra in Veneto, cioè è una caratteristica di questa regione, ce ne facciamo anche un po' una ragione, però detto questo è un risultato importante perché era dall'epoca di Bortolussi, se non addirittura di Carraro, nel 2005 che si fece quasi il 41%, che non si è fatta una percentuale così alta, quindi perché c'è stata un'unità della coalizione che finalmente intorno alla figura di Giovanni Manildo si è riunita. Ovvio che è difficile, è una regione difficile, però abbiamo un raddoppio dei seggi di opposizione. Noi ricordiamo che veniamo da una legislatura dove i consiglieri di opposizione hanno 10 consiglieri, adesso si va quasi a 18-19, quindi sarà un'opposizione più forte, farà bene sicuramente a tutta la democrazia. Noi entriamo in consiglio regionale con Nicolò Rocco della lista Uniti per Manildo, che appunto è questa lista liberal democratica dove faceva parte Azione, Italia Viva, Più Europa, quindi anche noi avremo una rappresentanza in consiglio regionale. Penso che nessuno si aspettava sicuramente questo exploit, un raddoppio della Lega su Fratelli d'Italia, dove sicuramente la forza trainante di Zaia si è fatta sentire, ma come si è fatta sentire anche in Campania e in Puglia con gli ex presidenti di regione che attraverso le loro liste, diciamo dentro le loro coalizioni, hanno dato il loro peso, perché chi governa una regione importante come il Veneto 10-15 anni è ovvio che ha il suo peso politico. Detto ciò, penso che Alberto Stefani non avrà la stessa facilità politica di gestire la regione come ha avuto Luca Zaia, perché c'è comunque un Fratelli d'Italia che ha 9 consiglieri, avrà, io non penso che ci saranno più assessori di Fratelli d'Italia della Lega, perché è ovvio che in questo momento si sta parlando di 5-6 assessorati alla Lega e 3-4 a Fratelli e ovviamente 1 a Forza Italia, perché è ovvio che se io prendo il doppio di voti di te non puoi chiedermi più assessori, anche se avevamo accordato prima questo, perché nessuno poteva e prevedeva
ripeto, che la Lega prendesse il doppio di Fratelli d'Italia. Quindi questo sicuramente sarà oggetto di discussione. Tante donne, questo è un elemento positivo, direttore, abbiamo il Consiglio regionale con più donne d'Italia, sembrerebbe. Siamo vicino al 46% di presenza femminile al Consiglio regionale. Questo è un altro dato molto positivo, quindi io penso che insomma c'è anche un grande cambiamento, un rinnovamento, facce nuove, volti nuovi, e speriamo finalmente che i temi che Alberto Stefani, che non lo nascondo, è anche un mio carissimo amico, pur avendo diciamo visioni politiche diverse, ha messo al primo posto il sociale. È un tema molto importante a cui lei sa, direttore, io tengo molto, e penso che sia una priorità dei veneti, la questione delle case di riposo, la questione appunto degli asili nido, la questione dell'assistenza sociale, perché il disagio anche giovanile, io lavoro nelle scuole, sta aumentando, e io credo che il sociale, se Alberto Stefani lo metterà al centro, ovviamente l'opposizione responsabile saprà anche collaborare su questi temi, che ha sempre detto in questi anni di opposizione essere e dover essere prioritari del futuro di questa regione. Grazie molte, grazie Alberto Rugin. Se vuole restare collegato magari ci risentiamo tra un po'. Intanto alcune novità sulle preferenze. Dagli ultimi riconteggi fatti dal Consiglio regionale, rispetto a quanto mostrato prima, infatti vedremo adesso le tabelle delle preferenze aggiornate, c'è una variazione. In provincia, un attimo, in provincia di Verona, sì, forse, vabbè, poi le vediamo dopo, però volevo dire, in provincia di Verona non entra Verzé delle Civiche Venete, al suo posto va Filippo Rigo della Lega. In provincia di Treviso non entra Marcon della Lega, al suo posto Rossella Cendron, sindaca di Silea delle Civiche Venete. Il totale dei seggi, la ripartizione tra partiti non cambia, la Lega perde un seggio a Treviso e lo prende a Verona, Civiche per Manildo perde un seggio a Verona e lo prende a Treviso. Questo il riconteggio, questa sarebbe la situazione, quindi vediamo qui in provincia di Treviso, Claudio Borgia, Luca Zaia, Sonia Brescacin, Paola Roma, Riccardo Barbisan per il centrodestra, vedete la novità, Rossella Cendron per il centro-sinistra, non c'è più nel centrodestra Stefano Marcon, e sempre nel centro-sinistra, oltre a Rossella Cendron, Paolo Galeano e poi Riccardo Szumski e Nicolò Rocco. Questo è Treviso, vediamo adesso le altre tabelle, le altre province. Qui siamo a Belluno, come vi dicevamo, il recordman delle preferenze Dario Bond, che è entrato in Consiglio regionale con Fratelli d'Italia, ed è entrato anche Alessandro Del Bianco del PD, che abbiamo sentito poco fa. Provincia di Padova, Elena Ostanel, Elisa Venturini, Filippo Giacinti, Roberto Marcato, Eleonora Mosco, Giorgia Bedin, Alessio Morosin, Andrea Michalizzi, Eric Pasqualon. Provincia di Padova, la grande esclusa Vanessa Camani. Vediamo adesso anche la provincia di Rovigo, dove si conferma Vanessa Mantovan con 4.850 preferenze e l'attuale assessore della cultura della regione del Veneto, Cristiano Corazzari, anche lui un ottimo risultato. Ancora la provincia di Vicenza, partiamo dal centrodestra, Jacopo Maltauro, Francesco Rucco, Manuela Lanzarin, Alessia Bevilacqua e Marco Zecchinato. Centro-sinistra, vedete Carlo Cunegato, Alleanza Verdi Sinistra, per il Partito Democratico Chiara Luisetto, per il Partito Democratico Antonio Marco Dalla Pozza e per Resistere di Szumski Davide Lovat. Mi pare, non so se abbiamo un'altra scheda, eccola qua, qui siamo a Verona, 10.434 preferenze per Flavio Tosi, e poi sempre per il centrodestra entrano in Consiglio regionale Diego Ruzza, Anna Leso, Filippo Rigo, Elisa De Berti, la vicepresidente della regione, il sindaco di Soave Matteo Pressi
e Stefano Valdegamberi, 2 soli consiglieri a Verona per il centro-sinistra, Giampaolo Trevisi e Anna Maria Bigonna, che abbiamo spessissimo ospite a Focus. Allora andiamo in pubblicità e poi torniamo subito con altri dati, altri collegamenti. State con noi. La vittoria di Alberto Stefani su tutti i giornali nazionali, dove si mette in risalto questo risultato del Veneto rispetto invece alla sconfitta del centrodestra in Campania ed in Puglia. Quindi abbiamo titolato Trionfa Stefani, 203.054 per l'esattezza le preferenze che ha avuto il presidente uscente Luca Zaia. Ieri sera l'intervento, la conferenza stampa di Alberto Stefani, al quale a un certo punto si è aggiunto il vice premier e segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini. Sentiamo cosa ha detto. Devo dire bravissimo Alberto, è una grande soddisfazione, è un risultato che va oltre ogni previsione da parte di molti analisti e di molti giornalisti. Devo dire che la scommessa che io ho fatto con Luca e con altri non è arrivata lontana dal risultato finale. È una grande responsabilità, perché è una vittoria con proporzioni notevolissime. E quindi ho sentito prima la conferenza di Alberto, da domani in ufficio, testa all'ufficio, rappresenta tutti. Anticipo una domanda: era, e per quello che mi riguarda rimane con orgoglio vice segretario federale della Lega. È stato nominato commissario 5 anni fa. Il nostro obiettivo primario è sempre stato ottenere il terzo mandato e ci abbiamo provato in tutte le maniere possibili. Non ci siamo riusciti e devo dire che dopo la nomina di Alberto a giovanissimo commissario, 28 anni, sindaco e parlamentare, col lavoro, con la fatica, con la passione, poche chiacchiere, tanta umiltà, tanto lavoro, tanto ascolto, la capacità di tenere insieme tutte le anime, tutti gli stili, tutte le sensibilità, arrivando a polemiche zero. E quando lavori tanto, non ci sono polemiche, c'è positività, ci sono idee, c'è ascolto, raccogli. Se siamo a questo, non so, 30, 35, 36, 37% inaspettato da tutti ancora oggi pomeriggio, mi sono conservato gli screenshot di dotte analisi. Ma così è per il mio albo personale, che ha dato la Lega per morta e Salvini per morto da almeno 10 anni. Diciamo che siamo in discreta salute e la responsabilità è tanta, e quando abbiamo capito che il terzo mandato non sarebbe arrivato, e ripeto, secondo me sbagliando, perché si toglie ai cittadini una possibilità di scelta, non ho mai avuto dubbi che il nome giusto fosse quello di Alberto. E quindi buon lavoro a te da domani, e apprezzo anche il fatto che, siccome la Lega ha preso tantissimi voti, ha preso molti più voti di quanto chiunque altro avesse potuto ipotizzare, però i patti fatti, gli accordi fatti, la stretta di mano data prima di oggi valgono. Non si ridiscutono le parole date. È chiaro che il voto dei cittadini premierà la Lega con tanta presenza in Consiglio regionale, però ci tengo a ringraziare gli alleati, perché in Veneto c'è stato un bel gioco di squadra. Ringrazio ovviamente, questo è frutto anche dei 15 anni di lavoro di Luca Zaia e della sua squadra. Nel risultato della Lega,
Quanto è merito di Stefani, quanto merito di Zaia? Seconda domanda. Zaia non dice cosa vuole fare da grande. Lei un'idea ce l'ha? Il risultato della Lega è merito di tutti i militanti della Lega in Veneto, quindi Zaia, quindi Stefani. E mi permetto di dire anche dei tanti militanti senza incarico che a novembre ci hanno messo l'anima. Quindi voi vedete giustamente la punta dell'iceberg, la Lega la sua radice ce l'ha sotto il pelo dell'acqua, e sono decine di migliaia di persone che hanno un credo, hanno dei valori, e senza chiedere un euro, anzi rimettendoci i soldi della benzina, dei pullman, delle trasferte e delle sale prenotate, hanno portato allo straordinario risultato di oggi. Due di questi militanti si chiamano Luca Zaia e Alberto Stefani, ovviamente hanno qualche onore e qualche onere in più rispetto agli altri. Luca può fare tutto con la sua esperienza maturata in Veneto, in amministrazione locale, a Roma, potrà scegliere di servire il suo popolo come meglio riterrà. Così Matteo Salvini insieme ad Alberto Stefani. Ieri sera molti telespettatori ci dicono: ma continuate a ripetere, spesso ripetete gli stessi messaggi. Se vengono mandati 4-5 volte gli stessi messaggi può capitare, perché noi li passiamo a blocchi e non possiamo stare lì a centellinarli, no? Per cui per cortesia mandatene uno, che sia uno però, non lo stesso ripetuto 4-5 volte. Qualche giorno prima del voto era venuto qui a Focus il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Sentiamo una parte della sua lunga intervista. Molto tirato, è stato un evento straordinario. Ne ho approfittato e ho consegnato un libretto, ma non per provocazione, un libretto con l'elenco di tutte le tasse da loro aumentate o addirittura introdotte per la prima volta. È un elenco, un volumetto corposo, e loro non hanno potuto smentire, ma l'ho fatto non per provocazione, perché si rendesse conto, quando si va in TV e si dice questo è il paese del record, questo è il paese dove va tutto bene, eccetera, che non è così. Non è così, perché gli imprenditori hanno vere difficoltà, le famiglie hanno vere difficoltà. Pensi che una volta, oggi qui in Veneto, con 2 stipendi si era particolarmente agiati, ci si poteva permettere di mandare i figli, che so, in palestra, mandare i figli in vacanza, fare una vacanza l'intera famiglia, andare al ristorante il fine settimana. Oggi con 2 stipendi, per esempio medi, non si riesce a fare più tutto questo, perché c'è un'inflazione, e c'è un'inflazione che è un crollo dei salari reali che non è stato recuperato da nessuna misura del governo. E che fa il governo? Eppure, attenzione, e qui non è polemica politica, è un governo che da 3 anni, 3 anni di governo, questa è la 4ª legge di bilancio. Andiamo a vedere cosa c'è in questa legge di bilancio per gli imprenditori che hanno fatto grande l'Italia del Veneto, per le piccole e medie imprese che ogni giorno devono aver a che fare con questo castello, con questa montagna di tasse e burocrazia. Cosa c'è? Che misura c'è? C'è la transizione 4.0. A molti telespettatori sembra un discorso tecnico, ve lo dico io che cos'era. Erano degli incentivi per chi comprava un nuovo macchinario, incentivi per chi faceva innovazione, per chi migliorava dal punto di vista delle dotazioni informatiche la propria fabbrica per essere più competitiva, per chi offriva sana occupazione. Così il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte la settimana scorsa a Focus. A proposito di esclusi, vorrei dire, a me spiace molto che non sia tornato in Consiglio regionale, almeno lo stato delle cose, poi vedremo, ma questo ormai dovrebbe essere il risultato definitivo. Alberto Villanova. Alberto Villanova è stato il Presidente dell'intergruppo Lega Lista Zaia, è persona molto preparata, colta, educata, ha sempre dato l'esempio di una politica
fatta con serietà e con determinazione. Purtroppo i giochi, le candidature, i voti hanno determinato la sua esclusione, come anche quella di Joe Formaggio. Joe Formaggio, che è sempre stato protagonista qui a Focus, e ovviamente spero comunque torni, e come tornerà anche Alberto Villanova, non ha avuto i voti necessari per tornare in Consiglio regionale, e qui si tratta di una politica più urlata, ma molto autentica e dettata da grande passione civile. Allora adesso andiamo di nuovo a Belluno, perché vedo Tiziana Borognani in compagnia di Dario Bond. A te Tiziana. Sì, direttore, grazie. Allora, abbiamo il Dario Bond, neoconsigliere regionale, figura il ruolo già ricoperto da Bond a Palazzo Ferrofini 15 anni fa assieme a Sergio 2010-2015. Esatto, assieme al compianto, abbiamo detto poco fa, Sergio Reolon, e si ripropone con una casualità incredibile questa accoppiata tra centrodestra e centrosinistra, perché dopo 15 anni, l'abbiamo detto poco fa con Del Bianco, rientra in Consiglio regionale anche il Partito Democratico bellunese. Vabbè, Bond, lei mister preferenze a Belluno? Sì, mister preferenze, ma insomma la gente mi vuole bene, ho sempre lavorato per il territorio, continuerò a farlo, e comunque alla fine l'appello che faccio anche ad Alessandro Del Bianco, che conosco da vecchia data, è quella di fare sistema. Cioè noi abbiamo solo 2 consiglieri, non possiamo mettere prima la bandiera politica e poi il resto, dobbiamo mettere prima i problemi del nostro territorio, fare asse comune, lui in consiglio, me magari in giunta, e vincere e far capire che la montagna è difficile in termini di vita, in termini di problematiche, che costa tutto di più, e che abbiamo anche, sì, siamo olimpici, però abbiamo tanti quei problemi che dobbiamo affrontarli. Ecco, questo è quello che io chiedo, come del resto la gente mi ha chiesto durante la campagna elettorale. Senta, però lei ci sta dando una notizia tra le righe, già ipotizza la sua presenza in giunta, che era, diciamo, nelle cose in questo patto preelettorale che Fratelli d'Italia ha siglato con la Lega, che prevede per l'appunto la presenza di 5 assessori in giunta per il partito di Giorgia Meloni. Questo significherebbe però fare spazio e quindi far entrare un terzo bellunese in Consiglio regionale, nella persona di Silvia Calligaro? Beh sì, a parte che la Calligaro ha preso tante preferenze, visto che si è candidata per la prima volta, e quindi insomma, ha preso 4.000 preferenze, sono tantissime, ma al di là di questo, questo territorio ha diritto ad avere un assessore in giunta, come lo aveva prima, perché Giampaolo Bottacin, che saluto e che ringrazio, perché devo dire che l'assessore Bottacin mi ha aiutato tantissimo anche nel programma, nelle cose che ho detto e che ho portato avanti, che porterò avanti. Chiaramente è un territorio, ripeto, olimpico, con tutti i problemi che ci sono in questo territorio, ed è giusto che ci sia un assessore importante che pesa, no, all'interno della giunta, che porta avanti le aspettative della montagna tutta, ma anche e soprattutto della provincia di Belluno. Non dico che è un diritto, ma è una derivata assoluta. Ma è anche forse probabilmente quello che si aspettano i pochi bellunesi che sono andati a votare, perché lo ricordiamo, la provincia di Belluno si è contraddistinta in questa tornata elettorale regionale come la provincia in cui l'affluenza è stata la più bassa in assoluto. Sì, è un dato bruttissimo, però 7.300 preferenze con una percentuale così bassa, lo dico io, è un grandissimo risultato. Vuol dire che alla fine comunque c'è voglia di avere qualcuno abbastanza forte e duro che precisa e che presidia la giunta regionale. Però
Paolo, facciamo un ragionamento sul risultato elettorale con Fratelli d'Italia che tutto sommato contava di avere la vittoria in tasca a livello regionale e che invece ha ottenuto un risultato che è metà di quello della Lega, che risorge come l'araba fenice. Ma io ho questa sensazione che tirare tanto a lungo la storia del candidato presidente alla fine abbia fatto male a Fratelli d'Italia, cioè tirarla così lunga è stata dura. Poi secondariamente si è messo assieme un mix esplosivo tra candidato presidente giovane, bel ragazzo che si presenta bene, con un presidente uscente che è una macchina della guerra, con una Lega che invece di disunirsi si è unita totalmente perché aveva paura di perdere, e quindi alla fine il risultato è stato fuori così. Noi comunque dobbiamo farci un bel esame dentro di noi come Fratelli d'Italia per capire effettivamente quello e cosa è successo. Perché Scusi, De Carlo ha fatto capire che anche il suo ruolo di coordinatore regionale potrebbe essere rimesso alle decisioni della leader Meloni. Secondo lei potrà essere realmente così? Io questo non lo so, non sono in grado di capire queste logiche nazionali e romane. Per me Luca è un amico, è una persona che ha lavorato tanto, si è speso, fa 6-7 incontri al giorno, non si è veramente mai limitato. Il tema è un altro, secondo me, è che quando noi diamo alla Lega la presidenza non possiamo anche permettere di pensare di vincere se abbiamo anche l'altro presidente che corre, perché questo ha portato un 35% di voti in più, quindi alla una fine sottovalutazione? È stata una sottovalutazione. Gli americani userebbero dire è stato un errore strategico dal punto di vista proprio della battaglia. Cioè, abbiamo praticamente portato una situazione in cui non si poteva vincere ma si poteva solo perdere. Direttore, se hai delle domande da studio per il neoconsigliere regionale Dario Bond, io resto qui in attesa, altrimenti restituisco la linea allo studio. Tiziana, grazie, ma tra poco dobbiamo chiudere, abbiamo ancora un collegamento, per cui ringrazio molto Dario Bond e i complimenti ovviamente, grazie a te e a Stefano Bozzi, a presto, grazie, buon lavoro, arrivederci, grazie. Allora andiamo adesso nella sede della Lega alla K3 a Villorba, perché c'è la conferenza stampa del segretario provinciale della Lega a Treviso, Dimitri Coin. Intanto vediamo le immagini, non credo che sia credo che sia già in corso la conferenza stampa. Vedo Paolo Calia, giornalista, e poi altri colleghi. Coin sta ancora parlando dal palco, non so quando inizierà la conferenza stampa. Io direi, visto che abbiamo ancora qualche minuto, diamo la lanciata di Fabio Bui. Fabio Bui, che è candidato presidente dei Popolari per il Veneto, non è riuscito a superare la soglia del 3% con il suo movimento. Sentiamo cosa ha detto a Chiara Gaiani. Noi ci auguriamo di superare l'1, era quella la soglia che volevamo, ovviamente tentiamo al 2. Guardate che 3 settimane fa noi non esistevamo e quindi chiaro che non pensavamo fosse possibile, anche se ci speravamo, arrivare al 3, ma cominciare un percorso per i popolari nel Veneto in questa regione. Per noi è stato uno step questo, misurarsi alle elezioni. Pensiamo che di superare l'1 al fine dello scrutinio, l'1 o verso il 2, ecco, e quindi siamo fiduciosi in questo. Comunque da domani si sentirà parlare ancora dei popolari del Veneto. Ecco, commentiamo velocemente. Fabio Bui, possiamo andare in diretta adesso alla K3, c'è Dimitri Coin, è arrivato anche il presidente Zaia, vedo Riccardo Barbisan, sentiamo. Ha restituito la fiducia in questa tornata elettorale, per ringraziare tutti i candidati che ci hanno messo la faccia e che hanno lavorato per rappresentare questo territorio vediamo qua se ecco qua, forse mi conviene prenderlo addirittura così, e che hanno lavorato
per questo territorio e per rappresentarlo nel migliore dei modi. La fiducia ci è stata restituita dagli elettori e quindi ci teniamo a ringraziarli tutti. Poi un ringraziamento particolare, come dicevo prima, ai 9 candidati che ci hanno messo la faccia, che hanno corso in una tornata elettorale molto complessa e complessa come è sempre la tornata elettorale per le elezioni regionali, che come definisco sempre, come dico sempre, è la tornata più cruenta che un partito politico vada ad affrontare, perché comunque mette in confronto uomini della stessa squadra. Il giorno dopo si ritorna a lavorare tutti assieme, chi è eletto avrà l'onere di rappresentare i cittadini all'interno del Consiglio regionale e chi non è riuscito a raccogliere i voti sufficienti per farsi eleggere avrà comunque l'onere di rappresentare il partito e di rafforzare la sua posizione come riferimento territoriale per conto della Lega. Il risultato che abbiamo ottenuto in provincia di Treviso è un risultato assolutamente importante. Noi eravamo convinti di poter far bene nella nostra provincia, perché abbiamo comunque una storia politica significativa, abbiamo uomini che hanno rappresentato la Lega in maniera determinante, importante e che sono stati da traino sempre per questa provincia e direi anche per tutta la Lega, e il risultato è arrivato. Gli eletti, da quello che vedo insomma in queste ore per la provincia di Treviso, sono 4. Fino a questa notte erano 5, ma con ripartizioni sono 4 e sono appunto Luca Zaia, che è qui accanto a me, Riccardo Barbisan, Sonia Brescacin e Paola Roma. Poi abbiamo il presidente della provincia Stefano Marcon, che probabilmente poi con le scelte di giunta immagino che rientri, e successivamente di seguito abbiamo Alberto Villanova, Roberto Bett, Valeria Salvati e Maria Bortoletto, ai quali va tutto il nostro ringraziamento. Un risultato assolutamente importante, con una capacità di raccogliere preferenze per i nostri candidati che è stata alta anche in questa situazione, e che, come dicevo prima, ha portato gli elettori a restituirci quella fiducia che nelle tornate precedenti c'era stata tolta alle politiche piuttosto che alle europee. Il risultato non era paragonabile certo a quello che abbiamo ottenuto, e non solo siamo il primo partito appunto in provincia di Treviso, dove la provincia di Treviso ritorna a essere la provincia più alta nel consenso di tutto il Veneto, è anche la provincia che ha comunque il sindaco della città capoluogo, che è Mario Conte, che saluto qui davanti a me nelle file della Lega, e che è anche la provincia che ha anche il presidente della provincia stessa, dell'ente provincia, nelle file della Lega. Quindi il peso politico di Treviso è assolutamente confermato, ma è confermato dalla capacità dei nostri uomini di essere rappresentativi. Qui accanto a me ho Luca Zaia, che ringrazio personalmente a nome di tutta la segreteria provinciale, di tutti i militanti e anche credo dei cittadini. Non spetta a me ringraziare a nome dei cittadini, però il lavoro che hai fatto prima come Presidente della provincia e poi come Presidente della Regione è sotto gli occhi di tutti, e ti è stato restituito con un consenso che francamente tutti avevamo timore il giorno prima del voto, perché il sondaggio che conta è quello del giorno dopo il voto. Però superare le 200.000 preferenze era un qualcosa che, quando mi chiedevano a Roma ma quanto farà Luca Zaia, ma quante preferenze prenderà Luca Zaia, io dicevo sempre tante, ma non chiedetemi i numeri, perché francamente non sono in grado di fare nessun tipo di pronostico. Allora dobbiamo chiudere qui il collegamento col K3 a Villorba, perché abbiamo la pubblicità e poi dobbiamo partire come al solito in orario con il Focus TG, e riprenderemo la linea
dal K3 proprio con il nostro notiziario a mezzogiorno in punto, quindi tra 7 minuti state con noi, grazie ancora ai nostri registi Francesco Ceroni, Italo Morao, il coordinamento di Francesca Bozza e Andrea Basso, insomma tutti i nostri giornalisti, i nostri tecnici che hanno permesso questa lunga maratona iniziata alle 13:30 di ieri. A tra poco con Focus TG, adesso pubblicità. Buongiorno in diretta con Focus TG. Si è conclusa poco fa la nostra maratona elettorale, iniziata ieri alle 13:30. Adesso andiamo avanti con l'informazione. Ovviamente la politica in primo piano e il trionfo di Alberto Stefani, eletto presidente della Regione del Veneto con il centrodestra. Succede a Luca Zaia, che vedremo tra poco al K3 di Villorba, in diretta con Dimitri Coin. C'è anche Sonia Brescacin, c'è Riccardo Barbisan, ovvero alcuni degli eletti in provincia di Treviso. Vediamo comunque, per sintetizzare la pagina politica, quelli che sono i titoli di uno dei giornali, il Gazzettino in questo caso. Stefani al 64%, Zaia tira la volata e la Lega doppia Fratelli d'Italia. Manildo resta sotto il 30%. Stefani: sarò il sindaco dei Veneti e dedico questa vittoria a mia nonna che è stata male. Ma adesso andiamo in diretta al K3, sta parlando Sonia Brescacin, che è stata rieletta ed è stata fino ad oggi la Presidente della Commissione Salute. Sentiamo cosa sta dicendo. Presidente Stefani, che mi ha dato l'opportunità di essere candidata per queste elezioni regionali, il movimento della Lega Trevigiana in particolare, il segretario Dimitri Coin, tutti quanti il movimento trevigiano che ha sostenuto la nostra candidatura con un lavoro importante giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto, e quindi il Presidente Zaia, essere subito dopo il Presidente Zaia, che ha fatto un risultato straordinario e il riconoscimento dei 15 anni e mezzo di lavoro in Regione, per me sicuramente essere seconda subito dopo lui è una soddisfazione anche personale. Grazie. Sì, grazie a tutti anche da parte mia. Per me, guardate, c'è anche molta emozione, nel senso che qui dentro ho passato tanta parte della mia vita, essendo iscritto alla Lega da quando avevo 14 anni, dal 1999, quindi sono più della metà della mia vita è in questo partito, in questa comunità politica, per la quale ho avuto la possibilità nuovamente di spendermi, e quando si vede, diciamo, la propria famiglia fare festa non si può non portare le paste, e quindi ho cercato in questo modo dedicandomi, facendo una campagna elettorale abbastanza tradizionale. Io non ho usato l'intelligenza artificiale, io ho fatto tanto porta a porta, e infatti forse se utilizzavo l'intelligenza artificiale mi andava meglio. No, è la verità che porta a porta io l'ho fatto prima. No, è 15 anni che faceva porta a porta. Esatto. Ma a parte le battute, abbiamo fatto in molti comunque una campagna elettorale sotto i gazebo, in mezzo alle persone, nelle piazze, cercando di fare come i salmoni, riportare, diciamo, le persone a occuparsi di politica in un momento nel quale l'affluenza stessa ci dice che l'attenzione per il dibattito politico è poca, e ci sono alcune fasce d'età che si sono autoescluse o si sentono escluse da questa
questo dibattito. Io credo che aver candidato un ragazzo di 33 anni come Presidente della Regione possa permetterci di riprendere un contatto con le persone giovani, ben più giovani di me, che in questa campagna elettorale spero si possano essere sentite rappresentate, possano essere andati a votare per noi, anche per questo motivo, perché c'è assolutamente necessità in politica di un naturale ricambio, come in tutte le vicende umane. Credo che Alberto Stefani possa riconnettere i giovani alla politica, essere un'esperienza di questo genere nel panorama veneto e non solo. Grazie. No, scusa, volevo aggiungere. No, ma posso fare anche da qua, tanto non cambia nulla. No, volevo solo riprendere un concetto. Scusatemi, un concetto che mi ero dimenticato, l'affluenza alle urne. Io ne avevo parlato in più occasioni, sono stato l'unico che fin dall'inizio ha sostenuto la necessità di non trascurare l'avversario vero, che non era, diciamo, la controparte politica, ma era rappresentato dalla scarsa affluenza alle urne. E così è stato, no? Questi 16, 17, 18, 19 punti, non so, noi abbiamo fatto nel 2020 66 punti, 66%, 61? Vabbè, sì, 61, quello che è questo giro 43 era? 44. Ecco, vorrei ricordare che è un dato non da trascurare per un semplice motivo. Primo, perché vi ricordo che quel 61% avveniva in pieno Covid e quindi non c'è neanche la giustificazione di dire ma era settembre, non era novembre, c'era in pieno Covid. Con l'arrivo della variante inglese alle porte, quindi abbiamo fatto una campagna che è stata impossibile, peraltro con le mascherine, con l'impossibilità di fare aggregazioni, insomma c'è stato tutto un casino. Mi ricordo che quella sera dello spoglio non siamo potuti entrare qui, abbiamo dovuto metterci un palchetto fuori nel parcheggio e stare all'aria aperta. E quindi è ancora più indicativo che questo 43% non lo possiamo accettare, e quindi non solo noi, ma il Paese si deve interrogare su questa affluenza alle urne. Al di là delle ritualità di questa convocazione autunnale, al di là delle ritualità del fatto che è stata autunnale e in assenza di ogni forma di election day con le amministrazioni comunali, cosa che non è mai avvenuta nella storia della Regione, che si vada a votare per la Regione e non ci sia un comune convocato alle urne. Ricordo che noi dovevamo andare con Venezia. Ecco, al di là di tutto questo c'è un tema. Io spero che vivamente questo governo prenda in mano la situazione e definisca all'americana l'election day nazionale. Si decida che è la seconda domenica di maggio, la prima di giugno, la ultima di aprile, non so quello che sarà, ma che noi cittadini siamo chiamati una volta all'anno, che è più che sufficiente, anche troppa, per andare a votare, perché guardate che questo malessere è sempre più diffuso, quindi io non trascurerei il fatto dell'affluenza alle urne. È fondamentale che i cittadini vengano riportati, ma anche che si organizzino delle convocazioni che siano fatte in maniera razionale, non come sta accadendo adesso. Dopodiché il fatto di non aver potuto votare, ad esempio, pensate che il comune a capoluogo ci avrebbe portato sicuramente più cittadini al voto se ci fossero stati altri comuni ancora di più, tipo Castelfranco è un altro comune che noi abbiamo perso per strada, che ritroveremo a maggio 2026. Domande? Bene, Alda. Presidente, c'è questo accordo siglato tra Stefani, candidato governatore ora eletto, e Fratelli d'Italia, in base al quale su 10 assessori, perché l'idea è di riportare la giunta da 8 a 10, 5 andranno a Fratelli d'Italia. All'epoca però, voglio dire, ci si basava su proiezioni e sui risultati delle precedenti elezioni politiche 2022 ed europee 2024. Le regionali venete del 2025 invece hanno dato un rapporto di forze completamente diverso. Quindi la domanda è: secondo voi è giusto mantenere pacta sunt servanda questo accordo, e cioè dare 5 assessori su 10 e solo 4 alla Lega? Ma guarda, io non mi occupo di questo, non mi sono occupato dell'accordo e penso che sia prerogativa del Presidente Stefani decidere cosa fare rispetto alle nomine di giunta, qualitativamente e anche quantitativamente. Quindi non entro nel merito, prendo atto di questo. Per quanto riguarda il Consiglio, sul Consiglio si fanno altri ragionamenti, perché comunque i numeri di Consiglio sono altri e sono evidenti che sono a nostro favore. Ma il tema del Consiglio è un tema diciamo
più prettamente del Consiglio, quindi politico, del partito, poi deciderà l'Assemblea. Per quanto riguarda la Giunta è giusto che il Presidente disponga come meglio pensa e anche nel rispetto o meno degli accordi che ha fatto, però insomma mi sembra di aver capito che è confermato l'accordo, per cui penso che non ci sia nulla da aggiungere. Vai Cristina. Allora, adesso che cosa succede, cosa farà? Resta in Consiglio, con che ruolo? E poi chiedo, magari anche in modo un po' provocatorio, però visto i risultati e i numeri, con le sue preferenze, si può pensare di far nascere di nuovo una lista Zaia in Consiglio regionale? In che senso? Ma guardate, la lista Zaia non è mai stata un soggetto politico. Tant'è vero che vi ricordo che anche negli ultimi 15 anni io, pur avendo avuto la lista Zaia che ha fatto solo il 44-45% quello che è stato, non mi sono iscritto al gruppo lista Zaia, ma mi sono iscritto al gruppo Lega, nonostante molti disattenti abbiano sempre, come si può dire, malignato su questa lista Zaia. Continuo a dire che se mi avessero ascoltato tutti e avessimo presentato la lista Zaia avremmo portato più persone alle urne e probabilmente avremmo portato anche ancora un miglior esito per dare ancora di più ad Alberto e a questa maggioranza ancora più consiglieri. Penso che i salti di gioia li avevano fatti le opposizioni quando hanno saputo che non si presentava la lista Zaia. Ecco, perché l'ultima volta la lista Zaia ha portato a casa, vi ricordo, il centrodestra con la lista Zaia ha portato a casa 43 consiglieri su 50. Oggi ne abbiamo 30 su 50. E quindi l'ultima volta abbiamo portato a casa 13 consiglieri in più. Cioè, è tutta un'altra storia. Dopo, per carità, si può discutere di democrazia, ma questa è democrazia, prova ne sia che la legge elettorale è chiara. Quando passi il 60% dei consensi come coalizione vincente si va in proporzionale e noi abbiamo preso il 77% di percentuale, quindi il 77% del Consiglio è passato a noi. Ma sai, questa è una domanda, io spero di rispondere per l'ultima volta, perché avrò risposto 2,5 milioni di volte. Allora, guardate, io leggo di tutto, leggo che dovrei fare il sindaco di Venezia, o meglio che potrei avere questa opportunità, leggo che potrei avere l'opportunità di andare in Parlamento con le supplettive e fare il ministro, leggo che potrei fare il presidente dell'ENI, leggo che potrei fare il presidente del Consiglio, guardate, il presidente del Consiglio regionale, scusatemi, non vorrei essere malinterpretato. No. Ho chiarito, è giusto, no? Perché porre dei limiti? Filippo, hai chiesto la parola? No, adesso tocca a Filippo. No, dicevo, a parte le battute, scusatemi, ma non era una battuta, nel senso, il Presidente del Consiglio regionale. Guardate, io penso di rappresentare l'unico caso al mondo di uno che ha rinunciato a un seggio sicuro in Europa per mantenere fede all'impegno preso con i veneti, e penso di essere sempre stato coerente. Questa candidatura mi è stata chiesta, l'ho fatta per spirito di servizio e di amore nei confronti del Veneto, e entrerò in Consiglio regionale. Non chiedetemi con che ruolo, perché non ve lo so dire, ne parlerò con Alberto, e sarò a disposizione del Presidente, ma non con l'ottica del Grande Fratello. Questo lo voglio sottolineare, perché io odio il ruolo del Grande Fratello nei miei confronti, figuratevi se lo vado a applicare a qualcuno. Alberto, se ha bisogno di una mano, sono a disposizione. Se riesce a far da solo, meglio per lui, perché comunque ha gli strumenti per farlo. Detto questo, ed è giusto che lui brandizzi e qualifichi e personalizzi l'amministrazione su sua misura, perché l'amministrazione deve essere un abito sartoriale, perché quando porti gli abiti degli altri poi finisce anche che ti fai male. Allora, così Luca Zaia in diretta dal K3, avete sentito un lapsus freudiano che sicuramente Crozza sfrutterà, credo, immediatamente. No? Ha detto, mi danno anche del Presidente del Consiglio, poi si è corretto, Presidente del Consiglio regionale. Vediamo, il Presidente Zaia si è soffermato molto sulla scarsissima affluenza, ha detto che bisognerà prevedere, tra poco vedremo un servizio su questo, però vediamo diciamo, gli eletti, quelli che sono gli eletti, vediamo le preferenze nelle grafiche di Francesco Cerone. Partiamo dalla provincia di Treviso. Claudio Borgia per Fratelli d'Italia, Luca Zaia con la Lega, Sonia Brescacin, Paola Roma, Riccardo Barbisan, e questo riguarda il centrodestra, e poi Rossella Cendron, che in base ai conteggi poi
è entrata in Consiglio regionale, Paolo Galeano del Partito Democratico, Riccardo Sciumsi con il suo movimento Resistere e Nicolò Rocco con Uniti per Manildo. Vediamo anche la provincia di Venezia, Lucas Pavanetto, Fratelli d'Italia, Laura Besio, sempre con Fratelli d'Italia, Francesco Calzavara, assessore al bilancio riconfermato, Rosanna Conte, europarlamentare che entra in Consiglio regionale, Andrea Tomaello, vice sindaco di Venezia che entra in Consiglio regionale e Roberta Vianello, sempre per il centrodestra. Con il centro-sinistra sono entrati Monica Sambo, Jonathan Montanariello e col Movimento 5 Stelle Flavio Baldan. Ancora le preferenze, qui siamo a provincia di Padova, Elena Ostanella e Andrea Michalizzi per il centro-sinistra, Ostanella con l'Alleanza Verdi-Sinistra, Michalizzi vice sindaco col Partito Democratico e poi Eric Pasqualon con il centrodestra, con l'UDC, Alessio Morosin con la Liga Veneta Repubblica, Forza Italia, Elisa Venturini, confermata Elisa Venturini, confermato Roberto Marcato, entra la new entry Eleonora Mosco, consigliere di minoranza a Padova col centrodestra, Giorgia Bedin e Filippo Giacinti. Vediamo anche la provincia di Belluno, come abbiamo detto poco fa, Dario Bonda per il centrodestra e per il centrosinistra Alessandro Del Bianco. La provincia di Verona, vedete Diego Ruzza, Anna Leso, sempre per il centrodestra Elena De Berti, vicepresidente attuale della regione, il sindaco di Soave Matteo Pressi, Stefano Valdegamberi, poi Filippo Rigo, mi sembra che sia, o Filippo Rigo, per Forza Italia Flavio Tosi e poi per il centro-sinistra Giancarlo Trevisi e Anna Maria Vigon, quindi per Anna Maria Vigon è una riconferma con un ampio consenso. Mi pare che abbiamo ancora la provincia di Vicenza, vediamo Francesco Rucco, Fratelli d'Italia, ex sindaco di Vicenza, l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin con la Lega, Alessia Bevilacqua, sindaca di Arzignano, Marco Zecchinato che abbiamo avuto collegato poco fa con Ivano Tolettini da Bassano del Grappa, Jacopo Maltauro e questo è lo schieramento del centrodestra, i nuovi eletti, per il centro-sinistra da Vicenza Chiara Luisetto, Antonio Marco Dalla Pozza con il Partito Democratico, Carlo Cunegato con Alleanza Verdi-Sinistra e con Sciumski, secondo consigliere ottenuto da Resistere, Davide Lovat. Bene, allora questi sono gli eletti, sono i risultati definitivi, abbiamo parlato dei tanti volti noti esclusi e adesso andiamo a Vicenza, credo che sia pronta Luisa Bertini con il segretario provinciale della Lega a Vicenza, Denis Frison. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori, buongiorno al nostro ospite Denis Frison, segretario provinciale della Lega che qui nel Vicentino avrà 3 consiglieri, insomma, com'è andata? È andata molto bene, sopra le aspettative. Direttore, buongiorno. Però prima di rispondere volevo ringraziare i tanti vicentini, sia della provincia che della città, che ci hanno ridato il voto. Hanno dato il voto ad Alberto Stefani, a Luca Zaia e al nostro movimento. Grazie infinite. Ecco, dicevamo 3 consiglieri, tra i quali anche la new entry, il volto nuovo, il sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua. Alessia aveva vinto col 77% quando si è candidata a sindaco ad Arzignano. Alessia è
un sindaco della Lega, nasce con la Lega, matura con la Lega, e questi penso siano i risultati di quando si fa un percorso politico. Purtroppo i giovani in questo momento non hanno più la voglia, non apprezzano più la passione di far politica, di andare in sezione, di fare il consigliere magari di minoranza, di discutere di idee, eccetera. Noi dobbiamo tornare a far tornare questa passione per la politica, perché la politica è soprattutto pathos, poi è tutto il resto, ma è pathos, è voglia di fare qualcosa per gli altri. Lei prima faceva un cenno fuori dai microfoni sulla tipologia di campagna elettorale e come è stata impostata. Lei diceva c'è stato anche un po' un ritorno al passato, alle vecchie campagne elettorali, quindi ai mercati piuttosto che alla pubblicità sui giornali, sulle televisioni, poco social. Sì, le devo dire questo, e in questo devo fare i complimenti ad Alberto Stefani perché ha veramente capito il momento. Cioè siamo tornati penso a 20 anni fa, quando i voti si prendevano incontrando le persone ai mercati, nei bar, anche all'interno ovviamente dei circoli, delle sezioni eccetera, ma soprattutto restando a contatto con la gente. L'unico fenomeno un po' strano è stata la Bevilacqua. Io ho dato un occhio, fra l'altro ho fatto una campagna social fantastica, merito anche di Enrico Marcigaglia, lo saluto, ha fatto una campagna social e infatti ha avuto in tutti i comuni del Vicentino ha avuto voti, cosa che invece altri candidati non hanno avuto, perché ovviamente rispetto alla zona in cui erano prendevano voti oppure meno. Ecco, qualche sassolino dalla scarpa ve lo siete tolto? Io penso noi siamo tornati a fare quello che noi dobbiamo fare. La Lega deve fare la Lega, ancora meglio la Lega in Veneto deve fare la Lega Veneta. Noi dobbiamo essere sindacato del territorio, dobbiamo ascoltare la gente, dobbiamo portare avanti le nostre battaglie che sono ferme da un po'. Abbiamo questa cosa dell'autonomia che noi dobbiamo portarla avanti, abbiamo fatto delle promesse, il popolo veneto ha dato la sua indicazione, noi dobbiamo portare avanti le nostre battaglie. Quando noi portiamo avanti i valori, la nostra identità, il fatto di essere effettivamente sindacato in senso sindacos, cioè fare giustizia assieme della gente veneta, la gente veneta ci premia. Altro nodo è stato l'astensionismo, oramai contraddistingue diverse tornate elettorali e anche stavolta si riconferma. Io le dirò sono un po' controcorrente, nel senso che quando qualcuno mi chiede ma sarebbe bello riuscire a votare online eccetera, e secondo me no, sono vecchio in questa cosa, secondo me invece la politica è una cosa completamente diversa, come dicevo prima. Noi dobbiamo tornare invece a far appassionare i giovani. Quando i miei ragazzi a scuola mi chiedono ma professore, ma perché io dovrei interessarmi alla politica? Io rispondo una cosa molto semplice: tu puoi anche non interessarti della politica, ma sicuramente la politica si interessa di te, perché ogni cosa che noi facciamo è determinata dalla politica. Le leggi, le regole, eccetera, sono determinate da chi fa politica, quindi noi possiamo anche disinteressarsi, è lei che si occupa di noi. Ecco, direttore, io ringrazio Denis Frison per essere stato con noi. Linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini. Io direi di andare a Bassano del Grappa adesso, perché c'è un ospite ancora di Ivano Tolettino, che è Eric Pasqualon, che è stato appena eletto, appena avuto i risultati dell'elezione a consigliere regionale. Eric Pasqualon, sindaco di Carmignano, se non ricordo male, perché ogni tanto mi prendo lucciole per lanterne, ma deve essere così. A te Ivano. Grazie direttore, ricordi benissimo. Eric Pasqualon è l'unico consigliere regionale eletto per l'Unione di Centro, che fa riferimento a Tony De Poli. Ha conseguito un risultato ragguardevole, perché all'interno di un partito che a livello veneto ha avuto l'1,7%, ha avuto oltre 4.000 preferenze. Di queste 4.000 preferenze, pensate, e lo dico per gli appassionati di politica, li ha avuti di cui 2.200 all'interno del comune di Carmignano, del suo comune, che è un comune di 7.000 abitanti. Carmignano, altro elemento, che è il comune in cui si è votato di più percentualmente nelle 3 regioni che ieri erano al voto, ovvero sia, oltre al Veneto, ricordiamo la Campania e la Puglia. Perciò sindaco Pasqualon, anzi consigliere regionale Pasqualon, un risultato notevole. Buongiorno a tutti, un risultato straordinario che
parte da un dato che lei diceva diciamo molto bene, che è quello dell'affluenza. L'affluenza di Carmignano intanto mi ha reso orgoglioso prima di tutto come sindaco per la partecipazione democratica dei nostri cittadini. Abbiamo sfiorato il 62% di votanti, che significa davvero non solo il comune che ha avuto più votanti della provincia di Padova, non solo del Veneto, ma di tutta la tornata regionale. Credo che questo sia davvero un bel segnale, un segnale anche di affetto nei miei confronti, di sostegno, perché ho raccolto oltre 2223 preferenze, e quando il cittadino scrive il tuo cognome del tuo comune con così tanta quantità diventa davvero una dimostrazione di affetto, di sostegno, ma anche di una verifica amministrativa di risultati che abbiamo ottenuto in questi 4 anni di amministrazione, ma al di là anche di 4 anni di un percorso politico che parte dal 2014, quando sono stato eletto vice sindaco. Lei, Eric Pasqualon, come lo vedete, è giovane perché ha 34 anni, ha già però un'esperienza ragguardevole, è sindaco da 4 anni e prima ha cominciato, secondo la tradizione dei democristiani, ha cominciato la sua attività politica fin da giovanissimo, e lui è sostenitore, e questo spiega anche il risultato, di tutta una serie di presupposti per fare politica. Nell'epoca dei social Eric Pasqualon non è ovviamente soltanto social, ma privilegia anche tutta una serie di caratteristiche. Quali sono? Io ringrazio tutta la squadra e tutti coloro che ci hanno aiutato in questa campagna elettorale, perché la nostra strategia, che non è una strategia ma è un DNA di fare politica, è quello del contatto con le persone. Quindi abbiamo veramente lavorato nel territorio, non solo nel comune di Carmignano ma anche nei comuni ovviamente con Termine e di tutta la provincia di Padova, per parlare alle persone, ascoltare, perché solamente attraverso l'ascolto si può conoscere, e conoscendo poi si possono dare delle risposte. Ma abbiamo anche coinvolto in questo percorso di campagna elettorale tantissimi giovani, che è una cosa che mi premeva tantissimo. Li abbiamo incontrati, gli abbiamo stretto le mani, ma anche discusso di quello che vuol dire la Regione Veneto, di quello che può fare la Regione Veneto per i nostri giovani. E non abbiamo tralasciato ovviamente famiglie, poi gli anziani, che sono il nostro veramente baluardo, coloro che ancora oggi sentono forte il senso della partecipazione alla politica. Nel mio seggio a Camazzole mi ha emozionato una signora di 101 anni che è venuta a votare con le sue gambe nel nostro seggio, e credo che quello sia veramente un bel segnale di partecipazione, ma soprattutto di voglia di contribuire a votare delle persone che siano dei rappresentanti poi del territorio. Quale sarà il suo contributo all'interno del Consiglio regionale? Il mio contributo sarà quello di un sindaco che è abituato a lavorare per la propria comunità e quindi a dare dei risultati per il territorio. Il mio contributo sarà quello che rappresenterà l'UDC, e quindi anche tutti coloro che non sono stati eletti dell'UDC, perché non solo è un risultato mio personale, ma il risultato di una squadra che ha raccolto 28.000 preferenze in tutte le province attraverso un partito, quello dell'UDC, che è da pochissimo stato rilanciato dal senatore De Poli, che è diventato segretario nazionale da qualche mese, quindi un lavoro che purtroppo non ci ha visto partire da molto tempo, e quindi abbiamo avuto questo risultato. Quindi il nostro lavoro sarà quello di dare il nostro contributo ovviamente al Presidente Stefani, alla Giunta regionale, ma soprattutto quello di costruire per il futuro un partito che possa davvero rappresentare tutto il territorio e portarlo a una percentuale molto più alta per le prossime regionali dei prossimi 5 anni. Lei citava poco fa il tema degli anziani, la signora di 101 anni che è venuta al seggio a votare. So che nel suo comune c'è grande attenzione al sociale, e andiamo nella prossima giunta, come abbiamo detto, ripetuto in questa campagna elettorale, verrà scorporata la sanità dal sociale. Secondo lei questo è un passaggio importante?
È fondamentale, noi dobbiamo ritornare a parlare di sociale, a confrontarci con il territorio, con i nostri sindaci, con gli amministratori, con tutti coloro che sono cosiddette persone più fragili, e soprattutto quello che voglio dire è che abbiamo raccolto anche nei mercati, in tutti i nostri comuni. Dobbiamo tornare a una sanità che è vero che funziona, che è di eccellenza, ma una sanità di prossimità. I nostri anziani hanno bisogno dei nostri medici nei nostri territori, delle nostre case di comunità con dei servizi, e non possono fare chilometri per andare a fare una visita specialistica in ospedali in tutta la provincia. Deve tornare a esserci una sanità di prossimità. Ringraziamo Eric Pasqualon, neoeletto consigliere regionale per l'Unione di Centro, e ridò la linea da Bassano del Grappa al direttore Luigi Baccialli. Grazie Ivano Tolettini, che ha sentito e intervistato tantissimi esponenti della politica, e con il suo arrivo a Media Nord-Est vogliamo intensificare i rapporti di Media Nord-Est, di Rete Veneta e delle nostre reti con tutta la popolazione, oltre ovviamente alla politica. Adesso andiamo tra poco da Chiara Gaiani con il vice sindaco Michalizzi, vice sindaco di Padova, eletto in consiglio regionale, però vorrei vedere prima il servizio sull'affluenza, perché si continua a parlare della scarsità di elettori alle urne. Vediamo. 44,64% contro 61,16%. È tutto in questo raffronto tra oggi ed il 2020 il quadro impietoso dell'affluenza al voto in Veneto per le elezioni regionali, un tonfo di oltre 16 punti percentuali che fotografa la poca affezione dei cittadini alla partecipazione ed il fatto che il partito dell'astensione è quello della maggioranza assoluta. Nessuna provincia raggiunge il 50%, record si fa per dire di votanti nella provincia di Padova, che raggiunge il 49%, seguita da Vicenza 45,1%, Verona 44,7%, Venezia 44%, Treviso 43,7%, Rovigo 41% e fanalino di coda Belluno con il 35,2% dei votanti, anche se nel bellunese l'elevata presenza di residenti all'estero ha un peso rilevante sul dato dell'astensione. Spulciando i dati dei comuni, il record di votanti si registra ancora nel padovano, a Carmignano di Brenta, con il 61,7%. Qui era candidato il sindaco Pasqualon dell'UDC. Nella Marca è Preganziol, il comune con maggior affluenza, 50,9%, ed assieme a Paese 50,4% sono gli unici comuni trevigiani ad avere superato la soglia della metà degli aventi diritto. Situazione simile nel veneziano, con due comuni che hanno superato di pochissimo il 50%, Marcon e Fossò. In provincia di Verona il primo posto dei votanti va a Velo Veronese con il 57,6%. Nel Vicentino il comune dove si è votato di più è Pozzoleone con il 54,7%. In provincia di Rovigo è il piccolo comune di Gaiba a raggiungere il 52%, nel bellunese Zoppè di Cadore il 53,11%. In assoluto il record negativo di votanti va al comune bellunese di Soverzene, dove ha votato appena il 18,6% degli aventi diritto, poco sopra il 18,8% di Cibiana di Cadore. Tra i grandi esclusi a Padova, Enoch Soranzo, vicepresidente del Consiglio regionale con Fratelli d'Italia, Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, invece ce l'ha fatta con un ampio consenso il vice sindaco Andrea Michalizzi. A te Chiara. Direttore, buongiorno, ancora, anche i telespettatori, siamo con Andrea Michalizzi che ancora non crede al risultato. 18.051 preferenze, 8.000 in città dove ha superato Luca Zaia di quasi 2.000 preferenze, il resto in provincia è davvero un risultato. Pensava di raggiungere questo risultato? Ma quando si inizia una campagna elettorale si pensa ai temi, si pensa alle cose che la gente ti racconta e che quindi insomma poi immagini di trasformare in programmi, in progetti. Non penso mai a quale può essere il risultato. Io insomma ho sempre pensato di lavorare con tutta la squadra insomma per avanzare rispetto al dato precedente come centrosinistra, come Partito Democratico. Insomma sono contento che
pur nel risultato insomma questo segnale si sia visto, ci sia stato un bel avanzamento, e questo ci dà modo insomma di iniziare un lavoro per Padova e per il Veneto in Consiglio regionale anche con più forza rispetto a prima. Ecco, citavi Vanessa Camani, direttore, prima colleghi giornalisti insomma, ha avuto un attimo di incontro con la stampa e lei ha detto un'ingiustizia che non ci sia Vanessa all'interno del Consiglio regionale. Ma sono d'accordo, Vanessa ha fatto un lavoro straordinario in questi 5 anni, ha fatto una grande campagna elettorale e ha raccolto anche un grandissimo risultato. Questa legge elettorale è una legge elettorale ingiusta perché Padova, pur essendo tra le province che hanno segnato il miglior risultato come lista del Partito Democratico, questa legge elettorale per una sorta di resti e meccanismi, Padova si vede eleggere solo un consigliere regionale, mentre in altre città con un risultato minore se ne fanno di più. È una legge che così non può funzionare e crea delle ingiustizie, insomma, quindi io spero che in queste fasi di riconteggio qualcosa possa cambiare, perché insomma questo territorio ha espresso anche tanti voti al PD e Vanessa può fare un lavoro molto importante in questo territorio che continua quello dei 5 anni precedenti. Ecco, lei diceva è anche un risultato che premia questa amministrazione, il mio consenso. No, io mi riferivo a un dato che c'è sulla città. Allora, l'elezione regionale non è un'elezione favorevole a noi, insomma, quindi il dato è un dato molto chiaro, molto netto, pur l'avanzamento che abbiamo segnato. In questo quadro la città resta però con un voto che premia il centrosinistra e premia l'alleanza di governo in città e premia quindi le forze politiche che reggono l'amministrazione Giordani. Questo è un test politico molto importante e Padova, anche controcorrente, diciamola così, insomma, è riuscita a mantenere un prevalenza di voti al centro-sinistra. Io ho notato anche un'attenzione in provincia rispetto alle politiche che l'amministrazione padovana sta facendo, penso alle politiche di trasporto pubblico, di collegamento. La provincia ha un'esigenza di migliorare i collegamenti e probabilmente c'è una percezione anche di politiche avanzate e concrete del capoluogo. Lo stesso approccio, lo stesso atteggiamento potrebbe funzionare anche in un territorio più vasto. Ecco, io farei un'ultima domanda, direttore, se mi consenti. Tra 2 anni si vota a Padova, c'è anche il nome di Andrea Michalizzi tra i possibili candidati, sappiamo che Giordani non si può più candidare. Ma è presto per dirlo, io oggi inizio con impegno un lavoro in Consiglio regionale. Il mio cuore, la mia attenzione ovviamente è sempre su Padova, sarà importante l'appuntamento fra 2 anni per il ricambio dell'amministrazione e io darò un contributo in qualunque forma possa essere perché questa amministrazione possa continuare con lo stesso segno e poi sarà la squadra insomma, a decidere quale assetto avere. Direttore, non so se ha altre domande. No, grazie Chiara, grazie, complimenti a Andrea Michalizzi e grazie molte, grazie a te, al nostro operatore. Intanto andiamo sempre in diretta a Vicenza da Francesco Rucco, ex sindaco di Vicenza, che ha fatto un vero e proprio exploit, ha avuto maggiori preferenze di Sergio del recordman Sergio Berlato. A te Luisa Bertini. Sì, buongiorno direttore, siamo in compagnia con Francesco Rucco. Un record, dice il direttore, per i voti. Grazie, una bella soddisfazione, grazie direttore, vuol dire che siamo riusciti a parlare con le persone, abbiamo fatto il giro di tutti i comuni del territorio vicentino, credo di aver anche portato un messaggio convincente e adesso spero di poter lavorare per la mia provincia di Vicenza che ha bisogno di essere rappresentata al meglio.
Parlando un po' della campagna elettorale e di com'è stata, prima era qui con noi Dennis Frison e diceva si è giocato poco di social in realtà, si è tornata un po' alla campagna elettorale tradizionale, questo ha pagato o ha portato pochi giovani magari al voto? Qual è l'analisi? Ma l'analisi è naturalmente che le generazioni più giovani partecipano poco al voto, secondo me non basta contattarle via social, bisogna parlarci, educarli all'educazione civica fin dalle scuole, fin da quando sono bambini, è quello che hanno insegnato a noi nelle scuole quando eravamo più piccoli, bisogna ripartire da lì, dalle nuove generazioni, per far capire l'importanza del voto. Poi devo dire che tante persone, i nonni, gli anziani, sono quelli che partecipano sempre più attivamente e sono, devo dire, quelli che trovavo anche nei mercati, che trovavo in giro per le associazioni, con le quali si parlava anche di politica, c'era la voglia di partecipare, quindi c'è una differenza effettivamente tra una generazione e l'altra che va colmata. Ecco, lei che cosa porterà in regione di Vicenza? Ma io penso di poter portare un po' di esperienza, un po' di competenza e io sono a disposizione sia del mio partito che dei miei concittadini, voglio portare Vicenza a pesare di più e questo è un impegno che ho preso molto chiaro in campagna elettorale, l'ho preso con tutti i territori del Vicentino, io non rappresento solo la mia città ma anche il Bassanese, l'Ovest, il Basso Vicentino, l'Alto Vicentino, quindi dobbiamo rappresentare tutti i vicentini perché tutti hanno questioni da affrontare, da risolvere, quindi porteremo anche delle soluzioni concrete. Ecco, direttore, io ringrazio nuovamente Francesco Rucco per essere stato con noi, la linea può tornare allo studio. Grazie Luisa Bertini e Simone Squarcina, il nostro operatore a Vicenza. Adesso vediamo ancora tra gli esclusi ci sono altri nomi importanti, per esempio Andrea Zanoni che è stato in Consiglio regionale, è stato anche europarlamentare, un notissimo ambientalista, insomma non ce l'ha fatta con Alleanza Verdi-Sinistra, è entrato invece in Consiglio regionale Carlo Cunegato, sempre di AVS, e non ce l'ha fatta proprio per una manciata di voti, Morena Martini. Sentiamo. Morena Martini, prima dei non eletti in Lega in provincia di Vicenza, un suo commento. Beh, intanto suona bene, perché se uno non passa subito la cosa importante è essere prima dei non eletti. Sono moderatamente ottimista e felice anche del risultato perché per me era la prima volta che mi cimentavo in una campagna elettorale regionale di questo livello e avevo dei mostri sacri in lista con me, quindi sono felice del risultato ottenuto. È chiaro che spero che adesso nella composizione della giunta scatti un assessore Lega in giunta regionale, perché in questo caso io subentrerei ed entrerei in consiglio, quindi aspettiamo le decisioni del nuovo presidente. Le proporzioni della vittoria interna della Lega su Fratelli d'Italia se l'aspettava? Allora io sentivo nei mercati fra la gente, sentivo tanto affetto e ho trovato pochissime persone che mi hanno detto no, io la Lega non la voto. E questo andava un po' a cozzare con il sentiment che arrivava un po' da Fratelli d'Italia, quindi sul fatto che noi avremmo avuto comunque un bel risultato, un risultato importante, ne ero certa. Non pensavo, e ne sono felicissima, di questo enorme risultato che per noi Lega in Veneto è doppiamente importante e ci carica anche di una grande responsabilità, perché dobbiamo far sì che questo consenso regionale resti tale anche nelle altre elezioni importanti per noi e per il nostro movimento. Un suo commento all'affluenza sempre più bassa, sotto il 50%. L'affluenza, io come ho avuto modo di dire tante volte, le colpe sono imputabili a chi fa una cattiva politica. Perché nel momento in cui la politica è fatta da persone che tradiscono il voto popolare, allora le persone non hanno più la necessità di dire ma come vado a votare, dopo voi mi cambiate le carte in tavola una volta messa giù la partita. I cattivi esempi demoralizzano soprattutto i giovani. Ho visto pochi giovani, però sono contenta del fatto che il nostro Presidente come impegno ha già detto che
lavorerà in questi anni per far sì che l'amore per la politica torni, soprattutto fra i giovani, e che i giovani imparino ad esprimere il loro voto indipendentemente dal partito, indipendentemente dalle persone che andranno a votare, ma che capiscano l'importanza fondamentale di quella che è l'unica arma di libertà che possiamo esercitare ancora. Così Morena Martini, intervistata da Mirko Cavallin a Bassano del Grappa. Oggi in regia per questa edizione di Focus TG Italo Morao, Andrea Basso e il coordinamento di Francesca Bozza. E vediamo Bulldog Marcato che qui parla della prossima giunta e del Consiglio regionale, dove dice cambieranno gli equilibri. Sentiamo. È finita la Lega radicchiocentrica? No, è finita la regione radicchiocentrica, sì, voglio sperare di sì. Insomma, abbiamo candidato un padovano, per carità, bisogna avere attenzione per tutto il territorio e ci mancherebbe. Diciamo che in questi anni un leggero spostamento su Treviso c'è stato ed è del tutto evidente, ma è normale che sia così. Spero che l'asse si sposti un po', sia politicamente che anche amministrativamente, si sposti un po' più su Padova. Cioè, mi tiro per casa, ragazzi. Che tipo di regione si sta immaginando adesso? Mentre oggi di fatto io portavo una delibera in giunta e in 2 minuti veniva approvata perché c'era una confidenza e una fiducia reciproca tali da non avere nessun tipo di ostacolo, e poi andava in consiglio, e anche lì, a parte il lavoro delle opposizioni, come è naturale che sia, ma non c'erano problemi. Insomma, i prossimi anni non saranno così, perché c'è l'esigenza di ogni partito di marcare il proprio territorio, ci sarà Forza Italia probabilmente in giunta e quindi anche qui cambiano gli equilibri, e soprattutto in Consiglio ci saranno mediazioni continue. Io sapete, sono molto diretto, insomma, ecco. Poi tra luce e vino lo riserviamo alle televisioni, ma poi nei fatti sarà così. Quindi Alberto Stefani deve essere bravo a scegliersi una squadra di governo e una squadra di rappresentanti consigliari all'altezza delle aspettative dei veneti, e che siano in grado di consentire a lui di esplicitare bene il suo ruolo di presidente. Così Bulldog Marcato, che ha ottenuto 11.469 preferenze. Ottimo il risultato anche del sindaco di Albignasico Filippo Giacinti di Fratelli d'Italia, 12.130 preferenze, davvero un risultato notevole. Questa mattina negli studi di Bassano del Grappa Ivano Tolettini ha intervistato anche Marco Zecchinato della Lega, eletto in Consiglio regionale. Sentiamo. Marco Zecchinato, sicuramente eletto, la proclamazione è arrivata pochi istanti fa dal Consiglio regionale, insomma il suo primo commento a livello di risultato personale. Beh, sono contento del risultato che c'è stato, anche perché vedendo i risultati primi, insomma le prime proiezioni, ho aumentato i voti rispetto alla volta precedente, cosa non scontata, e che appunto tutti gli uscenti hanno avuto difficoltà alla riconferma e all'aumento dei voti. In una partita molto difficile, in cui il presidente Zaia chiaramente ha penalizzato noi maschi in modo particolare, ma sicuramente ha valorizzato la lista e la Lega. Questo è stato importante per raggiungere un risultato collegiale, per cui sono molto soddisfatto del risultato. Adesso avremo altri 5 anni per lavorare per il territorio e per rappresentare tutto il Vicentino. Come consiglieri eletti ho visto, indipendentemente dal partito, che rappresentiamo un po' tutta la provincia di Vicenza come area geografica, per cui avrò modo di impegnarmi sia per tutta la provincia, ma in modo particolare, insomma, per l'area che rappresento, l'area iberica, l'Ovest e l'Alto Vicentino. È un territorio, questo, e tocco uno dei temi caldi di queste settimane, che è al centro delle cronache per la vicenda PFAS, l'ultimo caso della superstrada pedemontana e poi prima tutta la questione Miteni. Sarà questo uno dei temi su cui impegnarsi? Il tema dei PFAS è un tema importante sul quale la Regione ha posto l'attenzione sin dal 2013, da quando è stato sollevato il problema appunto da Regione, ARPAV e CNRR. E ultimamente è un tema che ha destato nuovamente interesse sulle cronache per il problema pedemontana, composto che è stato appunto utilizzato dalla ditta che ha fatto i lavori, ma un composto che, ricordiamo, è utilizzato per accelerare
la presa dei cementi, che viene utilizzato credo comunemente nelle opere pubbliche. Regione Veneto ha posto un'attenzione particolare su questo, ha messo in sicurezza e ha cercato appunto di indagare, di analizzare, collaborando con ARPAV e con gli inquirenti, per cui è un tema che sicuramente avrà tutta l'attenzione possibile immaginabile. Questo lo è stato anche in questi anni, perché ricordiamo che Regione Veneto, da quando ha scoperto il problema, ha cominciato un percorso che ha portato a screening sanitari, indagini, messa in opera di un sistema acquedottistico per mettere in sicurezza l'approvvigionamento di acqua, e quindi la Regione ha sviluppato un grado di approfondimento altissimo che continuerà a sviluppare negli anni futuri, sia per il Veneto ma anche in favore delle altre regioni italiane e anche a livello internazionale, perché oramai il grado di specializzazione che ha acquisito la Regione Veneto è veramente elevato. L'ultima questione, che non è ultima, sanità sociale. Il neopresidente Stefani ha annunciato la separazione dei due assessorati, appunto tra sociale e sanità. Su questo tema, secondo lei, quali sono le priorità da portare avanti subito? Beh, sicuramente il sociale è un tema importante, per cui separare sanità e sociale è importante per prestare la giusta attenzione alle due grandi tematiche. Sul sociale in particolare si sta investendo sugli ATS, ambiti territoriali sociali. I comuni stanno facendo un percorso con le ULSS e con Regione, strutturando questi ambiti sostanzialmente a livello territoriale, e diventa importante avere una Regione che con un assessorato ad hoc si occupi dei comuni, del territorio e delle esigenze sociali, affiancando appunto questo percorso. Il tema è sicuramente l'invecchiamento demografico, e il tema è sicuramente anche la denatalità e poi anche l'accesso alla casa e tanti temi sul territorio, dalla disabilità all'inclusione eccetera, per cui separare i due assessorati sicuramente vuol dire dare maggiore attenzione all'assessorato al sociale, e quindi aggredire, passatemi il termine, maggiormente i problemi, i temi, e riuscire a essere più concreti ancora sul territorio. 10.434 le preferenze ottenute da Flavio Tosi, ex sindaco di Verona, europarlamentare, coordinatore di Forza Italia. Sentiamo cosa ha detto a Carlo Alberto Inghilleri. Guardando i due dati con cui confrontarsi, che sono le regionali e le europee, alle regionali scorse avevamo il 3,5, quindi abbiamo praticamente raddoppiato i voti rispetto alle scorse regionali. Rispetto all'europea eravamo insieme a noi moderati fa l'1 e qualcosa, quindi viene fuori 7,5. Siamo all'1,10 con Quindi viene fuori 7,5 abbondante rispetto all'8,6. Quindi noi all'interno della coalizione perdiamo un punto rispetto alle europee. Quindi, considerando l'effetto Zaia, che è stato sorprendente, a noi comunque è andata bene. Chi ha deluso di più? Ma allora, non è deluso. Rispetto alle europee è evidente che noi perdiamo un punto e Fratelli d'Italia ne perde quasi 20. Quindi Luca Zaia e la Lega hanno recuperato moltissimo rispetto a Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia all'europea aveva il 37,5, oggi prende il 18 e qualcosa, quindi vuol dire che quei 20 punti che guadagna la Lega li guadagna quasi tutti su Fratelli d'Italia. Guardiamo anche il voto in Puglia e il voto in Campania, lì c'è una proporzione per così dire normale, Fratelli d'Italia primo partito, Forza Italia molto vicina come secondo partito e nettamente staccata la Lega. E invece questo risultato in Veneto diventa clamorosamente a favore della Lega, quindi vuol dire che Luca Zaia ha fatto da traino alla lista della Lega, ma anche dalle preferenze si vede questo. Allora vediamo alcuni titoli del Corriere del Veneto. Il centro-sinistra vicino al 30%, Manildo raddoppiati i voti, adesso guiderò l'opposizione. De Carlo di Fratelli d'Italia, non vedere un nostro nome ha tolto motivazione agli elettori, Zaia un fuoriclasse. Zaia e i suoi 203.000 voti, i cittadini mi vogliono ancora attenti ai segnali del popolo. Vediamo dopo i risultati ieri sera nella sede del PD cosa ha detto al nostro inviato Giovanni Manendo.
Un Veneto su 3 ha scelto Manildo e la coalizione. Sì, una bella responsabilità per ripartire e creare un centrosinistra che veramente sarà sempre più rilevante in Veneto. Abbiamo raddoppiato il 2020, diamo segnali che ci siamo e abbiamo voglia di incidere sempre di più. Il corso però sperava di vincere, cioè c'era la volontà e anche la possibilità. Io sempre, anche quando gioco a tennis con gente molto più forte di me, cioè io penso che sempre sia importante l'atteggiamento, anche la convinzione di dire ho qualcosa da dire al Veneto, e la nostra coalizione è convinta ed era convinta di avere delle idee per creare un futuro migliore in Veneto. Le metteremo a disposizione io come capo dell'opposizione, come responsabile di una coalizione molto ampia, e c'è una bella assunzione di responsabilità, un bel cammino da fare per incidere in Veneto. Rimane sanità, lavoro, giovani, anziani? Il tema dei giovani l'ho posto dall'inizio, il fatto che dobbiamo invertire il fatto che dal 2011 ad oggi 55.000 veneti se ne sono andati giovani, e questo è il punto fondamentale. Poi l'altro tema, la salute pubblica, che è fondamentale, riteniamo che sia una delle cifre su cui si guarda la capacità di una società di essere giusta ed equa, è una conquista di giustizia sociale che non possiamo perdere. I veneti però hanno deciso di non andare al voto. Sì, questo è un problema molto serio, il 44% di astensione ci deve interrogare tutti, e la politica deve dimostrare di essere capace di rinnovare, di meritare la fiducia. In questo momento non ce l'ha, e su questo dobbiamo lavorare maggioranza e opposizione per elevare il livello di capacità di proposta. Questa tornata elettorale è andata, no? Però la forbice si è accorciata. Lei giustamente diceva questo è l'inizio, perché da qui in poi ci si potrebbe arrivare. Sì, questo è il cammino, era una salita in montagna, abbiamo piantato il chiodo a metà parete e vediamo di arrivare finalmente in vetta. Penso che da domani io incomincerò con la responsabilità di essere il responsabile del capo dell'opposizione, e lavoreremo in modo propositivo e molto forte per poter lavorare perché questa opposizione, questa alternanza possa veramente diventare una vera alternativa nei prossimi anni. Il laboratorio che lei ha creato qui in Veneto è destinato ad espandersi anche a livello nazionale? Ma io penso che qui hanno lavorato molto bene i partiti, li ringrazio per il lavoro che hanno fatto. Devo dire una coalizione plurale, diversi angoli di visuale della società, ma capacità di avere una proposta concreta e univoca. In altre regioni questo ha portato alla vittoria, e ritengo che possa essere un bel esempio, un bel laboratorio anche a livello nazionale. Ha sentito Stefani? Sì, l'ho sentito, gli ho fatto i complimenti, gli ho augurato buon lavoro, gli ho detto adesso deve mantenere la fiducia che gli hanno dato i veneti e lavorare in modo concreto per lo sviluppo della nostra regione. Al di là di tutto è finito un'epoca, l'epoca di Luca Zaia. Sì, assolutamente, siamo a un cambio di passo, a un cambio di epoca. È finita l'epoca del Presidente Zaia, adesso se ne apre una nuova e vediamo di vedere insieme, di dare più sviluppo al Veneto. Elly Schlein invece cosa ha detto? Cosa lei ha detto a lei? Elly Schlein mi ha chiamato, mi ha ringraziato, ha detto che abbiamo fatto un ottimo lavoro, ha ringraziato il Partito Democratico per il lavoro molto forte, anch'io l'ho ringraziata di questo, e da qui siamo concordi nel dire che parte questa camminata per riconquistare la maggioranza, conquistare la maggioranza in Veneto e a livello nazionale lavorare insieme. Ha pesato il fatto che la campagna elettorale è iniziata molto tardi, cioè voi eravate pronti comunque quest'estate, ma dall'altra parte non c'era un avversario? Ma sicuramente sul dato dell'astensione può averlo portato, perché è inevitabile anche la rilevanza sui giornali, sui media è stata molto maggiore, la conoscibilità della campagna elettorale nel momento in cui c'era anche il candidato di centrodestra, quindi il fatto di una campagna corta forse non ha raggiunto tutti i cittadini veneti, però penso che sia importante, se non guardiamo quello che è successo, guardiamo al futuro e partiamo da questo dato che, ripeto, come coalizione ci rende molto soddisfatti. Una coalizione, anche si parlava che punterà a Venezia, quindi un territorio e una città delicata. Da quello che vedo i dati sono molto buoni sul Comune di Venezia. Chi avrà responsabilità di fare scelte sul Comune sicuramente potrà trarre qualche utilità da questi dati. E così ieri sera Giovanni Manildo. Adesso facciamo un salto a Venezia, perché è iniziata la conferenza stampa degli analisti di U-Trend, quindi l'analisi del voto. Sentiamo Avremo un po' di dati anche relativi al contesto nazionale e il voto in Veneto, e poi con Martina Carone che
insegnando analisi dei media all'Università di Padova, ci sembrava perfetta per fare anche un'analisi della comunicazione di queste elezioni, quindi con un approfondimento anche sulle campagne elettorali e i dati che emergono dai social media. Io prima di lasciare la palla a loro mostrerei la prima slide, che è un dato a nostro avviso molto interessante. Quello di Luca Zaia non è solo il dato record di questa elezione regionale, non è solo il dato record delle regionali in Veneto, ma è il record nella storia delle elezioni regionali italiane come voto di preferenza. Precedentemente il record apparteneva ad Alfredo Vito, consigliere regionale della Democrazia Cristiana, che fu eletto in provincia di Napoli nel 1985 con 121.000 preferenze. Le preferenze di Luca Zaia in questa tornata elettorale sono 203.054 e soprattutto è interessante vedere che supera il 10% dei voti validi, non dei voti alla Lega, dei voti validi nel complesso. Il record in percentuale è il 13,5% dei voti validi espressi in provincia di Treviso, ma subito dopo c'è il 12,9% dei voti validi espressi in provincia di Vicenza. Poi Venezia, Padova e via dicendo. Ci sembrava un dato che spiega un po' questa tornata elettorale, che rafforza ulteriormente in senso comparativo quello che dicevamo ieri, cioè che è un'elezione che ha sicuramente ha avuto un grande trascinatore, e questo dato fa abbastanza impressione, ci sembrava interessante partire da qui. Lascerei a voi. Allora, è appena iniziata la conferenza stampa, avete sentito degli analisti di U-Trend, dobbiamo andare in pubblicità con i nostri registi Italo Morao, Andrea Basso e il coordinamento di Francesca Bozza, e torniamo subito tra un paio di minuti. Nuovo in diretta con Focus TG, ci sono gli analisti di U-Trend che stanno valutando il voto, sentiamo. 100 è un dato simile a Rovigo, quindi affermazione molto ampia, leggermente meno netta a Venezia. Andrei a questo punto a rafforzare un elemento di lettura che vi proponevo poco fa, perché oltre alla mappa che abbiamo visto, noi qui vi portiamo i dati dei candidati presidenti in base alla dimensione del comune. Che cosa vediamo? Che se prendiamo tutti i capoluoghi di provincia del Veneto, Stefani vince 52-43, vince di 9 punti, che è un dato rilevante per il centrodestra veneto, che lo sappiamo, l'abbiamo detto prima, tradizionalmente nei capoluoghi fa un pochettino più fatica. Cresce al 63% il dato di Stefani nei comuni non capoluogo ma con più di 15.000 abitanti, e guardate il dato nei comuni con meno di 15.000 abitanti, dove Stefani è al 69%, quindi quasi 7 votanti. Se posso inserirmi, Lorenzo, solo al volo, rispetto a ieri abbiamo mostrato questa slide, non erano dati definitivi, e si è ampliato ulteriormente il margine nei comuni, penso sia forse a 67 o 68 e adesso sfiora il 70 nei piccoli comuni. E così integro questa prima parte, passando la parola a Giovanni Forti per una nota su questo, con una dimensione di raffronto storico, perché è stato osservato prima che questo risultato del presidente eletto Stefani si colloca al secondo posto nella graduatoria dei risultati del centrodestra, quindi lascerei a Giovanni Forti aggiungere qualcosa su questo mentre la vediamo. Sì, no, la slide parla abbastanza da sé e ci fa vedere che appunto l'exploit di Zaia del 2020 è quasi inarrivabile, comunque in tutte le altre regioni d'Italia negli ultimi 30 anni non c'è mai stato nulla di simile all'affermazione di Zaia del 2020. Il risultato di Stefani quest'anno è il secondo risultato di sempre per il centrodestra, e vedete che dal basso verso l'alto c'è una tendenza di crescita per il centrodestra nel corso del tempo, che va un po' di pari passo anche con il calo dell'affluenza.
e quindi si vede che l'elettorato più mobilitato che continua ad andare a votare in Veneto è tendenzialmente quello di centrodestra, e invece nelle elezioni del 2005, del 2010 e del 2015 in cui si votava un po' di più, il centrodestra vinceva comunque in modo solido, in modo convincente, ma con un vantaggio inferiore. Qui oggi parliamo di 35 punti di vantaggio, all'epoca si parlava di 10, 15, 20 punti, e quindi questo dato di mobilitazione cosiddetta asimmetrica è molto rilevante per interpretare il risultato di queste elezioni, e anche il calo dell'affluenza, cioè chi va a votare, chi è motivato anche dal fatto di poter vincere, per esempio. E quindi anche da questo quadro vediamo un'altra cosa che credo di interesse, cioè che l'ultima elezione vagamente contendibile in Veneto è quella del 2005. Quella del 2005 Galan Carraro, in una tornata molto favorevole al centro-sinistra, ricorderete, stravinse in molte regioni, ecco lì si arrivò a solo 9 punti di scarto, ma non sembra contendibile il Veneto nelle altre elezioni. Focus sulle liste, perché ovviamente molta parte dell'analisi di questa elezione riguarda le liste e non solo i candidati presidenti. Questa che vedete è una mappa che abbiamo elaborato che mostra il partito più votato in ciascuno dei comuni del Veneto, e si vede un mare verde, verde che qui rappresenta ovviamente la Lega, che è stato il primo partito in 490 comuni del Veneto, quindi nella quasi totalità. Come si vede dalla mappa, poco fuoriesce da questa massa verde che rappresenta appunto i comuni vinti dalla Lega. Ce ne sono 43 in cui è arrivata prima Fratelli d'Italia, 13 Forza Italia, 7 Partito Democratico, 4 UDC, 1 Noi Moderati e 1 Liga. Questo ci dice di un risultato che non è stato, quindi quello della Lega, non è stato concentrato in un'area della regione, e quasi ovunque la Lega è riuscita a sopravanzare Fratelli d'Italia, cosa che vediamo con quest'altra mappa elaborata da Utrend in questi minuti. Ci mostra il confronto tra Lega e Fratelli d'Italia, il confronto a due. Quello che si vede è che in quasi tutta la regione la Lega prevale, ci sono alcuni comuni della provincia di Belluno in cui Fratelli d'Italia prevale, peraltro Fratelli d'Italia nella provincia con Presidente di Belluno arriva dello 0,4 davanti alla Lega, in tutte le altre è molto dietro. Il risultato più forte per Fratelli d'Italia è quello di Lorenzago di Cadore, dove fa segnare un più 48 addirittura, ma complessivamente lo vediamo, il quadro è nettamente favorevole alla Lega in direi quasi tutto il Veneto. Sto per concludere per lasciare la parola a Martina Carone, che proporrà un'analisi sulla comunicazione social di questa campagna elettorale, ma vi do ancora qualche elemento di lettura. Intanto questo dato che ci sembra prezioso per l'analisi di questo voto, che riguarda l'impatto delle preferenze, perché voi sapete che le preferenze sono uno dei motori del voto, soprattutto alle elezioni regionali, tanto più con un'affluenza bassa, perché più è bassa l'affluenza, più pesano le preferenze, il voto strutturato, i fattori personali, quali le preferenze. Quello che vediamo in questo momento a schermo è la graduatoria delle preferenze. Non so, Giovanni, se su questo vuoi aggiungere qualcosa, perché c'è una tendenza che appare, direi, piuttosto chiaramente, al di là del primato delle civiche venete. Innanzitutto, come leggere? Voi vedete questo dato 1,0, è sostanzialmente possibile che il tasso di preferenze sia superiore a 1, visto che c'era la doppia preferenza e la possibilità di esprimere due preferenze, eccetto le civiche venete, che hanno sono un'anomalia, però sono anche una lista molto piccola. C'è un dato importante di preferenze di AVS, soprattutto in alcune province ha dati di preferenze molto importanti, ma complessivamente voi vedete, ovviamente le liste sono in quest'ordine, che c'è una forza anche a livello di lista e di traino dei partiti del centrodestra.
Cioè non c'è solo il voto d'opinione, non c'è solo Zaia, tutte le liste del centrodestra hanno un traino dal voto di preferenza importante, quindi c'è una qualità nella competitività delle liste che è oggettivamente impressionante. È interessante. Questa era in diretta l'analisi degli analisti di U-Trend sul voto delle regionali. Adesso andiamo avanti con la cronaca, una macabra scoperta poco dopo mezzogiorno all'interno di un casolare abbandonato nelle campagne di via Bariglaria a Udine. Sono stati trovati 2 corpi senza vita. In fondo a questa strada c'è un vecchio casolare abbandonato, un mulino da quanto abbiamo potuto vedere, dove all'interno sono stati scoperti 2 cadaveri. I corpi di 2 persone prive di vita sono stati rinvenuti in un casolare abbandonato in via Bariglaria Udine. L'allarme è scattato attorno alle 12:15 da parte di un passante che ha notato le 2 salme in avanzato stato di decomposizione riverse a terra. Subito sono giunte le volanti della Polizia di Stato assieme ai Vigili del Fuoco, oltre al personale medico-sanitario. Le 2 vittime si tratta di 2 uomini, entrambi stranieri senza fissa dimora. I corpi erano in avanzato stato di decomposizione e la questura ha escluso segni di violenza. Gli inquirenti battono la pista dell'intossicazione come causa della morte. È stato rinvenuto un braciere che avrebbe innescato il monossido di carbonio letale per i 2 stranieri. Intervenuto anche il personale di medicina legale per le prime ispezioni ai corpi. Le salme, una volta ottenuto il nulla osta da parte del magistrato di turno, sono state trasferite e ricomposte nella cella mortuaria dell'ospedale cittadino, in attesa del via libera dell'autopsia per chiarire le vere cause del decesso. Questa è una situazione che ci preoccupa molto, peraltro la cascina è proprio non lontano da dove, è nel mio quartiere, praticamente non lontano da dove vivo, è peraltro una situazione di degrado e di, diciamo così, via vai sospetto che è stata segnalata da tempo. In verità, come dire, anche la passata maggioranza, quando era in maggioranza, si era cercato di intervenire su quel versante e non era facile perché la proprietà è privata e quindi l'intervento è complicato. Credo però che quello che è successo sia proprio la prova provata del fatto che c'è una situazione di sicurezza pubblica che non può più essere, che non permette di rinviare, decisioni drastiche. E adesso vediamo l'aggressione a un infermiere di Noale che ha riportato la frattura del setto nasale dopo che un paziente lo ha preso a pugni in faccia, il fatto gravissimo a Noale, appunto. Vediamo. Aggressione in ospedale a Noale con un infermiere ritrovatosi con il naso fratturato con una prognosi di 15 giorni dopo essere stato preso a pugni in faccia da un paziente domenica mattina. L'episodio di inaudita violenza durante le operazioni di accoglienza, con il paziente arrivato in ospedale in stato di forte agitazione dopo essere stato soccorso e portato negli ambulatori della guardia medica perché ritrovato a terra poco prima in un parcheggio all'interno del presidio. Valutata la scarsa reattività dell'uomo e le condizioni generali precarie, perché giunto in ipotermia e con abiti bagnati, è stato proprio durante il tentativo di rimuovere gli indumenti bagnati che l'uomo si è scagliato contro l'infermiere. Sul posto i carabinieri della locale stazione. Servizio di Anna Maria Parisi, l'ultimo saluto a Samuel Vincenzi, il 15enne morto sabato in ospedale dopo 10 giorni di agonia. Si svolgerà giovedì alle 15 nella chiesa di Farra di Soligo. Mercoledì alle 19 invece è prevista una veglia di preghiera a cui si unirà la comunità del quartiere del Piave per stare vicino alla famiglia colpita da un lutto straziante. Il ragazzo è precipitato dal ponte di Vidor, da cui si è gettato dopo aver annunciato via social con un video la sua volontà. Il disperato tentativo degli amici, del sindaco Mattia Perencin e dei carabinieri di impedire il gesto estremo non è bastato. Quando è stato ritrovato, il 15enne era già sul greto del Piave in gravissime condizioni. La Procura di Trento ha messo sotto inchiesta un ispettore del commissariato di Bassano del Grappa per presunta detenzione di materiale vietato.
Saranno le consulenze tecniche della Procura a dire se il quadro indiziario regge davvero nei confronti del poliziotto del commissariato di Bassano, finito sotto inchiesta per la presunta detenzione di materiale pedopornografico. È questo il passaggio decisivo dell'inchiesta che riguarda l'ispettore della polizia sospeso dal servizio. Le analisi su computer, telefonino e memorie digitali sequestrati dovranno stabilire se esistono immagini o video pedopornografici e soprattutto se vi sia stata un'eventuale condivisione del materiale. Solo da queste verifiche tecniche dipenderà la qualificazione del fatto e il futuro dell'indagato. L'ispettore, originario del Padovano e residente a Valstania di Valbrenta, lavora in città da circa 2 anni. Da 1 mese non è operativo perché in via cautelativa è stato sospeso dal servizio. A ottobre gli agenti si sono presentati nella sua abitazione con un decreto di perquisizione, appunto per l'ipotesi di detenzione di materiale pedopornografico. Sono stati sequestrati PC, smartphone e supporti informatici. Perquisito anche l'ufficio dell'ispettore, con evidente sorpresa e disagio tra i colleghi. Ora la verità è affidata agli esperti informatici. Solo quando le consulenze saranno depositate, la Procura di Trento deciderà se chiedere il rinvio a giudizio o l'archiviazione del poliziotto. Fino ad allora e fino a sentenza definitiva vale per l'ispettore la presunzione di innocenza, principio cardine di ogni democrazia. Servizio di Ivano Tolettini, poteva mancare la pagina dei furti? Certo che no. Andiamo a Campo San Martino, sono stati ripresi i ladri dalle videocamere di sorveglianza dopo aver scavalcato muri e recinzioni e poi ovviamente hanno messo a segno il loro colpo. Si muovono in gruppo, incappucciati dalla testa ai piedi, il volto travisato dal passamontagna. Saltano muri e recinzioni, aggirandosi liberamente nei giardini delle case. C'è preoccupazione a Campo San Martino. Le videocamere di sorveglianza di più di qualche cittadino hanno ripreso i ladri all'opera. Una delle registrazioni è stata pubblicata sui social e prima ancora segnalata all'amministrazione comunale. Sono stato contattato da alcuni cittadini residenti che mi hanno condiviso le loro telecamere di sicurezza dove si vedono questi delinquenti che scavalcano le recinzioni e entrano nelle abitazioni private. C'è anche chi ne è rimasto vittima. Si è verificato infatti più di qualche furto. Il comune si è già attivato per far fronte a simili episodi. Alcune famiglie sono state colpite, quello che gli è stato sottratto è principalmente la loro sicurezza. Questa cosa è intollerabile. Come amministrazione ci siamo attivati anche per avviare il controllo di vicinato, già da mercoledì scorso in giunta comunale, insieme con la prefettura di Padova, e continua la collaborazione fondamentale con la polizia locale e il comando di carabinieri. Quindi questi delinquenti verranno sicuramente portati in mano alla giustizia. È una notte di paura a Montegrotto Terme, i soliti ignoti hanno colpito le sedi di Hauser e Avis rubando soldi e dolci destinati ai più fragili. I ladri non si fermano di fronte a nulla, nemmeno davanti a chi aiuta il prossimo. A finire nel mirino questa volta la sede dell'Hauser e dell'Avis di Montegrotto Terme, in via Diocleziana, 2 simboli della solidarietà cittadina. Dall'Hauser sono stati rubati qualche decina di euro e dolci destinati alle famiglie in difficoltà, mentre dall'Avis sono spariti 250 euro. Anche se il danno economico è contenuto, resta la ferita profonda nel cuore della comunità che colpisce volontari e cittadini che ogni giorno si mettono a disposizione del prossimo. Le modalità simili delle 2 irruzioni fanno pensare a un'unica mano, forse una banda in rapido movimento. Prendersela con le sedi dell'Hauser e dell'Avis, 2 associazioni che rappresentano il cuore pulsante della solidarietà della nostra comunità, non è solo un atto vandalico, è un gesto di una stupidità disarmante che offende tutti noi.
Questi vandali, cialtroni, hanno forzato le porte di chi ogni giorno aiuta i più fragili, di chi dona sangue per salvare vite, di chi sostiene le famiglie in difficoltà. Nelle stesse ore diversi comuni della provincia sono stati attraversati da furti e tentativi di effrazione, da Abano a Conselve, mostrando una pressione criminale crescente sul territorio termale. Cittadini e volontari chiedono controlli più serrati nelle ore serali e notturne per proteggere le associazioni e le abitazioni e impedire che episodi simili si ripetano. E ovviamente ancora furti, questa volta il quartiere dei Castagni, infrazione Tramonte di Teolo, cittadini sempre più impauriti. È l'ennesima incursione, quella che ha toccato la comunità delle Terme dei Colli, dove ormai da giorni serpeggia una paura difficile da ignorare. Nel quartiere dei Castagni, a Tramonte di Teolo, l'ennesimo raid dei ladri, l'ennesimo episodio che alimenta il timore di una banda sempre più audace. Più dei beni trafugati, però, a pesare all'emozione che sta unendo e allo stesso tempo mettendo in tensione i residenti, la paura. Furti che riguardano tutto il territorio di Teolo, ma non solo, perché riguardano anche praticamente tutta la zona termale e anche i comuni contermini. Ringrazio di cuore l'importante aiuto dell'Arma dei Carabinieri, ma questo mi sembra di capire purtroppo non serve, quindi sicuramente ci muoveremo affinché gli organi superiori ci aiutino e ci diano ulteriori uomini per avere più forze che controllano il territorio, perché i cittadini hanno bisogno di sicurezza e le istituzioni devono lavorare unite verso questo obiettivo. Paura di ritrovarsi ladri a pochi passi dal letto, paura di lasciare la casa anche per una breve commissione, paura di un gruppo che sembra conoscere ogni angolo della zona. C'è chi installa telecamere, chi organizza chat tra vicini, chi passa la serata a controllare se in strada tutto è al suo posto. I cittadini non si sentono più sicuri. Servizio di Marta Zatta, chiudiamo la finestra quotidiana sui ladri con questo titolo: ladri in casa, dopo il furto scatta la ronda, 40 a caccia della banda con droni, bastoni e chiavi inglesi. Davvero i residenti delle zone più colpite sono esasperati, hanno perso la pazienza e si faranno giustizia da soli, dopodiché se scappa il morto lo Stato non venga a dire che non avrebbero dovuto difendersi o cercare di ritrovare la rifurtiva. Pubblicità, torniamo subito, state con noi. Grazie al fuoriclasse Yannick Sinner, a tutta la nazionale azzurra di tennis che ha conquistato la Coppa Davis, questo sport sta conoscendo un momento magico con tantissime iscrizioni da parte di giovani e giovanissimi. Stiamo vivendo un momento straordinario, un momento magico per quanto riguarda il tennis italiano, ma ovviamente poi si riverbera anche a livello regionale. Dice bene Mariano Scotton, presidente regionale della Federazione Italiana Tennis e Padel. Il momento è magico per il tennis italiano, con la nazionale che vince la Coppa Davis per la terza volta di fila e con i successi di Sinner che portano questo sport all'attenzione di un pubblico sempre più vasto. I numeri del Veneto d'altronde sono piuttosto importanti, con 75.000 tesserati, 1.200 squadre e 600 tornei, nei quali è sempre più probabile trovare i Sinner, i Musetti, i Cobolli di domani. Noi abbiamo delle scuole tennis che lavorano molto bene, abbiamo dei ragazzi under 16 che stanno primeggiando a livello nazionale e quindi ci aspettiamo degli ottimi risultati in futuro. Bisogna lavorare sui giovani e credo che l'onda lunga di questi grandi successi porteranno sicuramente altri ragazzi e altri talenti nelle scuole tennis. Coppe e premi piovono, i successi ci sono, il movimento è elettrizzato, ma serve un intervento strutturale perché tutto questo venga valorizzato al massimo. Se stiamo avendo dei grandi successi a livello di vertice, ovviamente tutto questo deve poi calarsi sulla realtà di base, sui circoli e sul lavoro che devono fare i presidenti dei circoli, i maestri e tutta l'organizzazione anche periferica. Allora è questa l'ultima notizia di Focus TG, servizio di Ferdinando Garavello. Stasera ovviamente la solita edizione di Focus, il nostro talk con gli ospiti,
i vostri messaggi, ovviamente i servizi, torneremo sui risultati delle elezioni regionali, ma anche su molto altro. Aspettiamo i vostri SMS, i vostri WhatsApp. Grazie a tutti, buona giornata, arrivederci a stasera alle 21:15 con Focus. Buona giornata.